amici di Calcio Napoli 24, buonasera, benvenuti dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona per il pre-partita di Napoli-Roma, gara valida per il 20° turno di Serie A. Fa parecchio freddo ma fa caldo per l'enorme voglia di tifo, l'enorme voglia che stanno dando i tifosi qui giunti a Fuorigrotta, tra cui anche questi tifosi dalla Corea. How are you? What's your name? My name is Sojong Park. Susan Park. What's your name? 도일 Kim. Tuil Kim. What's your name? 정난 Shin. And you? Junbom Park. Okay, Park and Kim, some of your name. And what is your opinion about Napoli? Why are you here in Napoli? Just for Kim or also for the city, for Napoli? At first, I come because of Kim, but I saw the Serie A league and I fall in love with this league. So I come this Maradona Stadium. Ha detto che è venuta non solo per Kim ma anche per la Serie A perché si è innamorata di questo campionato. And what is your opinion about Napoli, about Kim? Tell me something. Only one. I like Italia. Ah, Italia. And Napoli, do you like Napoli? I like Lobotka only. Ah, Lobotka, quindi è un fan di Lobotka, il nostro piccolo amico. Chiedo the same question also for you. Oh yeah. So I came to Napoli to see Kim, but I also like Insigne, Mertens, Kayon, Maradona, Hamsik. So like I really love those players, and I like Napoli, so that's why I'm here. E ovviamente Hamsik, Mertens, Kayon were players. Now obviously not, but are you interested also on the story of Napoli, no? I'm really interested in the story of Napoli, and like the current players are really good right now, and they're top in the Serie A league. So yeah, that's why I'm here to see the match in my eyes. I hope that will be a good match. And for you, what is your opinion about Napoli, the city, and also all the atmosphere here outside the stadium? I love Napoli. La sintesi perfetta. Thank you very much, guys. And can you say Forza Napoli in Korean language? Come on Napoli in Korean language. 나폴리 화이팅! Everybody. 하나, 둘, 셋! 나폴리 화이팅! Thank you very much, guys. Thank you very much. Have a nice match. Grazie mille ai nostri amici coreani. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro solito amico Buonaseba. Seba, ciao. Ciao. Forza Napoli! Sei in diretta anche tu, quindi ti lascio alla tua diretta. Un pronostico, quanto finisce stasera? 3-0. 3-0, vai, 3-0. Bye bye Mourinho. Ciao. Ciao, bye anche Seba. Thank you very much all of you and have a nice match, guys. Ok? Thank you. Ciao ragazzi. And chi parla qui è Marco Lombardi e tra l'altro fare anche venire il nostro Manuel Guardasole che voglio restare eccoci qui. Eccoci Ciao, qua. Buonasera. Abbiamo anche due amici perché certo. sono tifosi ma sono anche miei amici. Dalla Corea a dove? A Napoli. Dalla Corea del Sud siamo, Sud Napoli centro. Come ti chiami? Antonio, questo Napoli-Roma che può essere già iniziato, ogni partita sarà decisiva perché il Napoli potrebbe andare a più 15 sul Milan, a più 30 sulla Juve, a più 13 sull'Inter, quindi davvero numeri clamorosi. Credi che davvero con questa sera si possa iniziare il ciclo definitivo per la vittoria dello scudetto? allora noi a Napoli siamo molto scaramantici, quindi step by step vinciamo le partite concentrati, iniziamo con la Roma, poi piano piano senza guardare alle spalle vinceremo. Dopo una settimana di sosta Kvara può tornare a essere letale come contro la Juve venerdì 13 gennaio? Sì, sicuramente Kvara è un giocatore spettacolare, fa vedere quanto è forte, è funambolo, però tutti sono bravi. Il concetto di squadra quest'anno fa la differenza. Un pronostico? Riesci a farcelo o sei di quelli che non si sbilanciano? Allora sicuramente non vorrei farlo, però siamo sui 3, ok? Siamo sui 3, vediamo un po'. Tra l'altro io non ti chiedo di dire chi, però so che hai incontrato qualche azzurro, no? Ci puoi almeno dire qual è il sentimento, le sensazioni che ci sono anche dall'interno, cioè noi i tifosi, magari noi qualcosa in più, ma i tifosi vedono ogni giorno la partita in particolare una squadra unita, però non sanno insomma qual è poi il sentimento
che c'è alle spalle? No, sicuramente per quel poco che so la squadra è molto compatta, sono molto motivati, i ragazzi vogliono vincere, ma soprattutto abbiamo un grandissimo allenatore, grande. Grazie. E poi c'è Credo anche che qui sia papà. anche No, il non papà. voi, non voi. Ah, neanche un Forza Napoli, un Forza Napoli. Forza Napoli. Sempre! Grazie, ragazzi, buona partita. Almeno questa è la parte del il signor Gaetano. Solo Forza Napoli. Assolutamente E sì. questa sera vinceremo un'altra partita, ragazzi, senza paura. La chiudiamo così. Sì, senza paura. più Noi 30 siamo in Napoli, Basta dire questo. Grazie mille al nostro amico Gaetano. Andiamo invece da Antonio. Che prima di parlare voglio fare una promessa a Ciro Novellino. Sì, smascherati, giusto per... Quando vince il campionato? Il 4 giugno, c'è Napoli-Sampdoria 4 giugno. Aspetta Marco, aspetta. Ciro, il 4... Aspetta. Clippate questo momento, voi che potete, vai. Ciro, il 4 giugno in Napoli c'è lo scudetto sulla maglia, ti darò un bacio sulla bocca, Ciro. Vai in redazione, come hai detto? Vai in redazione. Forza Monza! E baciamo in diretta a Ciro Novellino. Vai. E sarà una scena ovviamente horror che sarà mostrata poi vietata ai minori di 18 anni. Andò, scherzi a parte, questo Napoli-Roma cosa ne pensi? Quali sono le tue sensazioni? Io ho detto dall'inizio che era campionato questo qua, non ce n'è per nessuno. Oggi andremo addirittura già domenica prossima, andremo a 15 dalla seconda. Che c'è il derby domenica prossima, quindi Inter Milan sfideranno, e il potenziale più 30 sulla Juve di questa sera, che te ne pare? Devono mettere i cappotti perché fa troppo freddo. Questa mi è piaciuta, Antonio, grazie mille. Poi dopo ci vediamo nel post partita. Ragazzi, voi invece come vi chiamate? Antonio. Io Gaetano. Antonio e Gaetano, anche voi come gli amici di prima. Napoli-Roma, chi può essere decisivo? Osimhen, Kvaratskhelia, loro due, poi però ci troviamo un po' la botta. Sì, ma no, un po' tutti, sono tutti decisivi nel Napoli, quindi è un collettivo che sta andando alla grande, gira benissimo, spero solo che non si facciano influenzare dai risultati, perché comunque può essere una lama a doppio taglio, ma non credo, perché poi sono giocatori affamati, hanno voglia di vincere, non hanno mai vinto niente, oppure in campionati di Serie A non hanno mai vinto niente, però adesso hanno voglia proprio di sfondare, quindi non credo che si faranno influenzare. A proposito di influenzare, le parole di Mourinho che furbescamente ha detto il Napoli ha già vinto lo scudetto, complimenti a loro, cosa ne pensi tu che sei un po' più navigato di tuo figlio dal livello di esperienza? Le chiedo a te. Mourinho non è solo lui che fa le trappole mentali ai nostri giocatori, perché poi sono tutti indirizzati ai nostri giocatori queste trappole mentali. Mourinho fa così perché vuole stuzzicare più Spalletti, che diciamo che accusa, passimi il termine, il verbo di Mourinho, ma che poi effettivamente lo sa che la squadra la mette da parte, non si farà influenzare sicuramente. Il Napoli giocherà bene stasera, farà una grandissima partita, avrà anche davanti una bellissima Roma, però non sono sicuro che col collettivo vinceremo, non ci sarà un migliore in campo, ci saranno tutti i migliori in campo. Antonio, hai detto Osimhen e Kvara probabili man of the match, ti chiedo quindi in conclusione il tuo pronostico, lo so che non si chiede, però quanto potrebbe finire questa gara? Dipende, ma io penso un 2-0. E ricordiamo che tra l'altro quando il Napoli è stato in lotta per lo scudetto la Roma ha sempre o pareggiato o vinto qua, quindi c'è da sfatare questo ulteriore tabù che sarebbe... Lo sfateremo sicuramente, è l'ultimo dei nostri problemi, né Mourinho non ci spaventa nessuno, né il gran momento di forma di Dybala, né quello di Abraham, non ci spaventa, né il ritorno di Pellegrini, a noi non ci spaventa assolutamente nessuno, vinceremo, è un grande Forza Napoli. Grazie mille ragazzi, Forza Napoli sempre. Grazie ai nostri amici Gaetano e Antonio. Siamo qui invece con Salvatore che viene da? Vengo da un paesino che si chiama Quadrelle, che si trova in provincia di Avellino, ma è attaccato alla provincia di Napoli. Ah, ok, quindi faceva più freddo a Quadrelle rispetto a Napoli? Neve, Quadrelle meno 3, meno 4. Neve, meglio della Juve sicuramente. Meno 3. Meglio dell'Inter, meno 13. Non ne parliamo proprio. Oggi è una giornata speciale perché gira voce che il Napoli vince lo scudetto
con la zeppola in mano. È una voce ormai che... Quindi il 19 marzo a Torino, Torino-Napoli. Esatto, c'è una voce ormai che gira. Allora, calcoli alla mano potrebbe clamorosamente anche accadere, calcoli alla mano. Ma deve, che io la prima cosa che ho detto, siccome in famiglia c'è una persona, mia sorella, che fa le zeppole che sono la fine del mondo, ho detto che deve fare 100 zeppole perché bisogna festeggiare questo scudetto a San Giuseppe. Quindi il 19 marzo Torino-Napoli, magari 3 punti a Torino allo stadio olimpico e magari lo scudetto. E tutti a quadrille a festeggiare con le 100 zeppole. Forza Napoli e stasera è vittoria, è vittoria, è vittoria. Grazie mille Salvatore. Il nostro saluto, Forza Napoli sempre. Marco, allora sentiamo delle sirene. Solitamente la squadra avversaria arriva alla nostra, anzi alla loro destra. Soprattutto squadra di questo calibro, quindi Juve, Roma. Potrebbe semplicemente essere che alle 19:05, quindi a una ventina di minuti dall'arrivo del Napoli, che solitamente per le 19:15 arriva allo stadio, magari c'è il dispiegamento di forze dell'ordine all'esterno del tunnel che porta agli spogliatoi, però possiamo dire sicuramente che fa molto freddo. Sì. Forse è la serata più fredda che abbiamo vissuto sinora allo stadio. E ti do 3 statistiche nel frattempo. La prima è che credo sarà titolare, almeno di sorprese. Zielinski questa sera entra nella storia del Napoli con la 308esima presenza con la maglia azzurra, raggiunge Cristian Maggio nella top 10 di sempre della storia azzurra. È insomma un traguardo importante per un calciatore che è spesso messo sulla graticola. È un po' vituperato, un po' sì, però insomma dà il suo contributo. Prima si parlava di Mourinho nel 2023, in questo gennaio, ha collezionato addirittura 4 su 5 clean sheet. In Europa meglio di lui soltanto Nantes e Newcastle 5 su 6. Non mi piace questa statistica. Ma le statistiche sono fatte per essere abbattute. Esatto. E poi il Napoli è rimasto imbattuto in 8 delle ultime 9 sfide contro la Roma. L'ultimo insuccesso, quindi vittoria dei giallorossi contro i partenopei, risale addirittura al 2 novembre 2019 con un 2-1 all'Olimpico. Insomma, nell'ultimo periodo il Napoli sa vedersela bene. Solo pareggi o vittorie. Però mi ricollego a quanto detto da te poc'anzi, perché intorno alle 19:15 poi ci lascerai per andare a mostrarci le immagini del, si spera, bagno di folla verso il pullman degli azzurri. Ecco, la Juve è stato bello, dai. Assolutamente, stupendo, con Ned della Laurentiis che saltellava al chi non salta juventino. Abbiamo 2 amici che vorrebbero di nuovo Antonio, una cosa al volo. Domani ore 16 filo diretto Vincenzo Credentino. Certo, praticamente fa la programmazione al posto nostro Antonio, invece siamo con... Come stai? Bene, aspetta, il signore dalla Sicilia, dall'isola, comunque Isola d'Elba, Oscar, e ha il noleggio di... giusto, noleggio con conduzione. Perfetto, mi ricordo benissimo, col suo figlio che aveva il completino della Fiorentina che ha buttato non si sa dove, perfetto. Mentre appunto... non potevo entrare senza venire a salutare. Ho riconosciuto poi la sciarpa, perché col cappello... 1000 chilometri. Poi ci siamo dimenticati che oltre ai 1000 chilometri ci sono anche 2 ore e 3/4 di nave tra andare e tornare, quindi è un bel impegno. Poi questa traversata qui è stata piuttosto mossa, immagino, perché agitata. Ora Alessandro stava ancora, come dire, nei paraggi sì, stava recuperando. Ci concentriamo su di te. Certo. Dopo, tra l'altro, penso che su YouTube tu abbia visto poi anche il video della... quindi è stato molto carino la cosa. Mi è piaciuto tantissimo, infatti è quello che volevo, appunto, ringraziare queste persone che sono state carinissime. Non mi aspettavo, tra l'altro io non è che sono appassionatissimo, mio figlio mi ha fatto notare questa cosa, io non faccio altro che essere felice. Poi per il nostro Napoli non c'è freddo, vento, mareggiate che tengono. Io tutte le volte quando posso volentieri vengo e quindi poi Napoli-Roma è una partita che
richiama grandi ricordi. Tra l'altro io quel giorno lì che ci fu quella confusione all'Olimpico quando si ruppe il gemellaggio, io ero all'Olimpico insieme ad altri 30.000 napoletani e lì è stata una storia un po' brutta, una pagina brutta che sarebbe opportuno cancellare, mettere da parte tutti questi rancori e cercare di godersi la partita, divertirsi e fare il tifo per la propria squadra e andare avanti. Anche perché tra l'altro qualche settimana fa, l'8 gennaio, c'è stato poi quel bruttissimo episodio sull'autostrada. Quello è antipatico, mi dispiace, questi ragazzi io li capisco perché io alla loro età ero su questi gradoni insieme a tutti i ragazzi della curva B, però ci si divertiva facendo il tifo, erano altri tempi. Volevo cogliere anche l'occasione, fare gli amici conterranei di Salerno. Io ho visto anche il tuo intervento al centro coordinamento, io ho tanto di rispetto per i nostri conterranei, carinissime, affettuose. L'unica nota stonata, se mi consenti, l'ultimo signore che aveva la tuta Amaranto, al signor anziano che poteva insegnarci qualcosa ma probabilmente ha perso una buona occasione per evitare. L'ha buttata sullo scherzo. Sì, però gli altri carinissimi, a modino, gradevolissimi, anzi tutt'altro, ben venga, ma mi sembra che l'area è pesante per noi a Salerno e questo vedi è un'altra pagina stropicciata dei nostri tempi. Non è proprio carino. Forse probabilmente stanno arrivando le squadre o qualcuno. A breve penso che ci sarà l'arrivo del. Oggi è per i duri, la partita di oggi è per i duri. Un pronostico. Ma sinceramente pronostici è sempre difficile farli. Io vedo soltanto che siamo una squadra ben fatta, organizzata, abbiamo le giuste misure. La Roma vista a Spezia non mi è sembrata questa grande, squadrone. Noi se facciamo il nostro ad ogni modo penso che possiamo fare buonissime cose, lasciamo tutto e ci divertiamo oggi. È bello come scoprire il finale di un film prima di vederlo, e togliere questa, il sapore. Mi prometti che se mo che arriva tuo figlio adesso me lo porti qua di nuovo? Sì, dovrebbe essere qui in zona perché ha sentito le sirene che stavano, tra l'altro è venuto anche il nostro cugino che abita qui, un altro mio figlio Alessandro, che poi tra l'altro probabilmente, anzi se facciamo così, ci sono altri 2 o 3 ragazzi che sono partiti ieri dall'isola d'Elba, tifosi del Napoli. Facciamo questa carrambata e facciamo, se riescono a trovarli volentieri, veniamo. Se passare da qui siamo solo felici. Un saluto, quindi in bocca al lupo, un buon lavoro, stammi sempre bene e sappi che se vieni all'isola d'Elba, grazie mille. Andremo tutti di Calciolo 24. Grazie mille al nostro amico. Andiamo da un altro amico prima di andare anche prima da loro che. Prego. Salve, piacere Marco, piacere Ciro. Pasquale Ciro. Allora, tifosi del Napoli, no? Credo, forse. In che settore vedere la partita? Curva B. Come rispondete a Mourinho che ieri ha detto il Napoli ha già vinto lo scudetto, complimenti a loro? Più di farci una grande grattugiata di parmigiano, esatto, non possiamo fare niente. Ovviamente Mourinho è un mostro nel mettere pressione agli altri e sa anche bene come venire a giocare qui. Ovviamente con il pullman avanti la porta, secondo me, perché aprirsi a Napoli quest'anno è un suicidio, credo. Tu che ne pensi? D'accordissimo con lui. E chi potrebbe scardinare questo pullman di Mourinho secondo te? Penso un po' tutti, perché siamo tutti in forma. Cavara dopo una settimana di stop, dopo Cremonese e Salernitana potrebbe. Meglio così. Più riposato. Abbiamo un grande gruppo quest'anno, da Spalletti ai giocatori, siamo in forma. Io credo che stasera come non mai abbiamo bisogno della velocità di Osimhen negli inserimenti. Tra l'altro capocannoniere insieme a Demola Lookman, altro nigeriano come lui, penso sia la prima volta nella storia che 2 nigeriani siano. Sta dominando la Nigeria quest'anno. Esattamente, speriamo che il nostro nigeriano poi domini fino alla fine.
l'ultima, questo meno 30 possibile della Juve stasera, vorremmo andare a più 30 sulla Juve, è una cosa storica che penso che non capiterà mai più, credo, però noi ci auguriamo che ricapiterà ancora, ovviamente, però ovviamente lasciamo cose extra calcistiche agli altri e pensiamo noi a vincere, ormai dobbiamo guardare solo a noi. Sarebbe comunque un più 15 se togliamo quelle. Quindi... ed è tanto. Comunque noi abbiamo la fortuna di poter guardare solo a noi, non dobbiamo pensare più a Milan, Inter, Roma, Lazio, Juve, non dobbiamo pensare più a nessuno. Dobbiamo guardare noi fino alla fine e con i 35-36 punti in 18 partite. Incrociamo le dita. Partita per partita dobbiamo fare, partita per partita, come diceva mister Spalletti. Come diceva anche Rafa Benitez, partita per partita. Ragazzi, grazie mille, buona partita, forza Napoli. Forza Azzurri, grazie sempre. Forza Napoli. Grazie mille, buona partita. Siamo invece col nostro amico, ci invertiamo di posti, il nostro amico Rosario che è imbacuccato quanto me che fa un freddo a boia, no? Io ho una certa età, quindi mi devo bacuccare molto di più di te. Se vuoi ti presta anche il mio. Stasera non ti voglio tirare troppo valore, dico solo Roma, non fa la stupida stasera, dacci i 3 punti e Vire non ci fa incazzare perché noi lo terzo scudetto a pigliato. Questo è lo slogan di questa sera. Comunque noi dobbiamo fare una bella partita perché la Roma fa vedere Spalletti come Mourinho dice il gol, avete già vinto lo scudetto. Noi lo dobbiamo vincere fino alla fine perché io mi trovavo qua tanti anni fa con la Fiorentina, avevamo un punto di vantaggio e riuscimmo a vincere quello scudetto che veramente è stata un'emozione tremenda. Adesso sono molto più rilassato. Vabbè, comunque fa freddo, è una bella serata. Riscaldiamoci col Napoli. Ci riscaldiamo con Napoli. Forza sempre che Osimhen deve segnare. Grazie mille. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Poi ci vediamo nel post partita. Andiamo invece dal nostro amico da Verona, giusto? Che ormai si salutano Rosario, il nostro amico da Verona che si chiama Aniello da Verona. Ho portato anche la mia piccola nipotina stasera, la prima partita che assiste. Prima partita, speriamo. Tutti emozionata, che stanotte non la terminano di me. Ma immagino. Come ti chiami? Francesca, diglielo. Vabbè, c'è Stitch che parla per lei, lasciamo parlare il pupazzo. Aniello, quindi hai portato un po' i tuoi familiari? Sì, ma noi te l'ho detto, ne andiamo sempre, anche in trasferta. Poi anche domenica ci siamo alla Spezia, abbiamo fatto i biglietti anche per la Spezia. Perfetto, sì, speriamo bene. Intanto credo che stia arrivando forse, no, sono auto e la polizia, perché tra l'altro mi dice Manuel Guardasole dall'altro lato, dall'arrivo di Pullman, che c'è parecchio traffico, è tutto bloccato, quindi stanno ritardando l'arrivo del Napoli, mi dice dalla cuffia. Venendo dalla tangenziale abbiamo trovato un casello proprio pieno sotto al casello, perché noi veniamo dall'altro lato, dall'Icola in effetti. Da zona Pozzuoli. Perché ci allunghiamo, perché vengo da però ci allunghiamo per entrare, però sotto i caselli è stato. E anche il Napoli viene da lì perché sta all'hotel degli Dei a Pozzuoli. Maniello, tornando a noi, un pronostico su questo Napoli-Roma e anche un tuo pensiero sull'ipotetico più 30 sulla Juve. Guarda, a me che di quello là ormai no, perché ormai è una cosa passata la Juve, perché giustamente pensiamo per esempio a una squadra che sta più vicino a noi, pensiamo all'Inter, perché giustamente l'Inter si è messa a 10 minuti vincendo ieri, no? Sarebbe più 13 in caso di vittoria. Esatto, però stasera, secondo me stasera è veramente la partita al top, perché anche quando c'era il grande Diego Armando Maradona, questi qua ci hanno messo sempre il bastone tra le ruote. Io non ti dico ho paura di questi qua, perché se noi giochiamo a calcio non c'è proprio nessuno in tutta Europa. Però è una partita da non sottovalutare. L'ho detto anche prima, perché negli anni recenti in cui il Napoli, in quegli anni in cui ha lottato per lo scudetto con Sarri, con Mazzarri eccetera, la Roma ha sempre o pareggiato o vinto. Sì, io mi ricordo, perché anche quando stava Sarri siamo andati in vantaggio con Insigne e poi abbiamo perso 3-1, era un sabato sera, che è una cosa proprio da non dimenticare. E poi tutti quanti dicono che la Juve è la nostra rivale, per me no. Il derby del sole vale di più. Me che sì, qua sono calcisticamente proprio che non posso vedere, sempre a livello calcistico. Però stasera io penso che anche che un rientro di Kvaratskhelia, vediamo un Napoli stellare, come sempre abbiamo visto.
poi niente, no, nient'altro. Dico... Una risposta a Mourinho che ha detto il Napoli ha già vinto lo scudetto, complimenti, bravi loro. No, lui finge, capito? Lui dice ma non è vero niente, ragazzi, ci sono ancora 57 punti in palio, attenzione, non è che abbiamo vinto lo scudetto. Tu lo sai che oggi io non dico ancora che abbiamo vinto lo scudetto. Ma neanche noi, ovviamente. Io dico la data, è il 19 marzo ti dico se vinciamo lo scudetto. L'ha detto anche un altro amico mio. Non era presente, vedi? Tu lo sai? Torino-Napoli. Bravissimo, esatto. Il giorno di San Giuseppe, festa del papà, sarebbe un regalo. E io ti dico quel giorno se vinciamo lo scudetto. Forza Napoli! Se poi succede questa clip diventa virale per la vita. Purtroppo così, no purtroppo. Per fortuna, è la realtà, perché ho detto stanno 57 punti in palio, non è che stanno 20 o 30 punti, 57, attenzione. Danilo, speriamo bene, forza Napoli, ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Siamo invece qui con Piscitelli Francesco Piscitelli. Francesco, allora questo Napoli-Roma, molti dicono è una partita come tante altre, chi dice invece no, è la partita più importante, tu che ne pensi? Noi non abbiamo rivali quest'anno, siamo i più forti. Quindi Roma, Juve, Milan, noi possiamo sbagliare. Tuo figlio veniva già una volta, veniste? Sì, noi possiamo sbagliare, loro no. Vero, il loro vantaggio. Una volta uno, una volta l'altro sbaglio, siamo noi che siamo forti. Un pronostico per stasera? Ma io ti dico la verità. Ci giocassi 3 palloni, 3-0. Direi che non è una cattiva idea. 1-0 non mi niente, la prima mi ci ho detto, però sai che sta finendo presto il campionato. Quindi dici tu un po' di sfizio. Ci fanno a Brea a lui, i nordist. Non abbiamo rivali. Possesso pallo migliore attacco. Poi oggi Milan disastroso, Juve disastroso. Cioè noi parlavamo prima di Natale che dovevamo avere paura delle milanesi. E se le milanesi siamo stasera andiamo a più 13 sull'Inter, a più 15 sul Milan. Cioè noi diciamo, lascia stare le altre 17 partite che noi abbiamo, 17-18, ma tu devi pensare che domenica c'è il derby. E perderanno punti ovviamente a vicenda. Punti ancora tutte e due. Sì. E andavano ancora a Napoli, andavano ancora imbazzato a Napoli. Perché chi sta andando imbazzato che sarà l'uomo piezza. Perché il Napoli per un paio di anni vincerà. Il Napoli speriamo. L'obiettivo è vincere. Siamo i più forti, c'è poco da dire. Tuo figlio come ti chiami tu invece? Domenico, chi può essere l'uomo partita questa sera? Kvara che ritorna dopo le 2 gare di stop. Speriamo bene. Un tuo pronostico? 3-2. 3-2, un po' sofferto, basta che si vince, non fa niente. Grazie mille. Posso fare un saluto? Vai. Saluto a mia figlia Marica, a mia mamma e a tutte le persone che mi stanno vedendo. Salutiamo Marica, la mamma di Francesco, e ovviamente buona partita. Forza Napoli, mamma! Forza Napoli, sempre cari amici, chiederei a Vittorio anche di fare... No, prima vi sono 2 amici qui, giusto? Come vi chiamate? Gennaro e Alessandro. Gennaro e Alessandro, fa freddo? Siamo venuti con la moto e abbiamo... Gelati, ci siamo gelati oggi. Da dove venite? San Giorgio a Cremano. Ah, quindi pure un tragitto non breve. No, infatti, tangenziale, tutto nuovo, quindi... Però ne vale la pena, per il Napoli ne vale la pena. Ne vale la pena per battere la Roma che molti hanno detto si metterà col pullman davanti alla porta. Secondo voi? Calcio Mourinho è solo uno showman, come allenatore secondo me ormai è finito, e Spalletti gli darà lezione. Tra l'altro ieri ha voluto dare lui una lezione di giornalismo, di comunicazione, per virgolette, dicendo che il Napoli ha già vinto lo scudetto. Quando uno mette le mani avanti praticamente, perché Mourinho è una persona molto furba. Furba. Anche se Spalletti secondo me ha risposto anche bene sulle linee, anche la battuta sul compleanno. No, tra l'altro va detto che Spalletti ha parlato prima di Mourinho, quindi l'ha anticipato, cioè l'ha proprio ingarravogliato. Conoscendo il personaggio sicuramente. Ripeto, Mourinho è un ottimo showman, è una persona molto scaltra e furba, ma come allenatore secondo me ha fatto il suo. Nella Roma si sta vedendo che non mostra più calcio, secondo me, quello è il discorso. E Spalletti invece sulla cresta d'onda, speriamo bene questa sera. Oggi secondo me è importante perché 13 punti in caso di vittoria sono 5 partite che potevi perdere nell'arco di un girone intero, quindi non è che proprio... Non sono bruscolini. Al bando della scaramanzia questo scudetto lo possiamo perdere solo noi. Mi sento di dover dire che è così, o per fortuna o purtroppo, però è così. Anche perché si toglieranno punti tra di già domenica, appunto per la Champions toglieranno punti tra di loro e quindi noi possiamo prendere il largo e speriamo bene.
Ragazzi, speriamo bene. Chi può essere il giocatore decisivo stasera prima di lasciare? Io spero Kviscia, Kvaratskhelia. Tutti stiamo dicendo. Io spero Osimhen perché ormai è diventato il Masaniello praticamente. Deve diventare capocannoniere, tra l'altro, lo voglio per lui. Per me va bene pure che segni Meret, l'importante è portare 3 punti a casa. O Gollini magari. Anche no, ma Meret giocherà, Meret che è in gran forma. Un saluto Gennaro. Saluto Gennaro, vai. Saluto i miei bimbi che stanno a casa, che li ho lasciati per vedere la partita, però purtroppo al cuore non si comanda. Forza Napoli, un bacio a Claudio e Davide e a mia moglie Anna. Grazie. Un saluto a Harry, un bacino forte alla mia famiglia e Forza Napoli sempre. Grazie. Forza Napoli ragazzi, venite, invece un altro piccolo. Edoardo. Edoardo. Quelli dell'Aquila, tu ci intervisti ogni volta. Certo, mi ricordo. Ci conosciamo, quindi ogni volta che veniamo vince, quindi stasera è tradizione. Uno con i cappelli non vi riconosco. Lui vuole salutare il nonno. Gennaro. Nonno Gennaro. Come poteva chiamarsi? Che il nonno è di Napoli, quindi andiamo ci sta in linea. Ci sta guardando. Ciao Gennaro. Un pronostico pensando a come finì l'ultima volta. Vinciamo bene. Secondo me vinciamo bene. Perché sbilanciamoci. Proprio il risultato esatto, 3-1, dai. 3-1. Per te invece? 1-0. 1-0, gol di? È Napolitano. E visti i risultati di oggi poi è proprio finita completamente. Con la vittoria di stasera poi possiamo incrociamo le dita come ha detto Mourinho ieri, però stasera se vinciamo più della metà è fatta. Speriamo bene, facciamo le corna. Buon rientro all'Aquila. Grazie mille. Ciao Edoardo. Forza Napoli. Grazie mille, saluti di nuovo a tuo nonno Gennaro. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ciao, come ti chiami? Gaetano, dove vieni? Da Bologna. Ah, da Bologna, ma sei nato a Napoli e ho sempre tifato Napoli, quindi sono felicissimo di quest'anno e non vedo l'ora che inizi la partita per dare 3 pere a Mourinho che se le merita. Esatto, benissimo. E la prima partita di questa stagione qui al Maradona per te? La seconda perché sono andato a vedere il derby per me che è Napoli-Bologna e è l'altra vittoria, sì. Si spera che vada a fare altri 3 punti in modo tale di restare primi ancora con un bel margine. Tra l'altro Bologna-Napoli è forse la terzultima gara, quindi sarebbe magari che vai a festeggiare lo scudetto al Dallara, chissà. L'ho detto. Ci hai pensato, immagino, appena visto il calendario? Ci ho pensato appena ho visto il calendario perché quest'anno avevo un buon presentimento. Spalletti sa cosa fare e stasera è importantissima per dare un bel messaggio a chi ci sta credendo e che ci vuole gufare. Ma Bologna, che diciamo non è né Milano né Roma né Torino, diciamo che dove si tifa il Bologna maggiormente, cosa pensano del Napoli in relazione poi al fatto che possa vincere sempre, incrociamo le dita, a discapito di Juve, Milan, Inter che vincono da sempre? Posso dire che tutte le persone di Bologna che conosco sono proprio tifano Napoli perché non ne possono più dell'egemonia del nord e vogliono che Napoli vinca, sperano che non vinca proprio nella giornata in cui ci sarà Bologna-Napoli, però io lo spero perché sarà allo stadio, però se succede anche prima non ci disperiamo, diciamo. L'ultima, chi può essere l'uomo decisivo questa sera? Secondo me può ritornare al gol Kim, me lo sento. Calcio piazzato. Sì, la sblocca lui e penso che sia una bella partita con pochi gol, un po' come l'andata, però mi sento proprio Kim. L'ultimo quando torni da Bologna poi? Domani? No, io studio qua, quindi... Ok, a posto, meno male. Quindi ti godrai anche le prossime... Sì, vengo qua per la Champions, biglietti che... Napoli-Francoforte. Per forza, si spera pure per i quarti. Poi ne parleremo della Champions. Stasera pensiamo alla Roma, grazie mille, amico mio, buona serata, forza Napoli. Forza Napoli sempre. Grazie mille, forza Napoli, c'è un altro nostro amico. Buonasera. Enzo, piacere. Da dove vieni? Melito. Enzo da Melito, allora, sei bardato, imbacuccato quanto me, però per il Napoli questo è l'altro. Assolutamente sì, siamo qua sempre e soprattutto per zittire, fra virgolette, Mourinho, almeno sportivamente, no? Io credo e penso di dire una cosa che tutti pensano ma che nessuno dice: questa è la partita più importante della gestione De Laurentiis, partita più importante 15 anni degli ultimi 30 anni. Napoli dovesse vincere questa sera, anche 1-0, anche 2-1, anche con una autorità, io credo che nessuno li distruggiamo psicologicamente, li distruggiamo come abbiamo già distrutto il Milan
come abbiamo distrutto la Juventus che dopo di noi non si è lascia i 15 punti eccetera eccetera. Ha comunque fatto un punto in 3 partite. Esattamente. Io dico questa è la partita più importante degli ultimi 30 anni e quindi trattiamola come tale, perché non è scontata, perché la Roma è la squadra più in forma del campionato insieme a noi. Vedo troppo, non lo so, come se fosse troppa allegria. Sì, questa vittoria. Io dico che è molto molto difficile e che Mourinho ti fa giocare male, perché la loro difesa è forte, perché ha subito 16 gol e noi 14 o 15, ma non a memoria. Una partita aperta. Se vinci hai veramente, come diceva l'amico prima, hai 3/4 di scudetto sul petto. L'uomo a cui il Napoli deve fare più attenzione stasera? Dybala. Dybala ovviamente. C'è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. E lo abbiamo visto nelle gare giocate dai giallorossi. E ti chiedo invece per quanto riguarda il Napoli, Kvara torna dopo 2 gare di stop fra Cremonese e Salernitana, può essere decisivo come contro la Juve perché ha fatto il bello e il cattivo tempo su quella fascia? Io dico la cosa che dico dal Napoli-Monza: se Kvara sta bene vinci la partita, perché è quello che nel momento difficile ti fa la differenza a livello proprio di, come dire, di improvvisazione, un'improvvisazione positiva. Se lui non sta bene è tosta, perché Kvara dovrebbe essere l'uomo partita, anche perché poi lo consagrerebbe a fenomeno, cosa che io penso lo sia, perché la cosa più bella che ho visto al Maradona, che io con memoria, perché purtroppo non ho visto Maradona, non ho visto Careca, perché sono fine 85, quindi tra l'altro la sua giocata contro il Liverpool, l'assist a Simeone, quella è davvero una delle giocate più belle viste al Maradona. Ma non solo quella, anche il gol è forte, è forte. Enzo, grazie mille, buona partita. Ovviamente Forza Napoli sempre. Il nostro amico invece? Alberto, già sei venuto qui una volta? Sicuramente sì. Tifoso identitario delle 2 Sicilie, del Regno di Napoli e di Napoli. O la maglia, mi pare. Sì, la maglia, la bandiera, sì. Però stasera fa un po' freddo per mettere la maglia. No, diciamo che non la metto, perché... Scaramanzia. Hai detto tu. Okay, lo dico io. Invece Scaramanzia a parte, andare a più 13, andare a più 15 sul Milan, più 30 sulla Juve. Diciamo che sarebbe bellissimo chiaramente, ma il segnale che si lancia soprattutto. E in ogni caso si può anche iniziare a gestire. Non dico che il Napoli deve giocare per gestire, perché non è capace di farlo, abbiamo visto cosa è successo con la Cremonese, no? Quindi deve giocare sempre col piede a tavoletta e giocare bene come sa fare, quindi mai snaturarsi. Però non mi fa scendere la testa per un pareggio eventualmente. Mi dispiace che non abbiano aperto il settore ospiti ai napoletani, chiaramente non ai romani perché non meritano niente. Bella idea sarebbe stata. Sì, magari, che so, visto che è un settore così blindato, prendere i ragazzi di Nisi, i ragazzi in difficoltà, li portavi direttamente, gli fai vivere una giornata che merita tutto sommato, i ragazzi che hanno avuto una sfortuna, diciamo un'infanzia difficile e si trovano in problematiche in questo senso qua. In tal senso è inutile che dico che mangio un messaggio a Ciambriello, Samuele Ciambriello, il carissimo amico tifoso del Napoli e appunto il garante per i detenuti. Sì, bellissima idea che tra l'altro non avevo mai sentito, quindi mi piace la rilanceremo. Non mi piace dire cose blindate, devo dire Forza Napoli, ce ne dai tanti, dico, se non c'è una cosa del genere. Senza R, Forza Napoli, mi chiama Betto e dico Forza Napoli. Qua c'è Maria José, Maria José come Caglion, quindi. No, cos'è Maria? Tua moglie? Pesco, sì, quasi. Ok, quasi fosse. Tua compagna, un pronostico da parte di Maria José? Qu'est-ce que fait la Napoli aujourd'hui? Faut qu'il gagne. È francese? Sì, un pochettino, dice che vincerà sicuramente. Speriamo bene, poi magari ci incontreremo col PSG ai quarti di Champions, chissà. Ma lei non ama i parigini, quindi. Spiace. Quindi sei tifosa aveva bonato in curva B, tra l'altro. Grazie a te. Buona partita. Sempre Forza Napoli, sempre viva il re, viva il Regno di Napoli, viva il popolo sovrano. Anche in francese, Forza Napoli. Sempre, bellissimo. Grazie mille. Grazie Alberto e Maria José. Grazie 999, 1000, non le dice, 1000 Garibaldo, un coppo stommo. Giusto. 999, non lo ripetere. Già l'hai detto l'altra volta. La prossima volta non mi fermo. Ciao. Ciao, buona serata. Ragazzi, invece voi come vi chiamate? Siete assieme, siete amici? Sì, come vi chiamate? Pietro. Fabrizio. Venite da? Bagoli, Fusaro. Più o meno zona qui nei pressi. Flegrea. Zona molto bella, fa freddo anche a Bacoli, immagino. Sì, assolutamente, abbastanza. Si muore come stasera, ma per il Napoli questo è l'altro, l'ho già detto. Assolutamente sì, siamo qua per vedere questa squadra comandata dal mister Spalletti, speriamo bene, diciamo le premesse ci sono tutte, speriamo.
manteniamo sempre le dita incrociate? Le dita incrociate dovute. A prescindere da tutto siamo in pole position, quindi ragazzi, se vinciamo stasera andiamo a più 13 sull'Inter, più 15 su... A me fa ridere perché sembra una barzelletta, però in realtà è la verità. Non lo diciamo perché siamo scaramantici e andiamo avanti così, guardiamo step by step, partita per partita, come dice mister Spalletti. Dai ragazzi, non guardiamo gli altri. Però siamo pure consapevoli del gioco che fa il Napoli, assolutamente. Il gioco che fa il Napoli dà invidia all'Italia, all'Europa e a tutto, quindi a tutti. Quindi io rispetto a voi sono più giovane, non ricordo a memoria un campionato così dominato da una singola squadra, forse solo a livello del gioco, a parte del Sud Italia clamorosamente, ma a livello proprio del gioco, non solo i punti, proprio il resto è zero totale. Bella storia quest'anno, bella storia, ripeto. Facciamo gli scongiuri e speriamo bene, dai. Prima di lasciarvi al gelo, di che settore andrete? Tribuna Posillipo. Il gelo della Tribuna Posillipo, una risposta a Mourinho anche da parte vostra, che ha detto il Napoli ha già vinto, complimenti a loro, bravi. Non ci lasciamo suggestionare da queste provocazioni. È una trappola anche sì. Mourinho, a prescindere potevi anche restare a Roma. Noi diciamo a te forza Napoli, siamo i numeri 1 e forza Virtus Baia. Forza Virtus Baia e forza Napoli. Virtus Baia, ok. Sì, prima categoria, campionato di prima categoria, Virtus Baia. Forza Virtus Baia, forza Napoli, buona partita. Ciao. Ci vediamo poi dopo. Ciao ragazzi, grazie. Speriamo bene che finisca bene questa gara. Ringraziamo i nostri amici da Baia e Bacoli. Chiederei a Vittorio di fare una panoramica a 360 gradi perché c'è una copiosa fila di persone qui. Anzi, soffermati anche Vittorio sulle varie. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualche altra cosa? Calcio Napoli 24, siamo stati già in diretta su YouTube, quindi basta vai su YouTube e si vede tutto. C'è qui invece un altro piccolo amico, piccolo più o meno, quanti anni ha? 20 anni. Piccolissimo. Come ti chiami? Diego. Diego, ovviamente in onore di Tembe. No, Maradona. Ovviamente. No, scherzando. Fa freddo. Per il Napoli. Per il Napoli questo è tutto. Questo ed altro. Chi può essere decisivo stasera? Stasera? Meret. Che... Con le sue parate? Sì, con le sue parate. Temi Dybala quindi? No, temo Abramo, no Dybala. Dybala sa fare lui. Un pronostico volante? Pronostico 2-1 Napoli. Grazie mille al nostro amico Diego, a cui lasciamo una buona partita. Ci sono anche altri ragazzi. Sì, esatto, Vittorio, continua con la panoramica perché c'è una grossa fila proprio qui all'esterno della curva B superiore. Posso fermarmi per due domande in diretta su Calcio Napoli 24, ragazzi? Come vi chiamate? Tutte e tre? Siete padre e figli? Due figli, sì. Come vi chiamate? Mario, Andrea e Giovanni. Andrea, Giovanni, Mario. Da dove venite? Da Napoli, dal Vomero. Ah, ok, quindi il freddo vi ha disturbato troppo in questo tragitto? No, assolutamente, veniamo in moto, quindi non ti preoccupare. Okay. Dicevo, questo Napoli-Roma decisivo, c'è chi ha parlato di 3/4 di scudetto già sul petto in caso di vittoria. È chiaro, perché ormai le altre hanno perso, quindi oggi è decisivo sicuramente, ma non più degli altri match. Oggi match difficile, perché con la Roma è sempre difficile. Chi può essere il man of the match di questa partita? Penso Osimhen, sì. Che è capocannoniere insieme a Lukman, altro nigeriano. Per te invece? Per me segna Kvaratskhelia. Speriamo bene. Un pronostico finale dai due ragazzi? 2-1 Napoli. 2-0 Napoli. Speriamo bene. Forza Napoli, buona partita. Grazie, forza Napoli sempre. Grazie mille ai nostri amici dal Vomero, altri amici non so da dove vengano. Da Sant'Antimo. Come vi chiamate? Vincenzo. Carmine. Bel cappello dei Celtics. Ragazzi, belle pure le felpe, complimenti. No, bell'outfit. In tema, siamo in tema. Tema ovviamente sì. Questo Napoli-Roma, chi temete di più della Roma? Penso, la loro punta di diamante Dybala, che comunque... La Hoya, perché comunque è il giocatore più in forma che ha attualmente, però con la difesa che abbiamo penso che comunque stasera non prende un pallone. Penso che sia una partita sui nervi, comunque è una partita anche
anche da vincere con la tattica, e anche un 1-0 andrebbe bene. Come all'andata tra l'altro. Comunque troveremo una Roma molto chiusa e l'importante è fare il nostro gioco sempre nei 90 minuti, questa è la cosa importante. Ci vuole un gol per aprirla, poi 3-4. Comunque forza Napoli! Sempre! Grazie mille ragazzi da Sant'Antimo, lui era con loro, grazie mille anche a lui. C'è qualcun altro che vuole... No, intervieni pure tu, come ti chiami? Angelo. Angelo, dove vieni? Sant'Erasmo, Napoli centro. Ok, Sant'Erasmo, perfetto. E anche tu in questa gelida serata che può essere storica però. Serata storica, sì, sono da solo come vedi. Vabbè, siamo noi a farti compagnia. Ma per il Napoli questo è d'altro. Assolutamente sì. In che settore guarderai la gara? La tribuna Posillipo. Quindi anche un posto bello centrale, tranquillo, tutto a posto. E tu come vorresti rispondere a Mourinho dopo che ha messo un po' le mani avanti? Il Napoli ha già vinto lo scudetto, bravi loro, noi facciamo schifo. Parlare, sappiamo Mourinho chi è. Sappiamo chi è, cosa dice. Le sue trappole. Bravissimo. E niente, noi come Napoli siamo forti. Oggi 3-1, Osimhen, Lobotka e Anghissà. Speriamo bene, perché tra l'altro Anghissà sta segnando come un matto in questa stagione, quindi speriamo bene. E l'ultimissima, un pensiero su questa Juve adesso a meno 27, stasera possibile più 30, sarebbe una cosa mai accaduta nella storia, penso. Ma che non è solo in sede per non partecipare a questo. E direi che possiamo chiuderla qui. Grazie mille, buona partita, Forza Napoli. Forza Napoli sempre e comunque. Assolutamente sì, grazie mille al nostro amico da Sant'Erasmo. Ci arrivano novità, ci mostriamo anche lo stadio alle spalle, Vittorio. Ci arrivano novità dal nostro Manuel Guardasole, perché i tifosi sono stati beffati all'ingresso appunto della curva B del Passo Carraio, e il pullman di Napoli non è entrato da lì ma è entrato da un altro ingresso. Credo che la causa sia stato il fatto che ci fosse un traffico folle in tangenziale sia dal lato Pozzuoli che dal lato Napoli, quindi per questo c'è stato questo cambio di programma, oppure per motivi di sicurezza che a noi adesso ci sfuggono, poi magari probabilmente avremo notizie anche dopo. Napoli è la partita del cuore, siamo primi da soli e dobbiamo continuare a volare. Grazie mille all'entusiasmo. Stavamo aspettando il pullman dietro alla curva B dove arriva sempre. Lo stavo dicendo anche l'hanno fatto passare dall'altra parte, siamo rimasti malissimo, non deve succedere più. Mai come quest'anno, penso, no? Perché non lo so, a prescindere dal rispetto ai tifosi, proprio quest'anno dove si gioca poi per lo scudetto ogni partita. Sì, non può mancare per passare da lì, perché noi comunque siamo lì per la squadra. Esatto, per sostenere infatti. Sì, Forza Napoli. Grazie mille al nostro amico, le stavamo parlando proprio in questo istante, quindi è stata una testimonianza proprio colta al volo. Posso chiederti un pronostico? 2-0 per noi. Chi segna? Kvaratskhelia sicuramente, e spero Osimhen. Speriamo bene. Forza Napoli, buona partita. Sempre Forza Napoli. Grazie mille al nostro amico che abbiamo beccato al volo. Vedo numerose sirene, qualcosa magari Manuel ci dirà. C'è un piccolo tifoso che invece cosa vuole dire? Ciao, Forza Napoli, sempre. Grazie mille, il contributo dei piccoli è sempre molto molto gradito. Ciao ragazzi, ci salutano. Dicevo che il nostro Manuel Guardasole ci farà sapere a breve cosa sta accadendo all'ingresso dei pullman, che di fatto è stato preso d'assalto i tifosi. Vieni anche tu, vieni in diretta. Avviciniamoci noi, Vittorio, se riusciamo, anche perché sono in fila qui. Ci avviciniamo noi, vieni. Come ti chiami? Marco. Marco come me. Dove vieni? Da Brusciano. Brusciano, quindi fa freddo stasera? Sì, molto. Il papà invece? Come si chiama? Walter, Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Andate in curva B, giusto? Sì. Abbonati, quindi ne avete viste tutte quest'anno, tutte vittorie in casa tranne con Lecce. Come può finire questa sera? Un'altra vittoria? Si spera, noi siamo scaramantici, si spera. È una risposta a Mourinho che ha detto lo scudetto è già vinto, bravi Napoli. E vuole fare il napoletano a Napoli. Diciamo che se l'ha attaccato chi non lo usava. Esatto, è stata molto eloquente. Grazie mille Marco, un pronostico? 2-1 Napoli. 2-1. Grazie mille Marco, Walter e i nostri amici da Brusciano. Sono passati anche
anche amici georgiani che appunto come al solito pullulano e popolano qui il piazzale di Fuorigrotta. Cerco di capire bene o male chi c'è il nostro Manuel Guardasole che sta tornando, quindi adesso ci spiegherà tutto dalla A alla Z, anche perché non lo sentivo bene appunto qui in cuffia. Manuel, cosa è accaduto nei pressi del Passo Carraio? Un po' di delusione, erano centinaia i tifosi come al solito, sempre lì in attesa del pullman degli azzurri, cori, vedrete le immagini su YouTube, ma il Napoli ha dribblato questo entusiasmo. C'è da dire che rispetto al solito c'era un po' di traffico in quella strada, che di solito viene gestita meglio dalle forze dell'ordine. In realtà diciamo ad un primo impatto sembrava ci fosse il solito dispiegamento di forze dell'ordine per l'arrivo del pullman, poi di fatto il pullman è arrivato dal lato del settore ospiti che porta direttamente alle tribune con accesso agli spogliatoi. Dove è arrivata anche la Roma, no? Dove arriva anche la Roma, è arrivato soltanto De Laurentiis prima di tutti, è arrivato Baldini in auto da solo, entusiasmo per l'arrivo di De Laurentiis, Baldini, e poi c'era un minivan, quello classico guidato dal Bonnicola, che però era vuoto, serve di solito nel post partita per spostare gli azzurri, ma in realtà i tifosi sono rimasti delusi perché erano tantissimi, paragonabile a quella che era l'entusiasmo prima di Napoli-Roma, vi ripeto, di Napoli-Juve, scusate, fra poco le immagini su YouTube, ma purtroppo dobbiamo registrare. C'è un precedente che non mi fa ben sperare, non so se lo ricorderai. Napoli-Milan forse. Napoli-Milan con tutti i tifosi in attesa qui, il Napoli entrò di là e ci fu anche una piccola polemica per come andò il match, dicendo magari se ricevevano il calore dei tifosi. In realtà questa è una squadra che ormai viaggia a vele spiegate, però sai c'è da dire che l'entusiasmo serve sempre. Esatto. C'è da dire che mi pare che sia la prima volta questa stagione che il Napoli non entra dall'ingresso principale. C'è da dire che c'era questa problematica di traffico, mi hanno detto anche amici dalla WhatsApp che la tangenziale dal lato di Pozzuoli era completamente bloccata. Il Napoli arriva da Pozzuoli, quindi forse qualcosa è successo sicuramente. C'è tra l'altro esatto, un'attrice famosissima, esatto. Vabbè, peccato che non siamo riusciti a non penso, attenzione, non penso si sarebbe mai fermata, però comunque la gente continua a passare, però vabbè. Manuel, le ultime di formazione non sono ancora uscite le formazioni ufficiali. Non sono arrivate le formazioni ufficiali, guarda, l'unico intanto sì, ma investiti. Credo che l'unico dubbio sia in attacco a destra, Politano, Lozano, Elmas. Alla fine io faccio un ragionamento, poi magari verrò smentito dalle ufficiali perché si tratta di pochi momenti. Fino a ieri si pensava potesse giocare il Shaarawy, che era un po' quello che ha fatto Allegri con Chiesa, e magari poteva pensare Spalletti ad una soluzione come Elmas. Nel momento in cui Mourinho annuncia Spinazzola, magari fai una riflessione e dici anziché dargli tanto campo cerco di tenerlo abbassato il più possibile con uno fra Lozano e Politano che hanno insomma le armi per poter tenere basso Spinazzola, credo, ipotizzo, però vediamo, manca ormai pochissimo. Tra l'altro altra mossa comunicativa non male, quella di dire così tutta la formazione. Però Marco, posso dirti, Mourinho di solito li dice alcuni, però non tutti. Posso dirti la mia, lui l'ha spacciato per regalo di compleanno, no? Ma guardiamo la panchina di oggi, chi poteva insidiare questo indicatore? Verissimo, fra infortunati. Era la Kumbulla e il Shaarawy e basta. Gente che non gioca mai, quindi di fatto. Solo il dubbio Spinazzola era Spinazzola e il Shaarawy, Kumbulla che era possibile al posto di Smalling, ma insomma era quella la formazione, c'erano pochi dubbi. Vittorio, ti prego di mostrare tutti questi bimbi. Forza Napoli, forza Napoli, ragazzi. Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli nel cuore! Sempre quanti bambini che stanno venendo qui al Maradona. Ciao, tu come ti chiami? Arturo. Arturo, e vieni da? Nola. Da Nola, quindi anche una piccola mini trasferta per te. Però per il Napoli questo è d'altro, no? Sempre. Quanto può finire stasera? 2-0. 2-0? E Raspador. Che subentra magari? Nel secondo tempo. Kvara torna titolare, cosa ne pensi del georgiano?
deve tornare titolare, ci serve per vincere questo campionato. Un pensiero sulla Juve che può andare a meno 30 stasera dopo una eventuale... Non pensiamo più la Juve, ormai deve andare in Serie B la Juve, quello che ha combinato. Ormai quindi addio. Non ci interessa la Juve. Forza Napoli, ce la fai da Nola? Forza Napoli! Grazie mille, Forza Napoli. Forza Napoli da Nola! Grazie mille tutti quanti. Vai. Forza Napoli sempre. Grazie mille piccolo. Ci sono anche altri tifosi qui. Sì, Calciopoli 24 ragazzi, siamo in diretta su YouTube. Manuel, tra l'altro... Sì, tra l'altro stavo anche provando a girare le immagini di De Laurentiis. È arrivata la formazione ufficiale del Napoli. Lozano è il prescelto, sembra chi gioca Elmas, chi gioca Politano, alla fine gioca Lozano, tridente con Osimhen e Kvara, Anghissala, Botka, Zielinski a centrocampo, Mario Rui con Di Lorenzo sulle fasce, Rachmani e Kim e Meret in porta. Insomma, di fatto l'unico dubbio era l'ala destra e gioca Irving Lozano in diretta, l'abbiamo saputo. Gioca Lozano. Importante sapere le cose in diretta. Gioca Lozano e il Politano, quindi un'idea giusta di Spalletti? Sì, Lozano ultimamente non è che abbia proprio fatto il top quando è stato schierato, però dà il massimo anche lui. C'è un motivo se Spalletti l'ha schierato? No, vabbè, Spalletti vede tutto, è lui che decide e vede tutto in allenamento, quindi è giusto che decide lui e per me decide bene. Torna a Kvara titolare, può essere l'arma in più per scardinare il pullman che Mourinho metterà sulla porta del Napoli? Ma guarda, secondo me tutti gli 11 sono l'arma in più perché siamo forti e ognuno scende in campo per vincere qualcosa di importante, per entrare nella storia, e ci siamo, non mettiamoci paura, dobbiamo vincere e basta, ma ci siamo più forti, si devono mettere paura degli altri, no, assolutamente. Tu già ne hai visti 2 immagino, loro invece 0 come me, quindi questo primo scudetto che siamo a gennaio, però parliamo già di scudetto, però i punti quelli sono, quindi ci può stare. Questo primo scudetto cosa potrebbe significare per voi che avete quanti anni? 13. 15. Quindi siete tifosi anche da un bel po', però cosa potrebbe significare? Vabbè, un'emozione unica, poi così presto, a 13 anni. Beata a te direi, io sono a 28. Sarebbe fantastico. Sì, soprattutto dopo le delusioni degli anni passati, soprattutto a Firenze. Quella partita fu un disastro. Scudetto perso in albergo. Sì, dopo una stagione fantastica, ora la stiamo replicando e non dobbiamo lasciarcela sfuggire perché abbiamo un vantaggio importante. E voi non avete visto la Serie B del Napoli degli anni 2000 dove lì veramente c'era da piangere, ragazzi? Buona partita, Forza Napoli? Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Speriamo bene, poi ci rivediamo magari a aprile, maggio e ne riparliamo ancora meglio. Buona partita ragazzi, salutatemi vostro padre che è qui ancora. Buona partita, ciao. Ah ok, sì, poi te lo do, grazie mille al nostro amico Rosario. Sì. Sono un po' invadente, mio nipote mi ha telefonato, ha detto che vuole un saluto da me. Dico no, perché no, prima non c'era. Allora faccio un saluto a Davide e a Simone. Forza Napoli, Simone, vai così che tu lo vedi prima di me lo scudetti. Io ho aspettato 40 anni per vedere il primo, tu invece lo vedrai subito, va bene? A 8 anni già vedrai il primo. Ti abbraccio, ciao Simone. E ci faccio pure la canzoncina. Roma non fa la stupida stasera, racci 3 punti perché io adesso scudetto a Mavri. Ciao Massimo, ciao Massimo Simone ciao, e Davide. Tutti qua, tutta la famiglia. Guardate che mi sono preso il permesso. Per te questo ed altro, sei padrone, lo sai. Grazie mille, amici di Cagliari, non so dove andare, andiamo prima da Cagliaritano, possiamo andare? Siamo che più lontana. Proprio da Cagliari o da Cagliari, Sardegna. Mostriamo la sciarpa, Vittor, Napoli Club Cagliari, non c'è mare che ci separi, bellissimo slogan. Come sempre presenti Antonio, presidente del Napoli Club Cagliari, con gli amici Gennaro e Francesco. Immagino sia tuo figlio. Quanto può finire tra l'altro con il Cagliari? La Roma e Cagliari non hanno neanche un bel rapporto che io sappia, no? Quindi diciamo una doppia partita pesante per noi. Sì, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, partita su partita, vogliamo questa vittoria. Un pronostico si fa in Sardegna, troppo scaramantici anche voi lì? No, noi siamo napoletani. Lo so, però siamo napoletani doc, quindi
2-0 per noi. Quindi via la scaramanzia. Gennaro invece, secondo te? A me mi va bene anche un 1-0 al 90esimo, l'importante è che vinciamo. Come all'andato, tra l'altro. Bravissimo. Però tu un po' di accento sardo l'hai preso. Purtroppo sì, io ci sono più di lui però. Perciò dicevo perché sentivo lui. Grazie mille ragazzi, buona partita, forza Napoli. Sempre. Grazie mille, buon ritorno in Sardegna. Abbiamo qui un altro manivolo di tifosi. Il nostro amico. Tu sei Alfonso, giusto? Sono proprio io. Sì. Adriano. Io sono Adriano, il papà di Alfonso. Hai trovato traffico sulla... Con lo scooter un po' meno, quindi ci siamo destreggiati alla perfezione sulla tangenziale. E voi invece? No, tutto bene, tutto bene. Tu invece? Tutto bene, forza Napoli, Beatrice. Come ti chiami? No, ma io in realtà sono donna. Ok, no. Lui è il giornalista delle sorelline, capito? Vabbè, ma ormai questo però è sdoganato. Sì. Grazie mille. Come ti chiami tu invece? Io mi chiamo Anna, no Riccardo. Continui a prendere in giro, vabbè, lasciamo sta. Un pronostico, Anna, c'è Riccardo. Ma guarda, pronostici preferisco evitare, li faccio fare al mio amico Alfonso che è più bravo. Vabbè, prima Bea, giusto tu? Bea, io dico solo che segnerà Osimhen. Speriamo che andrebbe a 14 gol. Alfonso invece da col motorino, che si dice? Sul motorino ho elaborato un pensiero atroce. Tra l'altro gioca allo Zano titolare? Allora penso che possiamo anche non scendere in campo. No, sto scherzando, in realtà è una piaga, ma non pregiudicherà comunque il risultato che sarà uno 0-0. Quindi dici pareggio, però vabbè, non fa niente. Adriano invece? No, io invece credo che il Napoli alla fine riuscirà a vincere anche questa sera. Se ben ricordi con la Juve ti avevo detto che nonostante loro mettessero il pullman davanti alla porta, alla fine riuscivamo a vincere. Alla fine ne abbiamo fatti 5. Ne abbiamo fatti 5. E stasera sarà, non dico su quella stessa lunghezza d'onda, ma alla fine comunque la spunteremo sicuramente. Ha detto che Mourinho metterà secondo me 2 pullman davanti alla porta. Infatti, però noi abbiamo degli ottimi scardinatori di pullman, quindi alla fine riusciremo nell'intento. Torna tra l'altro Kvaratskhelia titolare, quindi... Kvaratskhelia titolare, diciamo, è il nostro punto forte. Diciamo che uno come lui è difficile da poter sostituire, nonostante, devo dire la verità, Elmas se l'è cavata bene nei momenti in cui l'ha sostituito. Sinceramente se l'è cavata, anche se non lo amo tantissimo, ma comunque sia è un giocatore che si sta facendo valere. Elmas che è in panchina subentrerà probabilmente. Vuoi fare un saluto, Alfonso? Assolutamente sì, oggi salutiamo il mio carissimo amico Marco Auriemma che con le sue frasi motivazionali ci illumina ogni mattinata, e poi Drago di Natale, mio zio Drago di Natale, grande tifoso. Grazie mille. E invece io, sempre come fatto scaramantico, volevo salutare il mio collega Mario Ummarino che ci sta seguendo in questo momento. Contro la Juve portò benissimo. Esatto, contro la Juve portò benissimo e quindi credo che anche questa sera porti bene. Ciao Mario. Grazie mille Adriano. Io posso salutare mio padre, mia sorella e mia madre. Forza Napoli. Grazie mille ragazzi. Questa è una partita che tengono in piedi i media italiani. Vergogna. Ovvero? In un'altra nazione, dove si gioca calcio, uno che pratica il non gioco, cioè Mourinho, Allegri, Simone Inzaghi, li mandano a casa i propri tifosi, i propri giornalai, sottolineo giornalai. I solo in Italia si tengono in piedi gente come Mourinho, gente come Allegri. Vergogna, questa è la vergogna del calcio. Dice chi pratica calcio, chi pratica sport, chi pratica spettacolo, noi ci mettiamo un anno a porta. Forza Napoli, forza bel gioco, noi siamo abituati, sono 20 anni pratichiamo bel gioco. Forza Napoli. Grazie mille al nostro amico che fa sempre belle invettive. Tu invece? Io sono Carlos. Carlos, vieni da Pianura qua, da Napoli. Carlos, qua, bello con la K, molto assolutamente sì. Mi do una sciarpa di Napoli-Liverpool, giusto? No, Napoli-Ajax. Mi porta qualcuno, ogni volta che la metto Napoli vince. E direi che quest'anno la stai mettendo spesso. Sì, no? Sì, spesso. L'altra volta con la Cremonese non l'ho messa e siamo usciti. Carlos, scusa, forse che pioveva, speravi, volevi che non ti sbagnasse. Sì, volevo che risparmiamo almeno la sciarpa. La formazione titolare la ribadiamo, gioca Meret, Mario Rui, Kim, Rachmani, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Zinischi, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Quindi c'è la novità Lozano, cosa ne pensi? Ma sì, l'avevo appena letto la formazione, pensavo che giocasse Elmas. Anch'io. Che sta in forma, pure Politano sta un po' così. Secondo me avrà visto che in contropiede
potrebbe dare di più. Qualcosa avrà visto Spalletti? Sì, avrà visto qualcosa. Sicuramente dobbiamo aggredirli subito, poi se non va non dobbiamo essere frettolosi, il gol arriva. E cosa vorresti dire invece al tecnico portoghese che appunto ha detto il Napoli ha già vinto lo scudetto, complimenti a loro? Io ci dico solo buon compleanno e goditi questi 60 anni. Ha detto Spalletti. Carlos, grazie mille, buona partita. Grazie, in che settore sarai? Curva B inferiore. Ah, ok, vabbè, comunque speriamo che ti vengano a esultare proprio addosso. Speriamo. Come si suol dire. Grazie mille, Carlos. Grazie a voi, altrettanto. Grazie mille, torniamo anche con il nostro Manuel Guardatore. Vittorio, mostriamo per un attimo la fila enorme che si è creata dalla nostra sinistra. Tra l'altro ho incontrato alcuni amici abbonati in Curva B che mi dicevano che questa fila, questo è l'ingresso riservato ai possessori di abbonamento. Sì, è un po' insolita perché di solito non... Infatti noi siamo sempre qui, non c'è mai nessuno. È vero, e questa è la fila riservata agli abbonati. Abbiamo la formazione della Roma. Il pullman della Roma, giusto? È un 5-3-2, è un 3-4-2-1, però di fatto con Zalewski e Spinazzola larghi ci sono poi Mancini, Smalling, Bagnez, quindi è un 3-5-2 con Pellegrini diciamo più avanzato di Matic e Cristante, probabilmente a dar fastidio a Lobotka, e davanti Dybala, Abraham. Insomma, Mourinho ha tenuto fede alla formazione che aveva annunciato, è confermata, e diciamo che con Zalewski e Spinazzola è un po' più difensiva e coperta. Ti dico anche, ti ripeto, quella che è la formazione del Napoli, la conoscete a menadito, l'unica sorpresa è Lozano nel tridente con Osimhen e Kvara, Zielinski, Lobotka e Anghissà a centrocampo, Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, Kim, Rachmani davanti ad Alex Meret. Mario Rui che grida sempre vendetta nei confronti della Roma, che ormai ha sorpassato Olivera. Forza Napoli! Forza Napoli! Antonio. Okay, tutti e tre Antonio. Michele. Antonio, dove venite? Da Torre. La Torre Annunziata. Ah, ok. Sì. Siete Corallini, no? No, Torre del Greco, giusto. Mea colpa. Ah, quindi siete del Savoia. Sì, Forza Savoia. Savoia e Napoli. Savoia e Napoli. Un pronostico? 3-1 Napoli. 2-0 Napoli. 4-0 Napoli. Mamma mia, speriamo bene ragazzi, buon ritorno per Torre del Greco, a Torre Annunziata questa sera. È la seconda volta che devo Torre del Greco. Niente, basta, grazie mille. Forza Savoia e Forza Napoli. Sempre. Grazie mille ragazzi. Savoia. Due piccole, ciao. Forza Napoli Osimhen. Forza Napoli e sempre Osimhen. Forza! Ovviamente sempre Victor e Forza Napoli. Ciao ragazzi, grazie mille. Vediamo tanti georgiani qui che Vittorio, se puoi mostrare. Un nostro amico georgiano. Napoli, Forza Georgia, Forza Quara. Thank you very much, my brother, my Georgian brother. Ciao. Forza Napoli. 2-1, gol di Osimhen. 4-0. Vai, secchi, tutti quanti veloci, rapidi. Stanno tutti quanti venendo qui per la fila verso i tifosi. Manuel, stavo dicendo che Mario Rui ha un po' sorpassato Olivera nelle gerarchie, direi nelle ultime gare, quantomeno. Ma sì, soprattutto per quello che è stato il contributo. Allora, io ti dico la verità. Per la prima metà di stagione, chiaramente Spalletti ha utilizzato tutti e due, li ha gestiti benissimo, perché le partite più fisiche, anche quelle dove c'era bisogno di ripartire in velocità, penso alla gara con Liverpool giocata benissimo, alle gare di Champions in generale, Olivera era molto adatto a quel tipo di partite. Scusa se ti interrompo, ma c'erano anche molte più partite di fila, tra l'altro. C'erano anche molte più partite di fila e l'alternanza secondo me fra loro due è stata perfetta, gestita cioè io non ricordo una partita sbagliata dell'uno e che ti veniva da dire magari poteva mettere l'altro. No, assolutamente no, hanno giocato benissimo entrambi. È chiaro che in questo momento, con gli assist di Mario Rui, con il fatto che la partita la fai sempre tu, cioè non prendi avversari dove magari come con l'Ajax, come con Liverpool ti aspettavi di subire un po' di più e di fare una partita diversa, con gare che giochi praticamente sempre tu il pallone, e stasera è una di quelle, dovrebbe essere sulla carta una di quelle, Mario Rui si adatta meglio a quelle che sono le caratteristiche di questo Napoli e in generale di quello che è il gioco che vuole fare Luciano Spalletti. Va detto però che Olivera quando entra veramente concentrato, con l'atteggiamento giusto, è un altro di quelli che non si risparmia mai ed è una carta che negli anni scorsi, perché poi ce ne dimentichiamo, ma non avevi un'alternativa ad esempio sulla fascia sinistra come Olivera, oggi hai Beresischi a destra, hai dietro Kim, Rachmani, due difensori solidissimi e Juan Jesus tra l'altro pare voglia rinnovare, quindi questa è un'altra notizia importante, con Ostigard
a centrocampo hai Ndombele, hai un sacco di calciatori interessanti, Elmas che sta facendo una stagione straordinaria, e davanti hai il lusso di lasciare in panchina oggi Politano, Raspadori, Simeone. Non me ne voglia qualcuno che sta facendo male in queste settimane, qualche altra squadra, credo che li schiererebbe tutti i titolari. Sì, credo tu, compresa l'Inter. Ma sì, forse solo Lautaro è colui che sta reggendo la baracca, ma poi per il resto sono in difficoltà e il Napoli davvero ha 2 rose a disposizione. E questo secondo me sarà importante proiettandoci un po' fra un paio di settimane, quando tornerà la Champions e ci sarà la necessità, magari a Sassuolo o magari con l'Empoli, di cambiare 3-4 uomini in vista di quella gara che è importante. Chiederei cosa ne pensano i tifosi qui in fila. C'è una fila incredibile, clamorosa, proprio di quello che diceva ragazzi, gioca Lozano e non Politano. Io solito giocare Elmas. No, gioca Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Lozano comunque un ottimo attacco. Cambiando l'ordine degli attenti il risultato non cambia, ci auguriamo. Dice il nostro matematico. Papà matematico. E invece la Roma che schiererà questo pullman davanti alla porta. La scorsa, ci auguriamo che il risultato non cambia. 0-1-0 al 90°. Speriamo non di arrivare al 90°. Se no ci viene qualcosa, giustamente. Diciamo che un 2-0 andrebbe bene tranquillamente. Magari doppietta Victor. Ma doppietta chi è? Chi è? Basta che segna vincim. Questo grazie mille, grazie a Napoli. Buona partita. Grazie, sempre forza Napoli. Sempre ovviamente. Salve. Forza Napoli a Roma. Grazie mille, forza Napoli, e ovviamente speriamo che il Napoli possa battere la Roma. Andiamo da qualche altro amico qui in fila. Ragazzi, gioca Lozano non Politano, che te ne pare? Lozano non Politano, sì, non mi dispiace perché ultimamente sta giocando bene Lozano, cioè nel senso bisogna dargli fiducia, anche se io preferisco Politano perché comunque è un giocatore che ha dimostrato di essere secondo me superiore a Lozano, più preparato in alcune circostanze, però va bene così. Se entra Politano il secondo tempo è meglio. Tu c'è l'arma doppio che rende di più. Ti ringrazio, andiamo da questo amico col bel cappello Dios con la scritta dorata. Gioca Kvara, Osimhen e Lozano, credi possa essere il tridente giusto per scardinare la difesa di Mourinho che sarà quasi a 5? Io penso che chi giochi in questo Napoli non faccia differenza oggi. Non sei l'unico che l'ha detto. Quindi ovviamente questo è il migliore attacco che può schierare, ma comunque Raspadori, Simeone non sono da me. Elmas pure. Poi Mourinho ha già buttato la sua, quindi Mourinho è un furbacchione. Ha buttato la trappola. Comunque. Vai, grazie mille. Figurati. Il tuo pensiero. Andiamo dal piccolo. Vieni con la maglia di. Qual è la maglia? Vabbè, andiamo prima da loro che vogliono parlare. Come vi chiamate? Carmine, Ciro, Carmine? Giovanni. Ovviamente i tuoi figli con il cappello di Osimhen, il cappello di Kvara, vabbè, fantastico. Maradona, il solito Maradona. Guarda un po' dietro. Dove? Napoli. No, sarò con te, tu devi mollare. Bellissimo, Napoli torna campione. E il tuo invece? Abbiamo un sogno nel cuore, perfetto. Quindi oggi siamo carichi, penso, no? Anche perché il freddo poi. Non si sente il freddo, non si sente. Quanto finisce i piccoli? 2-0 Osimhen. 1-0. 1-0, va bene, per me va bene anche 1-0, basta che si vince. Grazie mille Giovanni, Ciro e Carmine. Saluto tutti, un gran saluto al mio caposquadra Fasano Marco. Salutiamo il nostro amico Fasano Marco, siamo invece qui con. Te lo diedi con la Juventus. Vero, mi ricordo. Ti ricordo, no, ero fiducioso. Stasera vinciamo, onestamente gli dobbiamo dare 15-17 punti di differenza e onestamente vorrei che gli ridessero i 15 punti dalla Juventus, non ne abbiamo bisogno quest'anno. Forse penalizzazioni l'anno prossimo, ma quest'anno non devono trovare nessuna scusa, siamo più forti. Assolutamente sì, grazie mille, buona gara. Manu, qui diciamo che la situazione sia sempre più calda. 94esimo di Lazio Fiorentina 1-1. Bellissimo direi. Forza Napoli! Lazio a 40, Inter a 40, e diciamo dovesse finire così. Atalanta 38, Milan 38, Roma e Napoli devono giocare, Roma 37, Napoli 50. Diciamo che nella migliore delle ipotesi potresti andare a più 13 sul secondo posto, a più 15 su Milan e Atalanta e a più 16 sulla Roma. Diciamo che è un match, Marco, paradossalmente più importante ancora di Napoli-Juve.
Visti i risultati odierni, Manuel, ti devo dare per fortuna ragione. Ma poi Marco, visti i risultati odierni, sono ormai settimane che lo diciamo. Visti i risultati settimanali, no, odierni? Sì, perché poi è vero, noi cerchiamo di guardare solo in casa nostra come è giusto che debba fare il Napoli e come fa Spalletti, come cerca di tenere alta la concentrazione, lo ripete anche in conferenza. Però poi è chiaro che quando fai i conti con quello che è il cammino delle altre squadre, ti rendi conto che effettivamente ad oggi sì, l'Inter ha vinto ma non ha convinto, scusatemi. È finita Lazio e Fiorentina, no? Finita Lazio e Fiorentina, l'Inter ha vinto ma non ha convinto, il Milan è in crollo e ci sarà qualche problema più grosso perché altrimenti non si spiega. La Lazio è un'ottima squadra, ma è la classica squadra di Maurizio Sarri, che in determinate partite fa dei passi falsi. Quella di oggi non l'ho vista, però solitamente capita spesso così. E la Roma non mi sembra una squadra da scudetto. Poi c'era quella Juventus che qualcuno diceva sì, però poi quando recupera Pogba, Di Maria, Pogba, Vlahovic, poi recuperano i 15 punti. Siamo carichi. Ma poi pareggia con l'Atalanta, perde col Monza e non mi sembra che sia in corsa. Un punto in 3 partite, direi che al di là della penalizzazione sono numeri quasi ridicoli, ma dicevo la Lazio, anche la Lazio all'Europa League se non vado errato, come la Roma e come la Fiorentina, quindi che ha la Conference League, quindi direi che non ci resta che vederci poi il post partita. Ma non io ci resta, ho paura di dire altre cose. Ma Marco, sai, io lo sai, sono molto pragmatico. Sì, io credo che dobbiamo goderci il Napoli, dobbiamo goderci questa stagione e dobbiamo prenderci quello che viene, perché il Napoli già ad oggi ha fatto una stagione storica da ricordare, da godersi, e quindi dobbiamo vivercela e vedere settimana a settimana dove siamo, cosa accade, e poi sperare, perché io ci credo, che con 2 buone gare con l'Eintracht fai la storia, perché arriva ai quarti di Champions League. E cosa vogliamo aggiungere? Vogliamo aggiungere che c'è Rosario con 2 titolari su 3 dell'attacco. Mamma mia, sono i miei trascinatori. Ma stasera sto facendo lo straordinario. Fammi una domanda tu, perché se lo parlo sempre io. Dato che c'hai Osimhen e Kvaratskhelia e tu quindi in questo caso sei Lozano, perché gioca Lozano titolare e non Politano, cosa ne pensi? Non te l'aspettavi, ho visto la faccia un po' sorpresa. Veramente mi faceva. Ti aspettavi Politano? Aspettare Politano perché sai com'è? 1-2, Politano alla palla, la butta subito, Osimhen si butta e ci fa il gol. Va bene ragazzi, scusatemi. Ma che cazzo, ogni armonica stasera niente canzoncina. Mantengo io. Ma stasera dice che si canta solo una morata. Forza Napoli con Kvaratskhelia e Simeone, stasera stracciamo. Speriamo bene. Non è uscita. Grazie, ti restituisco. Ti restituisco i tuoi amici. Forza Napoli! Forza Napoli, speriamo che questo è l'anno buono. È vero, speriamo che vinciamo lo scudetto. Dobbiamo vincere lo scudetto. Kvaratskhelia e Osimhen straccino tutta la difesa. Ma pure Simeone e Raspadori. Sempre Forza Napoli. Grazie mille, piccole, grazie mille. Ciao, signore. Ciao, che ciao, grazie mille. Ciao piccoli, buona partita a voi. Giriamoci di nuovo mentre Manuel conversa con il nostro amico Rosario. Cioè, ormai è una tradizione. No, porta anche bene, caro Umberto. Allora, Genova, Juve, oggi. Ma pure alla Spezia ci acchiappiamo. Alla Spezia sarà il mio amico Manuel. No, non ha lo stesso valore. Vabbè. Stasera non ha lo stesso valore, mi dispiace. Stasera come 1-1. 1-1 come Genova. Ci ha pure insegnato in balla per fare felice Mourinho. Eh sì, dai. Oh no, ovviamente. Ragazzi, buon lavoro e buona serata. Grazie mille Umberto. Manuel, che tra l'altro sì, tu sarai alla Spezia. No, più che altro magari sarebbe curioso capire, perché qualcuno mi diceva che comunque pur non essendo residente in Campania non riusciva a fare il biglietto. Magari questa è. Da domani lo approfondiremo come nostro sì. È un tema perché ieri l'ha citato anche Mourinho in conferenza, non so se
se l'hai sentito, sulle trasferte vietate ha detto quanto manca, e il responsabile della comunicazione gli ha detto ancora 40-50 giorni. Lui ci è rimasto e ha detto tanto tempo, perché effettivamente stare quasi 2 mesi senza tifosi è comunque pesante, soprattutto in trasferta per squadre, piazze come Napoli e Roma che hanno un seguito importante. I tifosi hanno assolutamente il gesto, ovvio. Assolutamente. I tifosi del Napoli torneranno, quindi se non erro, a Torino il 19 marzo, che saranno varie gare in casa, poi dopo Empoli-Napoli. Manuel, non so se c'eri, mi ho perso questo momento, un tifoso ci ha detto, io sono certo, 2 tifosi ci hanno detto che sono certi che il Napoli festeggerà lo scudetto il 19 marzo, Torino-Napoli, ore 15 allo Stadio Grande Torino. Secondo te è possibile, plausibile, è un sogno, numeri alla mano e calendario alla mano e gare alla mano? Ma guarda, non ho fatto i calcoli, ma credo che sia quasi impossibile, no? Dovrebbero morire le altre. Aritmeticamente parlando è quasi impossibile. Io credo che dopo Torino c'è la sosta, quindi non lo so se non lo so, è una cosa che non voglio dire, che non dirò mai. Mi clippate, certo, e fra 20 anni vi ricorderete di me che ho detto che potevamo vincere lo scudetto. Certo che se stasera però si arriva con i 3 punti. Facciamo così, nel post partita, vero, al risultato però così come deve andare, mi sbilancerò, anzi sopra faccio i calcoli prima di scendere a fare i calcoli. E vediamo, però vi ripeto, godiamocela, che quando sarà, sono sicuro che saremo tutti qui per strada, non è che possiamo scappare per settimane. Ma io l'unica speranza che ho è di non festeggiare fuori casa ma in casa. Vero. Per vedere quello che sarà, ma il 90% delle gare in casa sarà contro una big, quindi Inter, Milan, Lazio, Atalanta. Sarebbe bello festeggiarlo aritmeticamente, lo ripetiamo, in casa, e quindi intanto passa anche il procuratore visto anche prima. Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, Politano, Di Lorenzo, e a proposito di questo in settimana ai microfoni di Kiss Kiss ha ribadito la volontà di Lorenzo di rinnovare, ma io ti lascio con i tifosi. Un contratto a vita per Di Lorenzo e un contratto da tifoso a vita per il piccolo, come si chiama? Come ti chiami? Michele. E fagli sentire forza Napoli. Grande Michele. Invece chi è il padre di Michele? Sono io. Come ti chiami? Giuseppe. Tu invece? Jenny, Giuseppe, Michele. Allora, può essere quasi decisiva questa gara, ormai ogni gara sarà decisiva, però diciamo che questa pesa molto. No, questa è una partita che noi vinciamo 4-0 e meno 30 loro sotto di noi. Meno 30, una cosa insólita. La Juve, perché per noi è una cosa impensabile mai nella vita che il Napoli poteva stare più 30 sulla Juve, però purtroppo per fortuna. È una cosa bellissima, stiamo affrontando veramente un bel momento, forza Napoli, e siamo sempre vicino. Michele, un altro forza Napoli ce la fai? Sì. Forte Napoli. Fortissimo. Ciao Michele, buona serata, buona partita, ciao. Buona serata e forza Napoli sempre. Grazie mille Giuseppe e Gennaro. Allora, fa più freddo a Milano, sponda Inter, sponda Milano o a Torino? Tu che sei di quelle parti? No, allora io vengo da Milano, faceva molto freddo, stamattina fa freddo anche qua, però lì non si capisce più niente, meno 10, 12, ho preso i conti, quante sono? Eri in viaggio mentre c'era Milan-Sassuolo, immagino. Esattamente, me la sono goduta in treno, sì. Che bello. Quindi, poi voglio sapere domani o quando tornerai a Milano cosa dirai ai tuoi amici? Però ho mangiato anche una pizza molto buona sul lungomare con la Juve che buscava 2-0. Ah, bellissimo, mamma che giornata. La domenica fare il dessert. Sì, esatto, dobbiamo chiudere in bellezza e via. E chi lo può fare? Chi lo può mettere nel forno questo dessert questa sera? Ma il solito Victor, dai, Osimhen. Capocannoniere. Sì, anche oggi la mette, dai. Io innanzitutto voglio fare il saluto a tuo zio. Ecco, salutiamo zio Pietro da Sarno che ci ha scritto, è andato, ecco che c'ha zio. Ok. Zio Pietro che porti più fortuna più di qualsiasi cornicello napoletano. Esatto. E invece Victor potrebbe essere decisivo. Torna titolare Lozano, te lo aspettavi al posto di Politano? Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allora, non me l'aspettavo, però Lozano non è stato continuo, però quando è stato chiamato in causa ha detto la sua, quindi può essere anche una cosa imprevedibile per Mourinho. Dici tu forza Napoli sempre, dici tu Spalletti un motivo ce l'ha per aver schierato Lozano? Sicuramente per Spalletti contro la Roma ci può essere anche un motivo di orgoglio di fare una bella partita.
Ovviamente sì. L'ultima sarai anche a, non lo so, le prossime i tuoi movimenti quali sono a seguire? Dovremmo andare alla Spezia la settimana prossima, no? Ci vediamo lì? C'è il mio amico Manuel, il mio collega Manuel, quindi ci vedrei, però passa perché salutiamo sempre Zio Pietro. Salutiamo Zio Pietro sempre. Grazie mille, buona partita. Faccio anche un altro saluto a un amico che sta a Roma, si chiama Mattias. Ciao Matti, e dico che finisce 3-1 oggi. Segna Victor, ovviamente abbiamo detto. Osimhen, qua io faccio fare un gol. Come contro le big si scatena. Esattamente, sembra che poi pam! L'itampina da dietro. Ciao a tutti, forza Napoli. Forza Napoli, ci vediamo dopo. Buonasera, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Claudio. Claudio, da dove vieni? Da Napoli. Da Napoli, imbacuccato quasi quanto me che si muore di freddo. Si ghiaccia, però per il Napoli questo ed altro. In che settore sarai? Gruppo B superiore. Quindi nel pieno del... Sì, il cuore del tifo. Gioca Lozano e non Politano, un'idea, Lozano, però chi gioca, il Napoli è forte. Non abbiamo problemi quest'anno. La Juve che può andare a meno 30 stasera. La Juve, squadre serie allora, risposta perfetta. E invece le milanesi, stasera il Napoli potrebbe andare a più. La neve a Milano, fa gelo. Meno 13. Meno 13, stasera rimaniamo a meno 13. Speriamo. Va bene. Grazie mille. Napoli sempre. Buona partita ragazzi. Ciao ragazzi. Buonasera. Lui viene da Rotterdam a vedere. No, però sono napoletano ovviamente. Sì, però vive da 20 anni là a Rotterdam. E nella prima partita Forza qualcosa. È la prima partita che vedi dopo tempo? No, ho visto già Napoli e Liverpool. In Champions? Sì. Il campionato era la prima? No, Napoli e la Spezia è stata la prima. Quindi vittoria 1-0, gol di Raspadori. Io porto sempre fortuna. Da Rotterdam con furore, speriamo bene che magari questo... Porterò sicuramente bene, ragazzi. Un pronostico? No, non faccio pronostici, no, mai. Per Scaramanzia non li facciamo. Però vinceremo. E quando torni a Rotterdam? Venerdì 10. Quindi un po' ti vedi pure Spezia Napoli. Qualche trasferta, ma non è possibile. Lo devi fare Spezia Napoli. Tutti da Footlocker perché lui è lo store manager. Ogni volta che vende un paio di scarpe da Footlocker là a Rotterdam sono. No, Amsterdam sono, ragazzi. Amsterdam. Quindi hai visto pure Ajax Napoli, no? No, non ho avuto la fortuna di vederlo. Una serie di coincidenze non ho potuto vederla. Ti rifarei i quarti o gli ottavi. Mi rifarò. Ciao ragazzi, grazie mille a Forza Napoli. Buona partita con le arachidi e quant'altro. Giriamoci verso destra così ci raggiunge anche il nostro Manuel Guardasole, mio validissimo collega. Tra l'altro ringrazio Emanuele Bernardo in regia e in coordinamento e anche Vittorio Bernardo al di là della camera. Manu? Tra l'altro stasera c'era quella sorpresa di Coca-Cola, per il momento è iniziato il riscaldamento, quindi è qualcosa che non possiamo sicuramente riprendere e mostrarvi perché rientra nelle immagini Lega e DAZN. Però sul manto erboso, all'esterno del manto erboso, sulla zona dove c'è la pista d'atletica, sono stati montati 4 palloni giganti, gigantografie dei loghi del Napoli e di Coca-Cola, insomma tappa di avvicinamento a quella che sarà la canzone Usurdato Innamurato, che manca da un po' allo stadio e che potrebbe essere cantata prima della gara. Io spero anche dopo, perché mi piacerebbe vedere la... Speriamo, dovrebbero esserci The Jackal e, se ricordo bene, Fatima Trotta in questo siparietto pre-partita. Qui noi siamo sempre abituati ai siparietti. Innanzitutto volevo anche salutare Paolo Selce e Concita Di Martino che ci stanno seguendo e ci scrivono su YouTube, a cui non abbiamo dato molta confidenza questa, anche perché siamo stati travolti dai tifosi. Sento una bordata di fischi, presumo che sia entrata la Roma o la terna arbitrale, come è solito accadere. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo su YouTube, perché siete come sempre tantissimi. Quasi 2000 questa sera. Sì, quasi 2000. A proposito, sì, è la Roma che fa il suo ingresso in campo, Roma che arriva in questo momento sul terreno di gioco fischiato dai tifosi, e c'è da dire che vedremo anche quale sarà il saluto fra Spalletti e Mourinho dopo il saluto Spalletti-Allegri. Devo dire che entrambi sono, a differenza di Max Allegri, scusate, che è un po' burbero, sono entrambi però molto divertenti e sanno accettare la sconfitta. Poi dopo lo spallettone della stagione scorsa penso che i rapporti fra i due si siano molto intensificati. Marco, ma
chissà cosa ha fatto Luciano Spalletti quando ieri, dopo la sua conferenza, ha sentito Mourinho dire complimenti al Napoli che ha vinto lo scudetto. Sono certo che stasera Lucianone dirà qualcosa nel post partita, ovviamente il risultato condizionerà anche le sue parole. Si sentono le canzoni ovviamente messe dal DJ Ivano Petagna nello stadio Maradona, canzoni argentine. Paulo Dybala è lui l'uomo X, Mister X da dover temere questa sera, che al Maradona non ha mai segnato. Aia, ma però tu queste statistiche stasera mi stai proprio dando delle bazzate tremende. Però sai perché te le do? Perché le ho date prima di Napoli-Juve, ti ricordi Chiesa? Verissimo, verissimo. E tra l'altro Chiesa ha fatto una splendida partita proprio contro il Napoli, quindi diciamo che le tue statistiche sono state propizie anche a livello di fortuna. Ma io prima, mentre leggevi la formazione della Roma, ho detto mamma mia fra i denti, perché ai nomi di Matic e Cristante ho pensato alle legnate che daranno a Lobotka, Zielinski e Anghissà. Credi che Mourinho punterà su questo alla fine, sulla fisicità? Ma guarda, non ha tantissime altre armi. Quello che cambia rispetto alla gara d'andata è Dybala, che non c'era, oggi c'è, ed è sicuramente un fattore per la Roma, che ha la possibilità, oltre a dare legnate, di fare qualche contropiede, che all'andata non aveva neanche avuto la possibilità. Ricorderete, Mourinho citò i tiri in porta, la Roma non tira in porta in realtà, e sicuramente avere Dybala ti dà la possibilità di fare qualche contropiede. Dybala che rende più prezioso anche il lavoro di Abraham. Quando non c'è Dybala, Abraham è molto isolato, è sicuramente un fattore, è sicuramente un'arma in più per la Roma, che ieri ha detto, sempre Mourinho, nel Napoli non c'è nessuno come Dybala. È vero, e i tifosi sui social si sono scatenati dicendo ma come, noi abbiamo Kvaratskhelia e tutti gli altri giocatori offensivi che... Ma io ti sorprenderò, io credo che debbano ancora dimostrare di essere come Dybala. Poi Dybala ha avuto degli infortuni. Dybala di 9 anni più di Kvaratskhelia, no, forse 11, perché esatto, in prospettiva sono 200 volte più forti. 9 anni più di Kvaratskhelia. Ma no, Dybala è sicuramente un calciatore importante. Il Napoli ha tanti calciatori importanti e la risposta perfetta da dare a Mourinho è che fortunatamente noi non ci dobbiamo affidare a un singolo, ma abbiamo un gioco, abbiamo un collettivo, abbiamo un'identità che in Serie A non ha nessuno, e questa è la nostra forza. E assolutamente non ha la Roma, che appunto ribadiamo si giocherà di fatto una grande fetta anche loro della qualificazione in Champions, perché ricordiamo che c'è bagarre clamorosa in classifica per quanto riguarda la lotta alla Champions. C'è di nuovo il nostro amico Claudio qui alle nostre spalle. Luciano scrive: Roma non fa la stupida stasera, non mettere il pullman davanti la porta, se no non c'è sfizio. Poi il nostro amico Luciano come Rosario, il nostro tifoso poeta, che citava appunto la canzone Roma non fa la stupida stasera. Si sentono i Queen in sottofondo. Devo dire che in diretta ci sono anche tanti tifosi di Roma e Juventus. È chiaro che c'è attesa per questo match, vediamo chi la spunterà. E tra l'altro vediamo una smart con le sirene spiegate, non so come sia possibile, però chissà chi è questa persona che sta giungendo qui nel parcheggio riservato alla tribuna. Proverei anche a fermare qualche altro tifoso, anche se adesso la situazione in cui si corre per entrare, o si corre o sono tutti già dentro, quindi è questa la situazione. Mentre tra l'altro a breve poi andremo anche al nostro Ciro Novellino in studio che ci aspetta. Vorrei fermare questo tifoso asiatico. Hi, how are you? What's your name? My name is Jihan. Jihan, are you Korean? Yes, Korean. English name is Rocky. Rocky. Oh, no, we like the song Rocky. Yes. Okay. Where are you from? Which city? I'm from South Korea. Okay. And city is Gangneung. Okay, not a big city. Yes, yes. And are you here for Kim or for Napoli and everything? For Kim. Just for Kim Min-jae? Yes. And how old are you? How old are you? 22. Okay, 22. So you are young, but yes. And are you here in Naples in those days or? During the trip. One month trip. Okay. 1 month trip, and I come here. Okay. And can you give us a prediction about this match? About the results? Prediction. I think Napoli win. Okay. The result? The result? Result 2-0. 2-1. 2-1 or 3-1. Okay. Yes. With Kim scores?
I don't think Kim's. Thank you very much, my Korean friend. Have a nice match. Yes, have a nice match. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Ciao, invece ha detto che è venuto dopo un lungo viaggio e qui è venuto dopo un lungo. Allontaniamoci un po', Vittorio, così diamo più ampiezza di. Vieni anche tu, piccolo. Diceva il nostro amico coreano che è arrivato dopo un lungo viaggio qui a Napoli e quindi per assistere alla gara. Tu come ti chiami invece? Io mi chiamo Emanuele. E non sei coreano? No, sono italiana. Da dove vieni? Da Fuorigruzza, da Parco San Paolo. Quindi proprio qua praticamente. Allora, questo Napoli-Roma, tu penso che ne hai viste un po' di partite qua? Io penso che comunque è una partita difficile perché la Roma non è una squadra facile da battere, e quindi Napoli penso che debba impegnarsi più del solito e secondo me sempre corna facendo vincerà il Napoli. Quanto? Vabbè, non esageriamo. Corna facendo, però ti chiedo comunque di Vabbè, chi è il giocatore decisivo secondo te? Osimhen o Kvaratskhelia. Il due soliti. Un po' come Lavezzi e Cavani, te li ricordi? Sì. Quanti anni hai tu? 11, quest'anno ne faccio 12. Ok, quindi Lavezzi e Cavani li conosci solo come per dire. Grazie mille, buona partita. Grazie anche a te. E poi buon ritorno al Parco San Paolo, qua dietro. Ci metterai una vita anche a piedi, speriamo festeggiando. Ok. Poi dopo riparliamo. Comunque Vittorio, mettiamoci un po' più. Forza Napoli, mettiamoci un po' più in qua, così evitiamo che l'audio delle cazze del Maradona entri nel microfono, gente che corre, gente che va, gente che viene, non si capisce nulla. Ovviamente anche perché la gara sta quasi per iniziare, vediamo un po' che ore sono, mi sono perso un po' nella situazione. Salutiamo anche Gennaro De Simone. Manu, ci sono novità? Magari qualcuno ha parlato a DAZN come ancora non ci sono novità dal campo, di fatto siamo adesso alla mezz'ora. Ha parlato Raspadori da una parte e Mancini dall'altra, non ancora i due allenatori. Raspadori ha dichiarato: la Roma va arginata con velocità di palla e di pensiero, ci abbiamo lavorato tanto tutta la settimana su questa partita, noi saremo tutti concentrati per fare al meglio in questo match, pensiamo soltanto a noi, questo aspetto è quello che ci ha dato qualcosa in più, lo dicevamo prima, il mister lo mettiamo tutti in difficoltà chiaramente parlando del suo impiego e ci facciamo trovare sempre tutti pronti, questo aspetto ha pagato e quindi ora Raspadori con grande intelligenza che si mette a disposizione, abbiamo tanta voglia tutti di fare il meglio per aiutare questa squadra. Mancini, vi dico come fermare Kvara. Sì, vai. Sì, Kvaratskhelia si ferma con concentrazione e senza mai mollare, loro hanno grandissimi giocatori e bisogna dare il meglio. Mi sembra la formula perfetta, così facile. Sì, l'ha fatta facilissima il buon difensore giallorosso Mancini che di solito ferma gli avversari con i calci e viene anche ammonito ed espulso molto spesso. Ma poi Marco, c'è un tema che in queste settimane passa in secondo piano perché la Juve e la penalizzazione l'ha fatta da padrone, ma effettivamente io settimana scorsa ho visto l'Inter, Barella prima di essere ammonito e di entrare in 12 falli. Ha fatto 12, no, ma al di là dei falli, ma strattonato l'arbitro, gli diceva qualunque cosa e io ricordo espulsioni come quella di Insigne che ricorderai con l'Inter per molto meno da parte di un capitano, quindi c'è sicuramente questo aspetto. Mancini è uno di quello che parla tantissimo, dà tantissimi calci, però io spero che Kvara, Osimhen, Lozano, mi aspetto una grande gara di Zielinski e poi soprattutto Marco c'è un fattore in più che si chiama Frank Zambo-Anguissa che è cresciuto tantissimo anche nella fase offensiva. E l'assist di Salerno ne è una prova e tra l'altro a proposito di Inter, ieri Acerbi ha fatto un fallo da rigore non sanzionato, non si sa come il VAR come al solito contro l'Inter non vede queste cose, però vabbè. Ma in questo momento siamo fortunatamente non se ne parla perché il Napoli è con una distanza importante, altrimenti questi temi tornerebbero come praticamente accade ogni stagione. È chiaro però che con il VAR, col fallo di Acerbi contro piede di Okereke, che sì è vero lo prende solo alla fine con la gamba insomma di richiamo, definiamola così, ma è fallo tutta la vita Okereke lì sta andando in porta e il rosso mi sembrava sacrosanto, quasi ultimo uomo insomma. Invece a proposito di rossi e gialli
ci inondano di cuori giallorossi i tifosi romanisti in chat. Sono tantissimi, mentre penso che a breve tra l'altro potremo andare in collegamento con Ciro Novellino. Anche perché vi posso dire che qui tu hai le labbra viola, c'è il gelo. No, a me sta venendo un raffreddore con le stalattiti nel naso, quindi a breve Ciro ovviamente sarà con noi qui anzi do pure la cuffietta anche a te, mano, così poi dopo ci allontaniamo e saliamo insieme verso la tribuna stampa, dove appunto ci accomoderemo, e poi nel post partita, ricordiamo, io sarò nella zona dell'uscita, a dar fastidio ai calciatori, nella zona dell'uscita dei giocatori, per cercare di carpire, si spera, la festa dei tifosi azzurri con i giocatori, mentre tu sarai qui in diretta nel solito consueto post partita, nell'immediato fischio finale della gara. Un altro po' di freddo. Vieni, come ti chiami? Manuel, anche tu, vai. Dimmi un po'. Secondo me 13. C'è il biglietto in mano, che settore è? Tribuna Anisida. Tribuna Anisida, quindi un bellissimo settore. Se tutto va bene, dopo la partita ci rivediamo. Il nostro amico è romanista. Ah, l'hai portato? Romanista. Ciro, l'ultima prima di... tra di noi. Come ti chiami? Giuseppe, sei napoletano però. Sì. Vabbè, no, non lo dire. L'hai detto con sconforto. L'hai detto con sconforto. Ognuno ti fa quello che vuole. Come la vedi questa Roma adesso a meno non mi ricordo quanto? Fa schifo, sente freddo. Agguerrita. Quindi niente pullman secondo te davanti alla porta? Passa niente. Un pronostico? No, scaramanzia non dico niente, però Roma a merda. No, quindi sei napoletano, non scaramanzia, hai detto, sei napoletano solo quando ti fa comodo, scusa. A comodità. Grazie mille Giuseppe, gentilissimo, buona partita divertente. Forza Napoli, mi duole dire. Forza Roma. Vabbè, c'è ragione Giuseppe, ognuno ti fa quello che vuole. Sentiva Ciro forse? Sì, anche io lo sentivo in sottofondo. Eccoci, ciao Marco, ciao Manuel. Ciao Ciro. Ciao Ciro, ti sento al calduccio, Beato te. Io li ho sentiti bassissimi. Aiutami un po', ecco. Ho detto ti sentiamo al calduccio, Ciro. Ecco, sì, ragazzi, vi prego, non ditemi calduccio freddo, che vengo da 3 gradi un attimo da Viterbo, quindi mi sono preso un bel carico di freddo, mi sono preso. Però ragazzi, allora, innanzitutto vi chiedo, visto che dobbiamo innanzitutto ricordarci, caro Marco e caro Manuel, che Napoli è un solo amaro. Voi mi direte perché? Perché noi da oggi ovviamente siamo contenti di avere tra i nostri partner Amarischia. Quindi noi a breve ovviamente ne parleremo in maniera approfondita. Prima di salutarvi e di lasciarvi, però, vi chiedo un commento su quelle che sono le formazioni, in particolar modo lato ovviamente Napoli, gioca Lozano, non gioca Politano, però ritorna Kvaratskhelia. Commento flash, Ciro, velocissimo da parte mia. Kvara sarà decisivo, quindi credo che la scelta di Spalletti di schierarlo dopo le 2 gare in cui non ha giocato sia davvero molto importante e sarà decisiva. Non credo che l'assenza, fra virgolette, di Politano in luogo di Lozano darà problemi al Napoli, anzi magari con Elmas e Politano nella ripresa la gara potrà anche sbloccarsi qualora serva appunto di un innesto nel secondo tempo. Manu? Io aggiungo soltanto che credo che la scelta di Lozano sia conseguenziale alla scelta di Mourinho di schierare Spinazzola, per cercare di tenerlo più basso possibile, per cercare anche di entrare dentro al campo, un po' come fa anche Matteo Politano, e dar fastidio a quella che può essere la partita dal punto di vista tattico che può aver preparato Mourinho. Insomma, avere anche magari Lozano che si allarga spesso e dà lo spazio a Di Lorenzo di entrare, una chiave tattica che il Napoli può aver provato in questa settimana. E magari la scelta di Elmas iniziale era per avere una partita diversa, quella di Lozano è figlia della presenza di Spinazzola. Ragazzi, Roma con 3-4-2-1, Mourinho ha deciso di giocarsela così. Ecco, possiamo ipotizzare una Roma che giocherà tutta arroccata in difesa?
Ma più che 3-4-2-1 con Zalewski e Spinazzola in molte fasi della gara è un 5-3-2. Pellegrini credo sia uomo su Lobotka e poi per il resto sì, sarà un gioco di coppie. Ti lascio anche la cuffietta, vai. No, allenatore di calcio. Ah, salve, allenatore di calcio, l'ultima. Sono direttore tecnico del Casore. Ah, direttore tecnico del Casore, quindi una considerazione tecnica, Ciro, prima di darti la linea, gioca Lozano e non Politano da uomo di calcio, cosa ne pensi? Io penso solo che adesso il Napoli è una squadra felice, è un gruppo, giocano uno per tutti, chi gioca in questo contesto darà sempre tutto, logicamente ogni partita ha la sua storia, però io sono convinto che non ce n'è per nessuno, perché il Napoli di quest'anno è un Napoli strepitoso. Grazie mille, buona partita. Buona attesa. Grazie mille. Ciro, io adesso ti saluterei, salutiamo anche Manu che poi vedete sarà il post partita. Sì, ci vediamo il post partita qui dall'esterno, speriamo di vivere una bella partita, dai. Grazie a Marco Lombardi, a Manuel Gualdasole e ovviamente a Vittorio Bernardo. Ciao ragazzi, a più tardi. Assolutamente sì, grazie anche a Vittorio. A dopo. Ciao, grazie ragazzi e buonasera da Ciro Novellino, bentrovati alla live reaction di Calcio Napoli 24. Stasera si gioca Napoli contro Roma, un match a dir poco importante, frutto anche dei risultati che abbiamo visto questo pomeriggio, al di là della squadra con le maglie bianco e nere che dista ormai anni luce dalla vetta della classifica, quanto invece per la sconfitta clamorosa del Milan con il punteggio di 5-2. Un saluto e ringraziamento va ad Emanuele Bernardo, quello lì in cabina di regia. Siamo pronti per parlare con i nostri club stasera. Che cosa abbiamo combinato stasera? Cosa abbiamo combinato? Abbiamo dei club sparsi in tutto il mondo, non soltanto in Italia, ma addirittura dovete sapere che il club che ospiteremo oltreoceano, addirittura negli Stati Uniti, ha riunito 5 club insieme soltanto per questa live reaction di Calcio Napoli 24. Come vi dicevo in precedenza, voglio anche ricordarvi, lo vedete, eccolo qui, questo è, come vi ho detto in precedenza, Napoli Nusola Amar, questo è l'amaro Amarischia, l'amaro alle erbe, un po' di storia, tradizione essenziale dell'amaro di Ischia, riconosciuto come l'amaro campano per eccellenza. La ricetta dell'amaro d'erbe di Ischia risale alla seconda metà del Settecento, messa a punto da un monaco francescano. Nel corso del tempo questo amaro si è evoluto, diventando soprattutto distinguendosi in diverse varietà di gusti. Vi invito ovviamente ad acquistarlo, davvero molto buono. Ovviamente il nostro direttore il nostro editore Savio Passante poi dopo dovrà regalarlo anche a noi che siamo qui a lavorare. Sto scherzando ovviamente, ma anche no, ce lo prendiamo comunque. Un saluto e ringraziamento va a tutti gli amici di Calcio Napoli 24 che ci stanno seguendo sul canale 79 del Digitale Terrestre oppure sul nostro canale YouTube, come Maurizio che dice: San Gennaro facci il miracolo. Un saluto a Santo Munzone, ma ho letto anche Lina Vernaccia, anche Serena Spesso, Romina Miranda e tanti ovviamente amici che ci stanno guardando. Mi raccomando, continuate a farlo, però abbiamo 3 club stasera, come vi dicevo, collegati con noi di Calcio Napoli 24, 3 club, uno, ve l'ho detto, al di là d'oceano negli Stati Uniti, ha fatto un qualcosa di incredibile stasera, il club Napoli che a breve sto per presentarvi. Un altro torna a Calcio Napoli 24 in una giornata particolare di festa e voglio la torta, mi raccomando, perché voglio la fetta di torta anche io. E poi troviamo anche un altro club del nord d'Italia. Siamo pronti con Emanuele Bernardo, ve li mostriamo, eccoli qua, il club Napoli Merano, il club Napoli Padova e il club Napoli Three States. Eccoli qua. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti e bentrovati. Comincio subito dal club Napoli Padova, ricomincio da 3. Ciao e ben trovato, benvenuto anzi. Grazie, buonasera a tutti e forza Napoli. Sempre. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Subito facciamo partire un coro, subito così. Un coro vogliono, aspetta. Un coro, dai. Ne va! La capolista se ne va!
Capolista se ne va e se ne va, la capolista se ne va. Grandi. Ragazzi, ovviamente noi non possiamo non cominciare la diretta se non con una frase, un hashtag che abbiamo lanciato ormai dall'inizio della stagione, ed è Wanamac e Napoli, che ovviamente devi ripetere anche tu. Wanamac e Napoli! Bravissimo, perfetto. Vado a Merano, mi sposto in quel di Merano, eccoci qua. Buonasera ragazzi e ben ritrovati. Ci siamo persi, bloccati sul più bello, e allora da Merano vado al Club Napoli Tri-States e lì mi sa che c'è un po' di gente, caro Emanuele Bernà. Eccoli qua, guarda quanti sono, ragazzi. Cantano loro, cantano, si divertono, mi sa che sono già belli anche pronti a mangiare. Eccoli là, li vediamo soltanto. Il Club Napoli Tri-States, mi sa che questo club stasera, non so perché ho la percezione che ci creerà qualche problemino, non lo so, sono in tanti, ma siamo ovviamente contenti di averli. Penso di aver recuperato, vedo almeno che si muove Club Napoli Merano. Torno a Merano, ragazzi, ci siete? Ciao Ciro. Ciao, ben trovato. Allora, ragazzi, devo cantarvi la canzoncina, tanti auguri a te? Sì. Perché lo vogliamo dire che cos'è oggi? Oggi no, era in settimana l'anniversario del Club Napoli Merano. Grande. Con La torta è pronta? La torta è pronta, la tiriamo fuori dopo in diretta. Bravissimo, perché lo vogliamo almeno in maniera... Dire, Ciro, sì. Dimmi. Con noi c'è il presidente del Club Napoli Bolzano, Salvatore. Ah, presidente, buonasera, presidente. Noi con Bolzano ci siamo collegati. Come andiamo, presidente? Tutto a posto? L'ultima volta non siamo riusciti. La sento un po' lontana però, Press. Ho detto, l'ultima volta non ci siamo riusciti perché non siamo riusciti a prendere il collegamento. Dobbiamo rimediare allora. Sì, la prossima. Con piacere, ovviamente sarete miei ospiti con grande immenso piacere. E allora, un commento rapidissimo. Gioca Lozano, intanto il Maradona è uno spettacolo in questo momento. Gioca Irving Lozano, non gioca Politano, e poi vado a Padova. Merano. Gioca Lozano e non gioca Politano, un commento. Allora, adesso come adesso i numeri non servono. Tutti quelli sono tutti utili, dal primo all'ultimo. Pure il nostro magazziniere adesso deve essere, fino alla fine ci dobbiamo solo racchiudere in un solo cerchio, tutto quello azzurro, il cerchio deve essere tutto azzurro. I nomi non secondo deve entrare in campo e mettere la forza. Presidente, ma secondo lei, diamoci del tu però, togliamoci convenevoli, secondo te, Presidente, Kvaratskhelia quanto sarà importante il recupero di Kvicia? Tutti, per me, sempre dal primo momento, per vincere qualcosa bisogna essere a 360 gradi, non ci deve essere un nome, noi lo sappiamo, solo uno ha fatto la differenza e quello ci è rimasto nel cuore. Il resto deve essere il gruppo e questa è la società, adesso come adesso, ha lavorato in questo senso, non ci deve essere il nome ma il gruppo e sta azzeccando tutto il nostro DL. Quindi adesso l'abbiamo criticato, non ci dobbiamo tirare indietro. Presidente, però una critica, che cosa è successo? Ho sentito un rumore. Chi è caduto? No, i bambini già sparano i botti. Quindi... Ah, sparano già i bambini. Presidente, però sei venuto in diretta e non mi hai detto Wanamac e Napoli. No, vabbè, questo qui lo diciamo all'ultimo che Napoli, lo devono dire gli altri, noi lo sappiamo, ma gli altri... no, lo diciamo anche noi. Oggi un gruppo, vabbè, a Bolzano, perché come se tu sai, a Bolzano noi abbiamo una scuola calcio tutta di primo livello, cioè il primo livello, e poi
poi ci sono i vari, non primo livello, poi ci sta primo, secondo e terzo livello. Sì. E oggi i genitori, così dice, non i tifosi del Napoli, che dicevano la prima cosa, dice, nel campionato italiano c'è solo una squadra che conta adesso come adesso e che dà spettacolo, e quello è il Napoli. Noi ci dobbiamo nascondere, questo l'hanno detto sia tifosi juventini, interisti e milanisti. Perfetto, mi raccomando, rimanete lì, ci sentiamo fra pochissimo. Dice Lina Vernaccia, ma che Napoli, c'è un amico, Giovanni Maria Ferrara, dice: mi saluti, mi sono appena iscritto, con piacere, con piacere. Nel frattempo, eccole qua, in alto, alla mia destra, alla vostra sinistra, alla mia sinistra, la vostra... non lo so ragazzi, li vedete lì in alto, ve le indico col dito, eccole qua, trovate le foto del nostro Ciro De Luca direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona. Torno a Padova perché nel frattempo c'è l'evento Coca-Cola che sta dando in scena. A Padova torno perché la curiosità è quella di sapere, ecco, abbiamo detto con gli amici di Merano della presenza in campo di Lozano e non di Politano, però ricomporre quel tandem là davanti, Kvaratskhelia e Osimhen, è quella l'arma in più del Napoli di questa sera? Speriamo, perché adesso, come ben abbiamo visto, ci hanno dato tante soddisfazioni, quindi noi puntiamo principalmente sul gruppo, però con Kvara e Osimhen davanti siamo tutti più tranquilli, perché è vero che il Napoli ha fatto a meno anche di Kvaratskhelia in diverse partite, però la sua assenza secondo me si fa sentire, quindi stasera è bene che siamo al completo. Per quanto riguarda la presenza di Lozano, secondo me Lozano e Politano in questo momento si equivalgono, quindi l'ultima mezz'ora può tornare utile anche Politano. Intanto l'evento Coca-Cola con Fatima Trotta e con Clementino, però ci sono le dichiarazioni di Giacomino Raspadori ai microfoni di DAZN, le vado a leggere subito, eccole qua. La Roma marginata con velocità di palla e pensiero, ci abbiamo lavorato tutta la settimana per questa partita, noi saremo tutti concentrati per fare al meglio la nostra partita, noi pensiamo a noi e questo aspetto ci ha sempre dato qualcosa in più, il mister lo mettiamo tutti in difficoltà e noi ci facciamo trovare sempre tutti pronti. Questo ha sempre pagato, abbiamo tanta voglia di tutti di fare il meglio. Anche Luciano Spalletti ha parlato a DAZN, risponde a José Mourinho, dice è un comunicatore importante, sbaglia anche lui, mai nessuno ha vinto a gennaio, non ho mai visto vincere un campionato a gennaio da nessuno, dice Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN. Prendo le parole di Mourinho come un complimento per quello che ha fatto la squadra, è un comunicatore importante, anche uno come lui può sbagliare, non ha mai vinto nessuno a gennaio, non si adagia nessuno nel Napoli, noi abbiamo l'imposizione di fare un passo per volta, di portare dentro le partite quelle che sono la totalità delle nostre qualità, quello che ci ha permesso fino a questo punto di essere primi in classifica. Spero che i miei giocatori possano aver riconosciuto la possibilità di arrivare in fondo anche in questa maniera. Vi ricordo 081 353 4588, linee aperte, andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, sono Alessandro da Napoli Centro. Ciao Alessandro, ben trovato. Allora, stasera vi auguro che il Napoli vinca, che fa una bella partita, che vi allungherete in classifica, però per me sempre forza Juve. Ti voglio bene Ciro. Va bene, un abbraccio. Ciao. Parlando di freddo, giustamente prima con Marco Lombardi e Manuel Guardasole, mi viene da dire effettivamente si potrebbe scendere a meno 30, però temperatura fredda, caro Emanuele Bernardo, una bella marischia ci sa, cioè, lo mettete in congelatore, in frigorifero, bello freddo, ed è una delizia, lo vedete qua, abbiamo alcuni esempi della Marischia, l'amaro appunto di Ischia, che è diventato nostro partner da questa sera. Mi fai andare un attimo al Club Napoli Tristates? Io voglio vedere che fanno, perché adesso si sono calmati, no? Ma io ti conosco l'amico di Toronto, eccolo là, Carmine, eccolo lì. L'amico del Club Napoli, come vi dicevo, il Club Napoli Tristates questa sera cosa ha fatto? Ha riunito
ben 5 club, Toronto, poi c'è appunto Tri States, c'è New York, c'è Philadelphia, non ricordo adesso, mi sfugge il quinto club. Eccoli qua, li vedete i nostri amici, c'è il nostro amico di Toronto che abbiamo avuto qualche tempo fa, caro Emanuele Bernardo, questi mangiano, altro che pensare a noi. Mi sa che abbiamo... che li sento parlare, li sento gridare. Un po', Sono festosi, ma abbiamo una telefonata? E allora andiamo al telefono, pronto? Pronto, ciao. Ciao, mi chiamo Francesco. Ciao Francesco. Da dove chiami, Francesco? Chiamo da Poggiomarino, provincia di Napoli. Da Poggiomarino. Caro Francesco, allora che dici? Stasera quanto finisce? Secondo me un 2-1. 2-1. Chi segna? Osimhen e Kvaratskhelia. Osimhen e Kvaratskhelia. Me lo gridi un bel Forza Napoli di quelli che da casa devono abbassare il volume del televisore? Ciao Francesco, grazie. Sì, dimmi. In onore di Maradona ho un fratellino che si chiama Tito. Ah, bravo. Ciao. Ciao Francesco. È tutto pronto. Diamo lettura delle formazioni, le riepiloghiamo. Napoli in campo con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim e Mario Rui, Zambo, Anghissalo, Bottega e Zelischi, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Per quanto riguarda la Roma, Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibañez, Spinazzola, Cristante, Matic e Zalewski, Pellegrini e Dybala alle spalle di Tammy Abraham. Queste appunto sono le formazioni. Abbiamo però già pronta un'altra telefonata, a breve ci andiamo al telefono, ce l'abbiamo, pronto? Pronto, ciao. Ciao. Come ti chiami, da dove ci chiami? Ciao. Ascolta dal telefono, non dal televisore, altrimenti non ne usciamo più. Sono Gaetano, da Somma Vesuviana, provincia di Napoli. Bene, ciao Gaetano. Quanto finisce Gaetano stasera? 3-1. Chi segna? Doppietta di Kvaratskhelia e Osimhen. Doppietta di Kvaratskhelia e Osimhen, perfetto. Mi vuoi dire anche quello della Roma? Roma segnerà Abraham sul calcio d'angolo. Abraham su calcio d'angolo, addirittura, cioè lui direttamente da calcio d'angolo. Sì, direttamente da calcio d'angolo. Ah, direttamente da calcio d'angolo, va bene. Ciao, grazie. Ciao, un saluto a te. Allora, squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso sul terreno di gioco. Allora, Wagyu, ci siamo quasi pronti, ovviamente in collegamento, li vedete. C'è il Club Napoli Merano, il Club Napoli Padova di Comincio da 3 e il Club Napoli Tri States, ma a dire il vero sono 200 persone, me lo avevano detto e io ovviamente sono contento di averli in collegamento con noi questa sera. 081 353 4588 per poter chiamare in diretta con Emanuele Bernardo, sempre pronto a mettervi in diretta con me. Ci sono tanti messaggi, ovviamente continuate a scrivere. Dice Santo Munzone, io posso dire che Kvara ne fa 2, solo lui, gli altri, dice. Poi Osimhen, dice Aliu Rasak, ancora Wanam che Napoli, continuano a scrivere i nostri amici, finisce addirittura Dieghito, dice 5-0. Abbiamo una telefonata, andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera Cino. Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto, e niente in ordine. Quanto finisce stasera così sciolto? Io come che sono malato con un'auto, pure un'auto a rete, pure si segna un tempo. 1-0 al 90esimo dici? No, così soffriamo troppo però 1-0 al 90esimo. No, nessuno per il Napoli, 2-0. Sì. Però mi devi gridare Wanam che Napoli perché non ti ho sentito. Ma dica Napoli. Bravo. Ma come hanno fatto a perdere un Inter? Che lo fa qua tutto fatto? No. Come abbiamo fatto a perdere con l'Inter? Non le puoi vincere tutte. Non le puoi vincere tutte. Che lo fa tutto fatto?
Ogni tanto una può anche girare storta. Uno ogni tanto va bene pure, perché no. Ma poi com'è la cosa? Storta va, dritta viene. Sempre storta, e poi Per questo, quindi. Ciao, grazie. Forza Napoli, Sempre, grazie mille. In campo anche José Mourinho, ovviamente, eccolo lì, va a salutare Luciano Spalletti, i due se la ridono, la foto ovviamente quella di rito con Luciano Spalletti e José Mourinho, siamo pronti ovviamente al fischio d'inizio, la maschera, The Mask, Victor Osimhen la sta indossando in questo momento. E andiamo al telefono, pronto? Napoli. Pronto? Baronessa di Carini. Pronto? Buonasera. Buonasera, ben trovato, come ti chiami, da dove ci chiami? Io chiamo da Carini, provincia di Palermo, Baronessa di Carini, io tifo per il Napoli. Grande, bisogna tifare per il Napoli, anche altrove, anche in quel di Palermo. Palermo, però provincia. Vabbè, Palermo provincia, sempre Palermo è. Russo Angelo da Carini mi chiamo, Palermo. Grande, però devi ascoltare dal telefono, non dal cellulare, altrimenti arriva dopo. Provincia di Palermo, Carini. Siete la mia vita. Ciao, l'abbiamo perso, vabbè, l'abbiamo perso. Un saluto a questo amico che ci sta guardando da Palermo. Allora, Miki 082. Non doveva essere 081, scusate. Forza Napoli, forza CN24, grazie. Un saluto a te. Manuela Anna Scuderi, 4-1 dice. Alessandro invece con tanto di logo della Juventus dice 2-1 Napoli. Secondo me Alessandro si è convertito al napoletanesimo, ma noi quelli convertiti al napoletanesimo non li vogliamo, soprattutto in questo momento. Umbria House dice 1-0 Napoli al 90°, così rosicano tutti, scrive questo amico. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Partiti, parte il match, dai ragazzi, Magnam Mangel, come ti chiami, da dove ci chiami? Vito Paolo, da Ischia. Ciao Vito, tu sei a Ischia e noi abbiamo Amarischia. Se la ridono dietro di te. Chi è che ride dietro di te? Vito? Mia madre. Come si chiama mamma? Irene. Irene se la ride, signora. Lei lo beve Amarischia, signora Irene? Sì. Lo beve, signora. Quanto finisce? Non la bottiglia di Amarischia, ovviamente, dicevo la partita. 3-2 per il Napoli, ovviamente. Certo. Me lo gridate Forza Napoli, poi corro a Padova. Gridatemi Forza Napoli. Ciao, grazie. Ciao piccolo Vito e anche Irene. Andiamo a Padova. Ecco, mi chiedevi la linea, cosa è successo? Sì, no, ti volevo chiedere una cosa, dato che qua abbiamo un paio di minuti di ritardo, se ascolto la tua diretta, cioè non ci godiamo la partita, come possiamo fare quando mi dai la linea? Mi fai... I segnali di fumo non riesco a darteli, quindi devi restare con me collegato per forza. Almeno tu, solo tu, soffrirai da solo. Ma se abbasso il volume, poi quando mi vedi inquadrato alzo il volume. Ma così. Se mi segui però, se mi segui. Sì, ti sento, piano piano. Va bene. Forza Napoli, dai, forza ragazzi! Sempre. Allora, Napoli che è in possesso del pallone con Stanislav Lobotka, il tocco è per Anghissà, Zambò si ferma, si gira, tocco all'indietro per Giovanni Di Lorenzo, il capitano, serve Rachmani, l'apertura a sinistra e verso il nostro professore Mario Rui. Porta il pallone, la mette in mezzo, chiude Smalling in qualche modo, palla in fallo laterale, qui c'è Kvaratskhelia, rimessa in gioco con le mani per il Napoli, lascia la battuta a Mario Rui. Aspetta un compagno libero, si muove Zelinski, eccolo servito, ancora Mario Rui, si fa vedere Kvicia, il pallone è proprio per Kvicia Kvaratskhelia, lo accarezza con la suola, poi prova a saltarne due, viene fermato
da Mancini, c'è poi Abram che è venuto incontro, ma pressing alto del Napoli con Kim, Mario lui porta a spasso il pallone, viene ancora sulla sfera Irving Lozano che serve all'indietro Giovanni Di Lorenzo, minuto 3 sul cronometro. A Three States sono tutti in silenzio, ci voglio andare un attimo, vediamo, godiamoci qualche secondo col Club Napoli Three States, tanto loro non ci sentono, almeno li vediamo, applaudono, sono contenti. Il Club Napoli Three States che vi ricordo stasera ha riunito circa 200 persone per la diretta qui con Calcio Napoli 24 e sono felice di averli in collegamento con noi questa sera. Li vediamo, ormai sono, eccoli lì, arrivano le birre, arrivano le pizze, la palla lunga per Irving Lozano, è troppo lunga, minuto 4 sul cronometro. Simone, stasera non capirete niente, Vaccilim, ha scritto questo amico, Simone Sasso, tifoso della Roma, che è venuto a salutarci in diretta. Allora, ciao Ciro, grazie, troppo buono Ismaele, vinciamo 2-0, doppietta di Osimhen, speriamo bene. Manuela Anna Scuderi, io sono siciliana della provincia di Catania, ma tifo Napoli, brava, così si fa. Torniamo al telefono, pronto? Ciao, sono un tifoso dell'Avellino, ciao. Ciao, ben trovato. Auguri per il Napoli, posso dire, anche se siamo, vabbè. Sei tifoso dell'Avellino, ma comunque siamo campani, no? Quindi sì. sarai contento anche tu. Comunque. Un saluto a te e a tutti. Grazie. Ciao. Grazie, troppo buono. Andiamo al Club Napoli Merano, andiamo a vedere al Club Napoli Merano che succede. Eccoci qua. Napoli che è in avanti, con quella scheda, prova a sfondare Kvicia, ancora Kvicia, prova la conclusione, Rui Patricio in calcio d'angolo. Mi sa, caro Club Napoli Merano, che voi siete davanti. Ci ha fatto saltare dalle sedie, sì, un attimino avanti. Siete un attimino avanti. Napoli che ha approcciato bene al match, giusto? Sì, poi ci sono le mie piccoline che vogliono dire, le piccole tifose, come si chiamano? Come vi chiamate? Lei è Nadia e lei è Vittoria, la piccolina. E me lo gridate un bel Forza Napoli tutte e due insieme? Gridate qua vicino a papà che ho gli auricolari. Forza Napoli! Brave! Bravissime. Forza Napoli dice sempre un'altra cosa, che è meglio in diretta no. Vabbè, si è trattenuta però. L'ha trattenuta papà. È impegnata perché sta mangiando adesso. Sì. Napoli che ha approcciato bene il match, siete dello stesso avviso, comunque ha creato occasione con Kvicia Kvaratskhelia, anche adesso lo vediamo di nuovo con Anghissà che qui ha ciabattato il pallone, peccato. Sì, è partito bene, io la vedo positiva questa partita, per me è un 3-0 secco. 3-0 secco, speriamo bene. Nel frattempo vedo Francesco D'Antuono, ciao Francesco, scrive Forza Juve Stabia e Forza Napoli, grande Francesco. Poi un saluto alle mascotte del Napoli, Rachele da Roma, le piccole stelle, scrive questo amico. Chic Airlines, si firma così. Poi andiamo al telefono, pronto? Stasera. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Mena. Ciao Mena. Sarno, volevo dire Forza Napoli. Brava, sempre Forza Napoli. Sempre. Da dove chiami Mena? Da Sarno, provincia di Salerno. Da Sarno. Quanto finisce stasera? Quanto finisce stasera? 3-1. Chi segna? 3-1. Chi segna? Chi segna in Osimhen? Non lo sa. Osimhen, Lozano e Kvaratskhelia. Ma questo però è il suggerimento di qualcun altro però. È mio figlio. Mena, mi sa che non sei tanto preparata sui nomi dei calciatori, È vero. Dai, siamo Forza Napoli. Sempre, Forza grazie, Napoli. ciao Mena. Zaleschi, attenzione, palla in mezzo, la deviazione Rachmani, poi c'è Mario Lui con Zaleschi che commette fallo, calcio di punizione, che comodità, mi verrebbe da dire. Lavinia, Forza Napoli, Lavinia Pepe, poi ancora Anna Pace, 3-0 per il Napoli.
Ancora, Osimhen dice c'è ancora il Bologna, si firma così. Forza Napoli, Redevica 93. Francesco D'Antuono, forza Jugoslavia, abbiamo vinto. Ebbene sì, ebbene sì, abbiamo vinto in quel di Viterbo. Tanti messaggi. Living Lozano, attenzione ad Ebram, ma Stanislav Lobotka stava per perdere un pallone sanguinosissimo. Poi Lozano arriva sulla sfera, il tocco per Anguissà, si lotta tantissimo, che ritmo. C'è Cristante che mette il pallone in fallo laterale. E allora io voglio tornare a Padova. Prima di tornare a Padova, vediamo un po' se c'è una telefonata e poi torniamo a Padova. Ce l'abbiamo? Pronto? Telefonata? Padova, andiamo a Padova allora, se non ci guardano. Padova, facciamo i segnali di fumo. Padova, se non ci guarda Padova diventa complicato, è così, Padova ci deve guardare, però Padova ci deve guardare. Allora, intanto, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, Ciro, Wanam che Napoli. Grande, Wanam che Napoli. Quanto finisce stasera così, subito, 2-0. 2-0, chi segna? Che segni? Quaraschelli o Osimhen? Ha visto che ha parato, ha fatto il portiere, mamma sì, mia. lui Patrizio si è tuffato. Il ciucciuletto che stanno dicendo che hanno perso, che l'Inter c'ha da arrivare, c'ha da acchiappare. L'Inter c'ha 10 punti. Ma sta a 10 punti l'Inter. E da gol, più di 5 paparelle. 5 paparelle, da gol. Mamma mia, non ne parliamo, speriamo di rimanere a condanna che là mamma mia. E non colorate, chi c'è sta l'Inter, chi l'Inter che si piglia a noi. Ma a noi non ci importa di niente e di nessuno. Di nessuno. Sempre forza Napoli, sempre. Non c'è. Sempre. E buone mica Napoli. Bravo, bravissimo. Ciao. Bravissimo. Ciao, a presto, alla prossima. Andiamo che ci sta guardando Padova. Eccolo lì, vediamo, ci guarda Padova. Diventa complicato però così. Io lo sapevo, caro Padova, si mette le mani in testa Padova. Cosa avrà visto qualcosa di 3 minuti fa, forse la conclusione che c'è stata in precedenza di Kvaratskhelia. Nel frattempo c'è la Roma che prova a venire su, ma Zelinski la riconquista. Attenzione a Pietro Zelinski, il tocco per Zambò, Anghissà. L'apertura, c'è l'anticipo però pulito di Bagnez che prova a venire su, palla al piede. Abbiamo la telefonata, Emanuele? No. E allora c'è ancora la Roma con Mancini, Cristante, poi il tocco laterale per Matic ancora all'indietro, il tocco verso Smalling serve Mancini porta il pallone, il tocco per Dybala all'indietro verso Matic e andiamo al telefono. Pronto? Non è pronto, è caduto. E ancora c'è la Roma che gestisce il pallone con i Bagnez. Vogliamo vedere il Club Napoli Triste? Voglio vedere però. Allora aspetta, prima dobbiamo fare una cosa perché sennò non ci troviamo. Allora bisogna contattare Padova nella maniera più se magari glielo puoi scrivere, sta sistemando, magari adesso ci guarda anche, forse se glielo puoi scrivere, o se no glielo scrivi, provo a scriverglielo io al volo. Allora eccoci qua, c'è un altro, qualcuno che ci guarda, vediamo se ci guardano. Ci guardate? Metti le cuffie. Ci sei? Padova? Eccolo, siamo Club qua. Napoli Padova. Siamo qui. Ragazzi, io vi devo chiedere una cortesia, altrimenti diventa impossibile la gestione del collegamento. O qualcuno che guarda sempre, o altrimenti almeno una cuffia nell'orecchio in modo tale da potermi collegare con voi. Altrimenti diventa Sì, noi abbiamo la fatto cambio. Perché l'amico è dovuto andare via. Perfetto, ci troviamo al minuto 12 sul cronometro. C'è 0-0. È un Napoli che ha approcciato bene il match, no? Ha fallito anche un gol prima con Kvaratskhelia, o meglio, è stato bravo a parare lui Patrizio.
Noi siamo un po' in ritardo qua. Lo so, mi rendo conto. Però quello di Kvaratskhelia l'hai visto? Sì. Quindi che Napoli è in questi minuti? È un po' distratto. Un po' distratto, dici? Un po' distratto. Troppe concessioni sulla tre quarti della Roma. Ma è un Napoli che però tu dici distratto. Io ho avuto l'impressione che abbia approcciato bene il match, al di là della sbavatura che c'è stata. No, vabbè, ma l'approccio c'è. Non li vedo con la stessa grinta delle altre partite, come se avessero preso un po' il match con paura. Dai, sì. Un po' in gestione forse. Però alla Roma non glielo possiamo concedere questa gestione. Bisogna attaccare. Vedi, adesso loro stanno facendo un pressing alto e facciamo fatica a uscire. Sì, è vero. Nel frattempo io vedo, allora vediamo un po'. Dice Fabio. Sì, anche quella sbavatura di Meret. Sì. Vabbè che non era il piede forte sul sinistro, però è sinonimo di tensione, di paura. Speriamo di no, speriamo che sia stato solo un caso. Fabio Elemento dice: ragazzi, stiamo calmi, è cominciato da meno di un quarto d'ora, eppure ha ragione. Abbiamo una telefonata. Emanuele, vogliamo vedere il Club Napoli Tristates? Nel frattempo state vedendo anche le foto del nostro Ciro De Luca. Eccoli qua, Club Napoli Tristates, guarda quanti sono. Stanno guardando la partita in maniera concentrata. C'è intanto il Napoli che porta palla, viene su con Zambo, Anghissà per Kim per Kvaratskhelia, poi Mario Rui, tocco per Stanislav Lobotka, ancora Anghissà per Kvaratskhelia, poi Zelinski si sovrappone Mario Rui la mette in mezzo, il pallone per Osimhen, Lozano stava caricando, arriva però Stanislav Lobotka, andiamo al telefono, pronto? Pronto? Salve. Ciao, come ti chiami? Francesco, chiami dalla Sicilia? Sì, certo. Da dove della Sicilia? Mineolico di Obea. Ah, ok. Che dici, quanto finisce stasera? Non lo so. Non lo sai? Vince il Napoli, no? 2-0. 2-0. Chi segna? Osimhen e Kvaratskhelia. Osimhen e Kvaratskhelia, perfetto. Me lo gridi Forza Napoli? Ma certo, Forza Napoli a vita. Bravissimo. Ciao, grazie. Ciao. Napoli in avanti con Mario Rui che gestisce il pallone, poi il tocco è per Kim Min-jae, venuto incontro Stanislav Lobotka, serve Amir Rachmani, tocco per Kim, Napoli che resta nella metà campo, la supera adesso nella propria metà campo, la supera adesso con Mario Rui, Piotr Zelinski finta, si gira, si ferma, il tocco è per Anghissà che è venuto incontro, Stanislav Lobotka, Roma che è tutta lì, Roma che è tutta lì, Kvaratskhelia, Kvicia per Mario Rui, ancora Mario Rui per Kvicia, ma la palla per Osimhen, il controllo, Victor! Napoli in vantaggio, ha segnato Vittorino, Napoli 1, Roma 0, Victor Osimhen, la sblocca lui, e dove l'ha messa Vittorino? Dove l'hai messa Vittorino mio? Minuto 17 sul cronometro, il Napoli la sblocca e si vola, il Napoli l'ha sbloccata, ma che ha fatto Vittorino? Dove l'ha messa? Lo stiamo rivedendo con la pennellata di Kvicia Kvaratskhelia, ma lui ha servito dentro, palla per Kvicia sul secondo palo, controllo di petto, poi di coscia, Bolide sotto la traversa ed è il gol dell'1-0 del Napoli, è il Tristates che esplode, eccoli lì, che gioia, guardali lì Emanuele, guardali lì, è esploso il Club Napoli Tristates.
Esplosione di gioia, la sbloccata Vittorino. Eccolo, eccoli lì, anche gli amici di Padova, grandi gli amici di Padova, grandi, così vi voglio, così. Andiamo a Merano, ecco anche gli amici di Merano. E parte il coro, La capolista se ne va, la capolista grandi, ma cosa ha fatto? Restiamoci a Padova, gli amici di Padova. Adesso l'avete visto, lo possiamo commentare. Che gol ha fatto Osimhen? Osimhen ha sempre quelle giocate da campione. Hai avuto l'impressione che la giocata Mario Rui Kvaratskhelia sia un po' quella fatta da Anghissà con la Salernitana? Sì, Mario Rui hanno un'intesa ultimamente molto forte e infatti i maggior gol vengono molte volte dalla sinistra. Vabbè che Kvaratskhelia non c'è nulla da aggiungere delle sue qualità, però Mario Rui, il suo supporto secondo me ultimamente è fondamentale. È vero, hai ragione. Osimhen poi dopo ultimamente sta sbagliando pochissimo e le occasioni è diventato proprio un predatore d'aria, oltre a riuscire a battere sempre l'uomo sull'1 contro 1. È diventato proprio un predatore d'aria ultimamente. È vero. Napoli comanda, scrivono i nostri amici in chat. Abbiamo una telefonata, Emanuele? E allora andiamo a Merano, andiamo al club Napoli Merano, dagli amici di Merano. Eccoci qua, commentiamolo sto gol di Vittorino. Cosa ha combinato Vittorino? Alla grande, era nell'aria. Ha fatto un gol sensazionale, controllo di petto, di coscia e scarica in gol. Adesso povera Roma. Ebbene sì. Ebbene sì. Intanto mi sa che abbiamo una vecchia conoscenza, ormai diventata conoscenza abituale. Ce l'abbiamo, Mira! Sì, ciao Mira! Ha segnato Osimhen. Brava, ha segnato Vittorino. Sì, ti stavo chiamando proprio prima di segnare e non mi hai risposto. Sei stata profetica allora un po'. Stasera sì. Mira, ma 1-0 finisce, lo facciamo qualche altro? No, almeno 3-0. Almeno 3-0. Sì. Almeno 3-0. E gli altri due chi li fanno? Guarda, prova ad indovinare. Anghissà e Dombele. No, Anghissà e Kvara. Anghissà e... Ah, allora hai cambiato oggi. Anghissà e Kvaratskhelia. Sì, stasera sì. Mi devi gridare Wanama che Napoli però. Wanama che Napoli. Brava Mira. Sei al lavoro? Sì, sempre. Tu sei sempre al lavoro, come me. Sì. Io peggio di te però. Non lo so, un ciuccio di fatica si direbbe. Grande Mira, ci sentiamo più tardi. Sì. Ciao, a dopo, ciao. Forza Napoli, Android scrive, Forza Napoli 5 babà. Forza Napoli a vita. Super Steve, Zelischi alto, sopra la traversa. Ancora, vediamo. Allora, vediamo qualche messaggio. Kvara 77 dice Real Shop. Questo amico, ma che gol ha fatto Vittorino, mamma mia. Mourinho anche dice bene, hai fatto bene. Andiamo al telefono, pronto? Sì. Ciao Ciro. Ciao. Sono Rosario, quello là che si chiamato quando ha giocato con la Juve. Ah, ciao, ben ritrovato. Forza Napoli e nessuno sa Ciro. Bravo, però mi devi dire Wanama che Napoli. Scusate, figurate Ciro. Grande. Dimmi una cosa, toglimi una curiosità, hai mai assaggiato l'amaro di Ischia? No. Allora devi.
l'unica cosa, tutte le squadre stanno a inclinare a Napoli. Stanno a mettere solo scuole, che il Napoli è più forte. Ma lascia sai che devi fare, te lo dico io. Domani mattina scendi, comprati una bella bottiglia di Amarischia e non ti preoccupare. Ok, lo farò per te e faccio un brindisi a tutti i telespettatori. Bravissimo. Ai tifosi del Napoli. Bravissimo, bravo. E questa volta lo scudetto è sicuro. Dai, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Ciao, ciao, grazie. Ragazzi, non mi dite niente, però per fortuna che le telecamere non inquadrano verso il basso, perché ditemi quello che volete, ma fino a quando... no, al momento ogni tanto ci sta quella cosa. Per intanto, allora, vediamo. Dice questo amico, Ciro, Napoli 4, Roma 2. Ti voglio bene, io non so come ti devo chiamare, caro amico. Allora, Mariana dice ciao Forza Napoli. Poi Azzurro Naples, come si fa a vincere un campionato dove il Milan a non vincere un campionato dove il Milan perde in casa 2-5 con Sassuolo, Juve perde in casa 0-2 col Monza. La Juve? Perché scusatemi, la Juve dov'è? Ma la Juve non era distante 30 punti in questo momento. 30 punti. Andiamo al telefono. Pronto? Pronti? Pronto? Ciao, come ti chiami? Pronto? Devi ascoltare dal telefono però. Sono Carlo Capozzoli. Ciao, ben trovato. Che bel gol ha fatto Osimhen, giusto? Ha fatto un bellissimo gol. Mamma mia. Ma che Napoli! Bravo, così ti voglio. Raccontamelo tu, fammi un po' tu la telecronaca di quel gol. Ha fatto tutto da solo, ha stoppato di petto. Sì. E poi? L'ha preso sul ginocchio. Sì? Sì. No. Poi? E poi ha tirato. Piede dentro. E poi ha tirato, e poi ha fatto gol e ha fatto esplodere tutti i tifosi del Napoli nel mondo. È stato bellissimo. Grande, grandissimo. Quanto finisce secondo te? Io penso un 3-1. 3-1. Chi li fa gli altri due? Hackmani di testa sul fondo. Lozano e Anghissà. Lozano e Anghissà, vabbè. Però invece... Vorrei fare un saluto. Vai, prego. A Roma mio figlio Simone. Sì. Con il piegrone del figlio Riccardo. Sì. E il nonno Domenico. E il nonno Domenico, va benissimo, un saluto a tutti. Bravo, grande, ciao, alla prossima, ciao. Allora, andiamo a vedere. Allora, Giulia Vespa. Un bel regalo per te, Ciro, che dopodomani è il tuo onomastico. È vero, dopodomani è San Ciro, 31 di gennaio, ma è anche la chiusura del calciomercato, cari amici. Quindi che giornate che ci aspettano. Allora, la Juve già tanto se si salva, scrive questo amico. Poi SPK Umberto, Forza Napoli da Castellammare di Stabia, bravissimo, caro Umberto. Poi VTF, che canale siete in TV? Ma come? Calcionapoli 24 e canale 79 del digitale terrestre, ormai lo sanno tutti, caro amico mio. Poi, allora, vediamo un po'. Prima che finisce il secondo tempo, Osimhen fa il secondo gol. Ma che Napoli, Ismaele. Oltre ad essere distante una trentina di punti dal Napoli, vero Novellino? Bravo, Azzurro Naples. Allora, fermi tutti, perché mi devo trasformare un pochino. Emanuele, adesso mi trasformo un pochino in, sai, quelli che fanno i programmi d'amore, sull'amore. Allora, Biggio Phonics dice: Ciro, la mia ragazza sta seguendo la partita ed esulta. Puoi dirle che il nostro amore è grande come il grande Napoli? Saluti azzurri da Roma, ti amo Giuli. Ovviamente il ti amo è di Biggio, mi raccomando. Poi ancora, abbiamo una telefonata, Emanuele? No, allora, Francesco D'Antuono, ti saluto, un saluto dalla famiglia di Napoli. Ciao, Dederica 93.
dal Vallo di Diano, forza Napoli, Dieghito 6999, forza US Sabbia, grandi ragazzi, così vi voglio, forza Napoli da Bolzano, Prime Me, forza Napoli, Giulia Russo e Francesco D'Antuono. Andiamo al telefono, pronto? Non andiamo al telefono, non è pronto allora, era quasi pronto. Chi è pronto invece è quel club lì di Merano. Andiamo a Merano? Torniamoci dal club Napoli-Merano. Ci sono frizzati. Sono frizzati. Allora vado a Padova, mi trasferisco in quel di Padova, club Napoli, ricomincio da tre. Eccoci. Allora, ma me la togli una curiosità? Noi siamo al minuto 28 e 10. Voi a che minuto siete? Noi al 27. 27, quindi c'è un minuto e 15 di differenza. Sì. Ma me lo spieghi perché? Io non posso esultare, perché se succede qualcosa non posso neanche esultare. No, vabbè, ma tu esulta dentro, esulta insieme a me dentro. Esulto dentro, certo, per forza. Esulta dentro, no, esulta dentro. Allora, facciamo così, siamo da te al minuto 27:10. Ecco, Napoli che continua a macinare il gioco, Napoli che sta facendo davvero molto bene adesso. Sì, adesso ha ricominciato il suo fraseggio costante, sposta la palla da destra a sinistra e la Roma non sta capendo niente. Sta facendo davvero molto bene, perché ormai non sta facendo più pressing, gli dai campo, e il Napoli su questo ormai è il suo gioco quello, no? In un certo qual modo possiamo dire che questo, ecco, è bravo, esatto, dicevo, questo in un certo qual modo favorisce ovviamente il Napoli che troverà gli spazi, una Roma che non si deve difendere, deve venire su. Ormai tutte le squadre tentano il catenaccio oppure mettono quel pullman di traverso dietro, ma la qualità di palleggio del Napoli è superiore, non riescono più a contenerlo quando inizia il palleggio, anche perché c'ha i due esterni che attaccano sempre lo spazio e i trequartisti che si muovono sempre su tutta la linea. È difficile riuscire a contenerli, non puoi fare 90 minuti così. Hanno provato i 10 minuti di pressing, il tempo di farci adattare un attimo, ma dopo non c'è storia. Il Napoli la qualità di palleggio è superiore. Sì, è vero. E nel frattempo c'è Cristante che gira il pallone verso Matic salta Anghissà, poi ancora Cristante, il tocco. Abbiamo una telefonata, allora andiamo subito al telefono. Pronto? Pronti? Pronto? Non è pronto. Poi c'è questo amico invece che dice forza Napoli da Torino, Mario Totalo, viva il regno delle due Sicilie, mi saluti il club Napoli-Merano che siamo vicini a pochi chilometri, Prime Me. Sì, appena il club Napoli-Merano però tornerà in collegamento perché lo vedo ancora frizzato. Allora c'è Lobotka che ne salta due, Pellegrini dice che aveva saltato Pellegrini, dice l'arbitro che ha commesso fallo Stanislav Lobotka toccandola con una mano, allora la Roma deve ribattere il calcio di punizione, allora c'è Pellegrini, il capitano dei giallorossi, tocca per Cristante, Osimhen prova a pressare Matic, poi Smalling serve Mancini cerca la sciabolata lunga verso Abraham, anticipato, netto, pulito da un muro coreano, quello di Kim Min-jae, che tocca all'indietro verso Amir Rachmani. Rachmani all'indietro per Alex Meret, cambia gioco, trova il tocco per Mario Rui, poi Kvaratskhelia, ancora palla in fallo laterale di Cristante. Andiamo al telefono, pronto? Forza Napoli sempre! Sempre! Come ti chiami e da dove ci chiami? Pietro! Pietro, me lo devi gridare forte però, forza Napoli! Forza Napoli! Ancora più forte! Forza Napoli! Più forte! Forza Napoli! Bravo! Quanto finisce? 3-0! Chi segnano gli altri due? Allora, Cevara
Sì? E Osimhen. Kvara e Osimhen ancora, quindi doppietta di Vittorino. Sì. Ma perché non mi Bene, bene. Scusa, Dimmi. ma tu sei Sì. quello là che sta in diretta? Sì, sono quello che va in diretta, sì. Mi stai guardando dal televisore. Sì. Ti posso dire una cosa? Dimmi. Ma tu che tifi? Per il Napoli, ovvio. Napoli e Juve Stabia. Tifi Napoli, Juve Stabia? Certo. Ti può fare un saluto a mia mamma? Certo, come si chiama mamma? Rossella. Mamma! Fai un saluto! Quello che sta in diretta. Quello lì che sta in diretta. Ma no, ma questi sono folli! Signora Rossella, buonasera. Ma voi chi siete? Come chi sono? Mi ha chiamato lei e mi chiede chi sono? Scusami, sono i miei figli che hanno chiamato, perché questi sono impazziti per il Napoli. Fanno bene ad essere impazziti per il Napoli. Rossella, però mi devi gridare Forza Napoli. Ok. Forza Napoli, forza Napoli! Grazie, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Allora, mi dicono da Merano che stanno cercando di ripristinare, caro Emanuele Bernardo, comunicazione di servizio, ma tu chi sei? È bellissimo, ma tu chi sei? È da impazzire. Allora, Hernan, un saluto a te, ben ritrovato, caro Hernan. Forza Napoli, Napoli nel cuore, Joker, grande Ciro, SPK Umberto, un saluto, grande. Hernan dice... Come sta Sabrina, Ciro Novellino? Sabrina sta bene, sta allo stadio, Sabrina Uccello, la collega ovviamente Sabrina Uccello, sta allo stadio credo in questo momento. C'è il colpo di testa all'indietro di Spinazzola per Rui Patricio che gestisce il pallone. Io vi ricordo sempre, Amarischia, l'amaro alle erbe, mi raccomando andate tutti ad acquistarlo perché è una specialità, davvero, ci sono tante varianti, tanti gusti, qua ne vedete soltanto 2 perché le altre sono già finite. No, non è vero, stiamo scherzando ovviamente, sono dall'altro lato, poi ve le faremo vedere, c'è tempo, un saluto da Caivano, dice Michele Abisso, un saluto da Parete, provincia di Caserta, Ninetta, ciao Filippo Vincenzi, un saluto a tutti, andiamo, la mette in linea, dice Emanuele Bernardo, l'ha messa in linea, andiamo al telefono, pronto? Come ti chiami? Da dove ci chiami? Ascolta dal telefono però. Pizzeria Sorriso, Eboli. Ah, Eboli. Forza Napoli. Sempre. Quanto finisce? 3-0 per il Napoli. 3-0 per il Napoli. Chi li fa gli altri 2? Sempre Osimhen. Tutte e 3 Osimhen. Ah, grande, va bene. Gridami un bello Wanam che Napoli. Come? Wanam che Napoli. Mamma mia, è Serie A che sta nel scudetto. È Serie A, cioè il Napoli è in Serie A. No, vinciamo lo scudetto. Ah, ok, vinciamo lo scudetto. Va bene. Ciao, grazie. Un grande saluto alla pizzeria Sorriso. Grazie, ciao, pubblicità occulta. Si è lanciato l'amico, Allora, mamma mia, dice Ichio Samella, Osimhen è un mostro, dice. Allora, poi, oggi sono stato a Benevento, vivo a Frosinone, quando sentivo infierire contro i campani ancora mi zumbavo, dice Forza Napoli sempre, purtroppo non c'è mai fine agli stolti. Un saluto ancora a tutti e Serie A. È vero, l'amico di prima. Attenzione, conclusione, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Alex Meret, è stato Paolo Dybala a calciare con il destro dal limite dell'area di rigore.
La conclusione è anche di Pellegrini con la respinta di Kim e poi palla alta sopra la trasversale. Napoli che attende prima di rimettere in gioco il pallone, Roma che pressa molto alta con i tre davanti, Pellegrini, Dybala e con Abraham, ma anche con Zalewski, tant'è che va a riconquistare il pallone nei pressi di Victor Osimhen con Matic che salta anche qua la schelia, anche Zalewski, Dybala, il campione del mondo con l'Argentina che viene nello stadio dell'Argentino Doc, Diego Armando Maradona. Ancora Napoli che con Lozano scappa, la mette in mezzo Osimhen, poi al limite per Zalewski, l'apertura per Kvicia sfonda, Kvicia arriva fino in fondo e poi la palla nella zona di Mario Rui al limite dell'area, Zalewski destro, Rui Patricio la blocca in due tempi e andiamo al telefono. Pronto? Pronto, con chi parlo? Pronto? Niente, è caduto l'amico, è caduto. Zalewski all'indietro, tocco per Mancini, fermi tutti, devo salutare zia Rosa, se no si prende collera zia Rosa, mi dice ogni tanto saluta zia Rosa che ti segue sempre, un saluto a zia Rosa, però io soprattutto saluto Giovanni, mio cugino, che in questo momento dista 30 punti di distacco dalla vetta, in quel freddo polare, gelido, 30 punti, non so, meno 30. Giovanni ovviamente è tifoso della Juventus. Il colpo di tacco di Victor Osimhen. Felice Azzurro lo dice, a Milano fa sempre più freddo. Un saluto Ciro, bravo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto caro Ciro, buonasera, sono Piero da Reggio Calabria. Ciao Piero, ciao, ben trovato. Come andiamo? Ben trovato. Bene, abbastanza bene, in questo momento siamo tutti molto tesi, ma certo. speriamo che faccia subito il secondo gol per poterci tranquillizzare un po' tutti. È vero, però sembra comunque un Napoli in controllo, dobbiamo dirlo. Sì, effettivamente sì. In ogni caso volevo fare i complimenti a te caro Ciro, grazie. Ovviamente a tutta la redazione, che siete sempre straordinari, come Riccardo, come Vincenzo, come l'altro amico Vincenzo Marrazzo, insomma Alessandro Marrazzo, siete davvero un gruppo speciale di giornalisti preparati, intelligenti, sempre sul pezzo, che fanno onore a tutta la categoria, al contrario di molti altri su altre reti che purtroppo non hanno la vostra stessa capacità di poter mettere in grado le condizioni, le persone di passare un'ora e mezza rilassati in compagnia di amici veramente importanti. Mi hai fatto fare rosso, mi raccomando, dopo quando stacchi lascia l'Iban che ti mandiamo qualcosa. Grazie caro, continuate così, siete fortissimi. Ciao Piero, ciao. Attenzione alla Roma che viene su con Spinazzola, il tocco è per Dybala si gira, poggia all'indietro ancora per Cristante. Poi serve a sinistra Matic che prova a metterla in mezzo, Kim Min-jae di testa, spazza, 41 sul cronometro, tra 20 secondi, pronti a scoccare. Ci abbiamo anche una telefonata? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Sono Salvatore Amorosi da Marconia di Pisticci, in provincia di Matera Basilicata. Gentilmente mi salutate, sempre Forza Napoli. Ciao Salvatore Amorosi da Marconia di Pisticci. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Emanuele, da dove chiami? Da dove chiami? Castel Fiorentino. Come? Castel Fiorentino. Ah, ok. Quanto finisce stasera? 3-0. 2-0. Chi segna? Oltre a Osimhen? Kvaratskhelia. Sì. E basta. Papagusto è andato? E quanto hai esultato al gol di Osimhen? Tanto. Tipo 10 volte. Intanto Osimhen è a terra, perché mi sa che si è fatto male al polso, Victor, perché è caduto male, infatti si tiene
si tiene il polso Victor Osimhen e si sta scaldando anche Giovanni Simeone. Speriamo non sia nulla di grave, però è a terra molto dolorante. Si tiene la mano Victor Osimhen e sembra anche molto dolorante. Ciao, intanto ti saluto, ciao, alla prossima. Ciao. C'è Victor Osimhen a terra, fasciatura fatta, stretta, si sta rialzando. 42,35 sul cronometro. Stiamo rivedendo il gol nel frattempo di Osimhen, il traversone, il di Kvaratskhelia, al controllo, la bordata sotto la traversa di Victor Osimhen. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, ciao. Ciao. Come ti chiami, da dove ci chiami? Mi chiamo Andrea e vengo da Messina. Quanto hai esultato al gol di Osimhen? Quanto hai esultato al gol di Osimhen? Io ti vorrei dire solamente una cosa, che so che un mio amico di nome Francesco, che viene dalla Sicilia, che è un mio amico, ha chiamato e ha detto che faceva gol Osimhen e Kvaratskhelia. Sì. Ecco, se è vero, dite di sì. È vero? Non ho capito cosa hai detto. Se è vero quello che ho detto, sì. Dite sì. Ok. Me lo gridi, okay. Forza Napoli? Io non tifo Napoli. Come non tifi Napoli? E fammi capire per chi tifi? Roma. Per la Roma? Vabbè, però ha ragione Francesco, mi sa, Ma dai, scherzo! Bravo! Bravo! E dai, gridami Forza Napoli! La Forza Napoli ha vita sempre, bravo, ciao. Dalla nascita alla morte. Ciao. Allora, devo salutare Pasquale Pisano, giusto? Pasquale Pisano che ci sta scrivendo un saluto pure a zia Franca che ci sta guardando da casa, se no si piglia collo dovuto zia Franca. Un saluto a San Marcellino, Salvatore Guida. Allora vediamo, c'è Lina Vernaccia. Allora, Lina Vernaccia che sta spiegando un po' tutte le cose, però prima di andare al telefono seguiamo Irving Lozano che accelera a destra, Irving la mette in mezzo, Osimhen di testa, la palla sul fondo, Napoli vicino al 2-0, 44,45 sul cronometro. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, come ti chiami? Giovanni, quanto finisce? 4-2 per Roma. 4-2 per la Roma? Sì. Speriamo che ti sbagli. No, scusa, 4-2 Napoli. Ecco. Allora speriamo che hai ragione. Ok. Ciao, grazie. Mi dicono da Merano che stanno cercando di ripristinare, però al momento non si è capito qual è stato il problema. 3 minuti di recupero, poi vado a Padova ovviamente, dagli amici di Padova per andare a commentare il primo tempo. Ci collegheremo anche con il Club Napoli Three States per vedere che cosa sta accadendo lì, però andiamo prima al telefono. Pronto? Ciao. Mi chiamo Ivan, vengo da Caravita. Ivan ti chiami? Sì. Ivan, da dove chiami? Da Caravita. Ok. Ivan, quanto hai esultato al gol di Osimhen? Proprio quanto hai gridato? Tantissimo. E fallo anche adesso, grida al gol di Osimhen. Forza Napoli sempre, grande Osimhen! Grande, ciao. Osimhen al centro per Kvaratskhelia che non l'ha impattata, peccato, non l'ha impattata. Qui c'è Kvaratskhelia, quanto era importante trovare il gol del 2-0, quanto era importante. Carmen Rosaria Lamberti, salutami, ciao Carmen Rosaria Lamberti, mi saluti, mi chiamo Michele Marangelli, ciao, un saluto anche a te. Forza Napoli, Lorenzo scrive.
Il pallone viene gestito dalla Roma con Abraham che sbaglia, il controllo di testa la regala a Rachmani. Allora seguiamo quest'altro minuto prima del duplice fischio finale che vede il Napoli in vantaggio per 1-0. C'è Rachmani che tocca per Kim Min-jae. Kim Min-jae per Zelinski, Zelinski per Mario Rui, Mario Rui ancora per Kim Min-jae, Kim Min-jae colpisce in pratica Dybala, palla per Pellegrini, attenzione a Dybala, Pellegrini, pericolo, palla in mezzo, la palla passa, arriva la conclusione, miracolo di Meret Spinazzola, ha battuto con il destro, palla che è terminata, in pratica una grandissima parata di Alex Meret. Qui però l'errore nel disimpegno del Napoli è costata la conclusione con la deviazione tra l'altro anche di Di Lorenzo. Per fortuna c'era Meret. Andiamo al telefono, Emanuele? Allora andiamo al telefono, pronto? Non è pronto, è caduto. Mancini si spiega con Mario Rui, il calcio d'angolo si batterà perché ecco qua, credo si giocherà anche forse per altri 30 secondi. Dybala la mette in mezzo, attenzione al colpo di testa di Matic, Smalling non riesce ad impattare, libera la difesa e allora palla ancora in aria per Smalling, la controlla il Napoli con Rachmani, c'è fallo su Di Lorenzo, c'è la fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi, finisce con il risultato di 1-0 per il Napoli. Abraham che parla con Osimhen, Osimhen se la ride, che bel siparietto, Abraham Osimhen, tra l'altro due amici, Abraham e Osimhen che parlottano. Andiamo prima al telefono e poi andiamo a Padova. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami, da dove ci chiami? Ciao, Fausto, vengo dal nord. Ciao. Però tipo Napoli. Ah. Sì. Secondo me finisce 4-0. Finisce 4-0? Sì. Chi li fa gli altri gol? Potrebbe farne uno Mario Rui e gli altri Osimhen. Uno Mario Rui e gli altri due Osimhen? Sì. Me lo gridi Forza Napoli? Forza Napoli! Grande, grande. Ciao, grazie. Andiamo a Padova. Padova. Eccoci, è caduto tutto, Padova. Prendi il telefono da te. Eccoci. Padova, allora Padova, prima voglio il coro. Facciamo partire il coro. Ragazzi, vogliono un coro? Un coro. Oh, un po' di più, dai, un po' di più. Oh, i ragazzi stanno un po' sottotono. Sono sottotono, non va bene così. Guarda che stanno a fare. Ah, ecco perché sono sottotono allora. Devono mangiare, capito? Per questo sono sottotono. Devono mangiare e brindare. Lo facciamo un commento a questo primo tempo che ha visto il Napoli giocare un buon match. All'inizio, come dicevi tu, c'è stata un po' di difficoltà su qualche occasione, però poi sostanzialmente il Napoli l'ha controllata, l'ha sbloccata, l'ha gestita bene. Allora, sì, assolutamente. I primi 10-15 minuti abbiamo preso un po' le misure alla Roma. La Roma altrettanto ha cercato di fare un pressing molto forte sulla nostra tre quarti, però come al solito quelli sono pressing che non puoi portare avanti tutto un tempo. Dopo il Napoli l'ha controllata, fa sempre il suo solito palleggio veloce dove muove le punte, muove i tre quarti. Vai, vuoi dire qualcosa? Vai. Ciao, siamo in collegamento. Ben ritrovato. Ti abbiamo perso all'improvviso, sei scappato. No, scusa, chiedo scusa, però sono troppo emotivo. Avere prima le notizie mi turba. Comunque, il primo tempo, diciamo, ottimo, dobbiamo solo prendere un po' il possesso del centrocampo, secondo me. Perché la Roma non ha avuto mai nelle sue partite che ho visto tanto possesso palla. Stiamo giocando più di ripartenza, è vero che potevamo fare pure il secondo gol e dietro dobbiamo stare più concentrati. Comunque secondo me la partita Spalletti deve fare qualcosa al centrocampo, perché vedo che la Roma
e spesso o sbaglio, in superiorità, sbaglio. Beh, la Roma sta giocando con un 3-4-2-1, quindi è normale che ha un po' più di uomini lì in quella zona. Sì, lo so, bisogna vedere. Comunque ragazzi, vi saluto, ci vediamo a fine partita al limite. Vi lascio mi raccomando, però, qua. lasciaci col tuo amico. Sì, Vi farò compagnia io. Ciao, dopo, ciao. Ci sarò io perché Giovanni non riesce a mantenere le emozioni. È ansioso Giovanni non riesce a mantenere le emozioni. Infatti prima ho fatto un sorriso quando ho sentito il gol di Osimhen e gli altri mi hanno detto dimmi la verità, l'avevi già sentito? Ho detto sì. Ho detto però sono stato bravo, sono riuscito a bravo, esatto. Le emozioni. Esatto. Abbiamo una telefonata. Comunque, sì, dai. Allora andiamo un attimo al telefono e torno da voi. Pronto? Pronto? Non è pronto. Allora, devo dire a questa amica, scritto Antonella Dell'Oio, qual è il numero per chiamare? Lo vedete lì. 081 353 4588, questo è il numero di telefono per poter chiamare in diretta. Chiamate ovviamente ed Emanuele Bernardo vi metterà in collegamento con me. Nel frattempo abbiamo perso il collegamento con Melano, che è rimasto frizzato. Mi ha detto che stava sistemando, io lo vedo collegato, però in questo momento mi risulta online, quindi vediamo. Torno un attimo, torniamo di nuovo a Padova. Cosa mi fate vedere? Padova. Responsabile, buonasera a tutti. Ciao. Grazie per averci dato questa opportunità. È un piacere, a disposizione quando volete. Da nord sosteniamo gli azzurri alla grande. E fai benissimo. Non molliamo. Grazie comunque. Quanto finisce secondo te? Secondo me... Vabbè, dico, il nome della nostra associazione è Ricomincio da 3, quindi 3. Speriamo bene, dai. Assolutamente. Mi sa che lì io li vedo tutti con il morso in bocca lì, tutti a mangiare. Qua stanno tutti a mangiare. Non mancano occasioni per festeggiare. Ecco. Come si dice a Padova, non si perdono in mezzo a follo. No, è bravo. Esatto. No, dai, ogni tanto qualche socio, qualche membro porta qualche delizia. Per continuare questo momento di festa. Per deliziarvi. Esatto. Grandi, perfetto. Nel frattempo vado a leggere un po' di numeri. Non è che sono impazzito, non è che do i numeri, però possesso palla 60% Napoli, 40 Roma, 6 tiri contro 4 del Napoli, 3 tiri in porta contro 1 del Napoli, 337 passaggi Napoli, 227 della Roma, 86% di accuratezza dei passaggi per il Napoli, 77 per la Roma, 4 falli commessi azzurri contro i 9, un cartellino giallo quello della Roma e poi 3 calci d'angolo per la Roma contro 1. Queste le statistiche un po' del primo tempo. Poi voglio andare a vedere, non so Emanuele, ti ho sentito parlottare, abbiamo una telefonata, non ce l'abbiamo, allora voglio leggere, vediamo. Anna Di Matteo, Ciro, è sempre un piacere seguire il Napoli con te, forza Napoli, grazie mille Anna. Ancora, io sono con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore. Carmen Rosaria Lamberti. Ancora, con tutti sti numeri comunque non ho fatto tombola, ha scritto Biggio Foni. Biggio, ma mi devi dire, caro Biggio, ma la tua fidanzata l'ha sentito poi il saluto che gli hai fatto? Scrivimelo in chat, voglio capire, sono curioso. Andiamo al telefono, pronto? E buonasera, mi sente? Ciao, certo che ti sento. Chiamo da Viareggio. Ciao, grande. Ma dimmi un po', no, questo Napoli? Questo Napoli sta vincendo. Vogliamo lo scudetto, no? Come minimo. Dai, speriamo, E la Champions League, no?
No, vabbè, la Champions League, dai, è complicato, io mi accontento pure solo dello Sei scudetto. umile! Sei umile! Umiliati, diceva quello. È bellissimo, questo è proprio di Viareggio sei con AU. L'abbiamo perso, sulla O l'abbiamo perso, il Francoforte è molto forte, dice Dieghito. Allora, poi vediamo, grande Napoli il primo tempo, Vincenzo Sinagra. Noi stiamo rivedendo anche un po' di immagini con l'occasione di Spinazzola al 48esimo minuto, è stata davvero molto pericolosa come conclusione. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Niente, non mi sentono. Io penso che ci siano le dichiarazioni di Mario Rui all'intervallo, perché l'ho intravisto, eccolo qua. Mario Rui ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo, ha detto dobbiamo continuare a fare come fatto fino adesso per arrivare alla vittoria, la Roma è una grandissima squadra e sarà una partita combattuta fino alla fine, dobbiamo continuare come fatto questo primo tempo e continuare a giocare. Queste le parole di Mario Rui alla fine del primo tempo di questo Napoli-Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Michele Marangelli, mi saluti, ciao Michele, l'ho fatto anche prima, caro Michele. Allora, sì, dice Biggio, sì, ha sentito il saluto, abbiamo fatto la clip e sta girando tra i nostri amici, soprattutto i tifosi della Roma che rosicano, però sono amici. E allora, è un bene vedere tanti amici della Roma vostri che rosicano, ci sta. Andiamo al telefono, pronto? Non è pronto, però torno a Padova, perché vedo un altro amico che sta mangiando, sta bevendo, ha messo le sta mangiando le giacere qua. Cioè, stai gioendo solo tu in pratica, vinci sempre solo tu. No, vinciamo insieme, in gruppo. Scusa, mi dici dietro di te la ragazza che sta parlando al telefono e saluta, come si chiama? Alexa si chiama. Alexa, ciao Alexa. Allora, che Napoli hai visto in questo primo tempo? Ma ho paura sto Napoli comunque. Cavara là. Cavara poteva segnare là. Forte, siamo forti proprio. È forte. Antonella dello Ioio, non si paga nessuna chiamata, qui è tutto gratis su Calcio Napoli 24, tutto gratis, cara Antonella. Andiamo al telefono, pronto? Gente? Sì, ti sento. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Mi chiamo Clizia, vengo da Napoli. Clizia, ciao. Ascoltami dal telefono, mi raccomando. Che Napoli hai visto in questo primo tempo? Napoli bello, no? Che vince 1-0. Un gran Napoli, perché ha giocato una partita stupenda. Una partita stupenda che secondo te quanto finisce? 2-0. 2-0? Sì. Chi lo fa il secondo? Kvaratskhelia. Gridami Wanam che Napoli. Wanam che Napoli. Brava, ciao, grazie. Ciao. Allora, devo ridire di nuovo ad Antonella dello Ioio, non si paga la chiamata, chiama tranquilla, cara Antonella dello Ioio, che ti firmi così. Allora, ancora, non abbiamo vinto lo scudetto, stiamo calmi, è vero, c'è ancora tutto un girone da giocare, però ovviamente il vantaggio comincia ad essere davvero molto importante. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Ciao, sono Biagio da Bari. Biagio da Bari. Biagio, che bel Napoli in questo primo tempo. Sì, solamente una critica. Dimmi. Dai Roma! Vabbè, però ti sta andando male, però. Siete i migliori. Ciao, grazie, ciao. Un saluto a te, almeno così ci divertiamo, dai, almeno così sono simpatici. Un saluto al mio amico Raffaele Fioravante da Trento La Ducenta, un saluto anche a te Ciro, Mimmo. Però io li rivedo.
Voglio andare a me... No, si sono difrizzati. No, li avevo rivisti. Li avevo rivisti per un attimo. Si sono difrizzati. Si sono difrizzati. Peccato, peccato. Volevo ritornare. Abbiamo pronta però una telefonata. Abbiamo anche tanti messaggi. Napoli che sta conducendo per una rete a 0. Il gol l'ha messo a segno Victor Osimhen. Stiamo vedendo anche intanto cosa succede al Club Napoli Three States con tutti gli amici. Li vedi, Emanuele, anche con la maglietta di quest'anno, è arrivata anche lì. Vabbè che c'è la possibilità attraverso le piattaforme online di acquistare ovviamente i prodotti ufficiali della SSC Napoli. Napoli che sta conducendo per una rete a 0 e si stanno divertendo tutti, anche in quel degli Stati Uniti. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Ambrogio. Ciao Ambrogio. Secondo me la Roma rimonta oggi. Secondo te la Roma rimonta? Io mi auguro per te che ti sbagli. Forza Roma! Simpaticissimo, come un calcio lì. Come il nome, tra l'altro. Come il nome. Allora stanno entrando le squadre dal tunnel. C'è l'arbitro che parla con Mourinho. Stanno entrando le squadre nuovamente sul terreno di gioco. Si sta spiegando l'arbitro con José Mourinho. Gli sta dicendo qualcosa. Però abbiamo anche una telefonata. Pronto? Salve, mi chiamo Salvatore. Ciao, Posso Salvatore. parlare in diretta? Ciao Sasà. Pronto? Pronto Sasà, sei in diretta. Uè, allora com'è sto Napoli? Com'è? Dimmelo tu com'è questo Napoli. Un difetto probabilmente di Misano. Si capisce niente. L'abbiamo perso. Io non ho capito neanche quello che aveva. Allora com'è questo Napoli? Come lo stai vedendo il Napoli? Melano, fermi tutti, Melano è ritornato tra noi, Melano col morso in bocca, ti ho colto sul fatto, la torta, dove sta la torta? La torta dopo, a fine partita. A fine partita? È finito il primo tempo, il Napoli lo conduce 1-0, sta per cominciare anche il secondo, a dirla tutta. Osimhen l'ha messa lì dove Rui Patricio non poteva proprio arrivarci. Un bel Napoli, no, in questo primo tempo. Bellissimo, è reso un po' bugiardo. Che dici, quanto finisce secondo te poi a conti fatti? Cioè come si evolverà il secondo tempo? Come ti ho detto prima, per me è 3-0. Sì, dicevo come si evolverà al di là del risultato, cioè prevedi cambi, per esempio nella Roma sta per entrare sul terreno di gioco il Shaarawy. No, io non so i cambi che farà perché è un po' imprevedibile Spalletti. Sì. Per me chi entra prenderà diciamo la scia di quello che esce, ecco. Intanto ti dico che è uscito Spinazzola ed è entrato il Shaarawy. È entrato il Shaarawy al posto di Spinazzola. Nel Napoli prevedi qualche cambio tu? Mi hai detto che non lo sai, però magari se dovessi fare un nome. Se dovessi fare un nome, intanto è ricominciato il match, dai ragazzi, Magnà Mancello. Io farei un po' Politano al posto di Lozano per dare un po' di spinta. Politano al posto di Lozano. Però Lozano non mi è dispiaciuto nel primo tempo, lo sai? No, per cambiare un po' il tipo di giocate. Perfetto. Mi raccomando, non ti far perdere di nuovo, resta lì. Dai, speriamo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao. Mi sente? Ciao, ti sento. Buonasera, salve. Ciao. Chiedo scusa, si possono avere 4 margherite?
Vuoi 4 margherite? Devi chiamare la pizzeria, non Calcio Napoli 24. Chi hai a 200? Forza Napoli, ci mangiamo, ci mangiamo 4 margherite stasera, vai! Ce le diamo noi 4 margherite, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Ciao, ciao! Ah, quindi era una battuta, non l'avevo capita la battuta. Non l'avevo... Emanuele, però, Emanuele, mi devi venire... È perché stanno chiamando tutti noi. No, mi devi venire in soccorso quando sono queste cose, perché non l'avevo capita che era una battuta contro i tifosi della Roma, però non capisco il nesso con la Roma e le margherite, però questo non l'ho capito, vabbè, forse me la spiegheranno. Andiamo al telefono, pronto? Sono Nicole. Ciao Nicole. Io chiamo da Napoli. Brava Nicole. Me lo gridi Forza Napoli? Gridami Forza Napoli. Sì. Forza Napoli. Brava. Nicole. Nicole di live. Sì, sono io, vedi, sono io. Mi puoi aggiungere? Ti devo aggiungere, sei già in diretta. Ah, va bene, se posso chiamare mi rispondete? Ti ho già risposto, tu sei in diretta, stai parlando in diretta. Va bene. Ciao Nicole, ciao. Ciao. Va bene, allora c'è attenzione, Pellegrini in possesso del pallone, il tocco è largo verso il numero 23, si trattava di Mancini che si porta in avanti, ancora Mancini salta Kvaratskhelia che si tuffa in scivolata e mette palla in calcio d'angolo. Andiamo al telefono, pronto? 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 Sì, vi sento, ti sento, come ti chiami? Da dove ci Angela. chiami? Angela, da dove chiami? Da Bacoli. Traversone, attenzione a Piotr Zelinski, da Bacoli? Sì. Bacoli, Napoli. Napoli, non Bacoli, Napoli. Bacoli, provincia di Napoli. Ah, Bacoli, allora avevo capito bene, Bacoli. Quanto finisce secondo te? (2-0). Però mi devi ascoltare dal telefono, non dal televisore. Sì, sì, no, dal telefono. 2-0, ha segnato Osimhen, l'altro chi lo fa? Osimhen sempre. Sempre Osimhen, bene. Me lo credi Wanama che Napoli? Wanama che Napoli? Adesso lo dice la TV. Forza Napoli! Va bene, grazie, ciao. Ve ne prego, vi scongiuro quando telefonate, abbassate il televisore, ascoltate dal telefono e non dal televisore, perché altrimenti diventa tutto più complicato. Colpo di testa di Osimhen che lotta con Mancini, poi che comodità di Cristante che calcia oltre il campo, oltre la curva, è andato dall'altro lato del mondo il pallone. Grande Napoli, città e squadra, scrive questo amico Cic. Poi allora 5 polpette, Carmen Rosaria Lamberti, 5 polpette. Me ne vado per un'idea, mi sa che al telefono abbiamo Giovanni, pronto? Pronto? Ciao Giovanni. Buonasera a te. Forza Napoli, ma sempre Forza Napoli. Giovanna, dove chiami? Un bacio forte. Grande, ciao Giovanni, ciao. 2-0. Grande. Attenzione alla Roma in avanti con Zaleschi la mette in mezzo sul secondo palo. Mamma mia, il Shaarawy invece di tirare l'ha messa in mezzo per fortuna. Mamma mia. Intanto Osimhen a terra. Ho visto Osimhen a terra, secondo me è stato colpito da qualcosa o da qualcuno. Da Smalling, perché io vedo Osimhen a terra. Kvaratskhelia dovrebbe avere... Eccolo lì, c'è Osimhen a terra, stiamo rivedendo, ecco qua il tocco, sì, tocco però...
non c'era fallo secondo l'arbitro. C'è una telefonata, andiamo al telefono, grande Buonasera, CN24. buonasera. Ciao, buonasera, come ti chiami? Mi chiamo Andrea, sono di Empoli. Ciao Andrea da Empoli. Tifo Napoli. Bravo sempre Andrea. Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Stasera secondo me la partita finirà con un 2-1, con un grandissimo gol di Elmas che subentrerà e cambierà la partita. Speriamo bene, anche Speriamo perché bene. Elmas sta facendo bene, no? Nell'ultimo periodo. Molto bene, infatti ce l'ho al fantacalcio e mi sta facendo sognare come Bravo. in generale. Ce l'ha a fantacalcio, mi sta facendo sognare, spettacolare. Quindi niente, volevo salutare tutti i miei amici e il team Evolution che ti fa sempre Napoli insieme a me. Va bene, ciao, un saluto a tutti. Grazie mille. Ciao, e sempre Forza Napoli. Grande, ciao. Allora, vediamo, c'è intanto Rachmani che parla con il vice di Spalletti. C'è Osimhen che zoppica vistosamente e tutto lo stadio grida il nome di Osimhen, 52 sul cronometro. C'è la rimessa laterale battuta con Piotr Zelinski si vede Anghissà di petto, Anghissà in aria, Anghissà di tacco, Matic la chiude. Andiamo al telefono, pronto? Presente? Pronto? Io qua ho trovato il numero nella TV. Non capisco quello che dici, pronto? Ho trovato il numero nella TV, nella live. Ah, grande, l'hai trovato, hai visto? Perché qua non si sente nella TV? Come ti chiami? Piero. Piero, da dove chiami? Dalla Sicilia anche tu? Non l'ho sentito. Da dove chiami? Da Catania. Da Catania. La stai seguendo la partita del Napoli o stai guardando soltanto noi? Io sto guardando la TV. Là, bravo, fai bene a guardare noi. Va bene. Ciao, grazie, Forza Napoli. Prego. Ciao. Allora, vediamo. Allora, Osimhen Fier, dice Dieghito 6999. Tanto c'è la Roma che gestisce il pallone con Cristante, però io voglio tornare un attimo, stavo per tornare a Padova ma ho avuto una telefonata, quindi è caduta la linea e allora vado a Merano, Club Napoli Merano, eccoci qua, minuto 54 in corso, il secondo tempo sostanzialmente è cominciato come è finito il primo, no? Sì, ma andrà tutta la partita così con altri 2 gol come già ti ho detto. Sì. Tanto c'è Abraham in possesso, ma c'è un giocatore che secondo te sta facendo meglio degli altri nel Napoli? Mamma mia. Che ha combinato. Mamma mia, grande azione di Lozano, ma poi il passaggio migliori. E infatti la stiamo vedendo adesso con il pallone di Lozano che entra in area di rigore, Irving la mette in mezzo, Kvara la controlla male, qua se l'è mangiato Kvara, se l'è mangiato. Ci siamo mangiati il fegato. Sì, il fegato ti sei mangiato. Mi sono mangiato il fegato. Mi saluti, mi chiamo Emilio Brescia. Ciao Emilio. Allora andiamo anche a Padova. Padova. Eccoci. Ti avevo perso per un attimo perché ti era arrivata una telefonata. No, sì, ho attaccato subito. Dimmi una cosa, secondo te c'è un giocatore del Napoli che sta facendo meglio degli altri? È difficile stasera, perché diciamo si stanno giocando tutti bene. Non ne ho uno in particolare. Non ne hai uno in particolare? No. E se invece ti chiedessi da qui a qualche minuto, magari 5-10 minuti, una sostituzione, chi cambieresti al posto di chi e chi ovviamente faresti entrare?
Ma io toglierei Osimhen, ma non per una questione ma per una questione che stanno usando molto il fisico e lo stanno massacrando. Tra calci, gomitati, lo stanno uccidendo, quindi lo preserverei per le prossime partite. Solo per questo, non per una questione tecnica. E dentro metteresti più Raspadori o più Simeone? Più Simeone. Più Simeone perché secondo me ultimamente ha un po' più fame lui di gioco. Attenzione qua. La conclusione intanto, palla che è terminata sul fondo, è stata di Zaleschi. E vedo un po' come diceva Giovanni prima, un po' il centrocampo un po' in difficoltà. Salobotka e Anghissà stanno un po', non vedo tantissima intesa. Sì. Però comunque dai, stiamo controllando benissimo secondo me. Sì, dobbiamo comunque continuare la Roma ci sta mettendo parecchio il fisico e giustamente quando mettono il fisico così le squadre soffrono sempre un po', no? Però dai, tutto sommato dobbiamo portare a casa il risultato, poi dopo dobbiamo portare a casa il risultato, ma dobbiamo fare anche il gol. E dobbiamo pure preservare un po' le forze, perché comunque le partite sono tante. Assolutamente, però voglio il coro. Mi vedo troppo Volete un coro? Ragazzi, vogliono un coro? Un coro? Oh, un coro! Vogliono un coro da... Non lo vogliono fare. Questi stanno concentrati, non vogliono fare niente. Non vogliono fare il coro adesso. No, adesso no. Questi si imbambolano a guardare la partita e non vogliono sapere niente. Se segna si scatena l'inferno. Certo, è ovvio. Nel frattempo c'è la rimessa laterale per il Napoli. Vogliamo andare anche al club Napoli Tristezze, non ci andiamo da un po', andiamo a vedere se sono tranquilli. Eccoli, adesso li vedo tranquilli, sono tutti concentrati, hanno mangiato, hanno bevuto, il Napoli sta vincendo 1-0, si stanno guardando anche la partita. Dobbiamo salutare anche Attilio Brescia, ciao, un saluto anche a suo padre, Attilio Brescia. Ancora, grande Kvara, scrive questo amico, un saluto a tutti gli amici della Serbia e della Bulgaria che tifano Napoli, un saluto a tutto il mondo che tifa Napoli. Stanislav Lobotka, palla per Zelinski, ma c'è anche una telefonata, allora andiamo al telefono, pronto? Salve, buonasera, ciao. Sono Lello da Bologna. Ciao Lello, ben trovato. Sono napoletano, lavoro a Bologna, però logicamente tipo Napoli. Grande. Che Napoli stai vedendo? Ormai siamo quasi al 60esimo. La sedia, perché voglio fare un'affermazione. Io ho visto giocare il Napoli di Maradona, ho visto i 2 scudetti vinti, però come si sta facendo divertire questo Napoli, come sta giocando questo Napoli, non l'ho mai visto nella mia vita. Ho iniziato a vedere il Napoli quando ho iniziato a comprare Savoldi. Sì. Castellini, Savoldi, quell'epoca là. Un bel po' di anni fa. Fino adesso non mi sono mai divertito più di come quest'anno, anche se ho visto i 2 scudetti di Maradona che sono inarrivabili, tutto quello che dicono, tutto quello che volete dire, però quest'anno siamo, non lo so, non trovo l'aggettivo per definirci. Strabiliante, te lo dico io l'aggettivo, te lo suggerisco. Ripeti che non ho sentito. Strabiliante. Strabilianti, esatto, magari è uno di quelli forse proprio più azzeccati. Sì. Uomini per Napoli. Bravo. Grande, ciao, grazie. Ciao. Allora. Intanto c'è palla che è terminata sul fondo, si stanno riscaldando 5 componenti della panchina della Roma, tra cui anche il Gallo Belotti, con le mani Zaleschi, palla all'indietro verso Cristante, ancora all'indietro per Smalling per Ibañez serve il pallone a Pellegrini, poi è Stefan El Shaarawy, è uscito dal campo Spinazzola, è entrato il Shaarawy, c'è Pellegrini che viene fermato, calcio di punizione, c'è una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera a te. Voglio cantare una canzone. Vai, sentiamo.
Annare, come hai fatto a stare lontana te, ma che conferenza si è pigliato tempo, ci ha visto spartutere, forza bene! Va bene, ciao! Sempre, forza bene! Va bene, ciao! Aiutatemi! Aiutatemi! Amarischia, colpo di testa, palla sul fondo, è stato chi vinceva a mettere in calcio l'angolo. Vi ricordo, Amarischia, eccolo qua, ve lo faccio vedere anche qua, perché qua, lo vedete, eccolo qua. Napoli, com'è? Napoli, Nusola Amara, eccolo qua, Napoli, Nusola Amara, eccolo qua, abbiamo messo subito bello sul nostro bancone. Qua ci sono due dei tanti gusti, delle tante varianti di Amarischia. Qui abbiamo, per esempio, io qua vedo, allora abbiamo un liquore di limone, quindi limoncello, e poi abbiamo anche un finissimo liquore di erbe. Ma che parata di Meret, signori, che parata di Alex. Attenzione ancora alla Roma in mezzo, Smalling solo, il controllo col petto, Ibañez è andato a piazzarla, la deviazione in calcio d'angolo è stata di Rachmani che ha salvato il Napoli, mamma mia, sugli sviluppi del calcio d'angolo, Cristante, Meret, miracolo, e poi è stato Smalling, chiamano un fallo di mano, ma che hanno visto, che l'ha presa sulla spalla. Poi è stato su Smalling Ibañez e Rachmani ha salvato il Napoli. Calcio d'angolo per la Roma con Dybala dalla bandierina, lato sinistro dell'attacco, stanno riguardando, check, ma il pallone è stato colpito qua. Check per un possibile calcio di gol, non c'è niente, ma infatti l'hanno colpito, è qua, Osimhen ha preso palla qua. Ma che vedi? Cosa volete vedere? Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera a te. Sono Daniele, chiamo da Poggiomatina, provincia di Napoli. Ciao Daniele, per attenzione, 3 contro 2, Lozano! Rui Patricio! Il miracolo di Rui Patricio! Mamma mia! Doveva darla. Scusa, mi stavi dicendo? Sempre Forza Napoli. Sempre. È l'anno buono per vincere il terzo scudetto dopo tanti anni. È vero. Sì. È vero. Speriamo bene. Dobbiamo sperare bene. Me lo gridi Forza Napoli? Forza Napoli, sempre! Bravo, ciao, un saluto! Ciao. Ciao. Allora, io devo salutare anche Giovanna Ranieri. Saluto anche Giovanna Ranieri che ci sta seguendo. Ancora, vediamo, Roma fallosa, dice questo amico. Poi Napoli deve essere più cattivo, bisogna spingere di più. Subito il secondo gol. Vi stavo dicendo, Amarischia, qui abbiamo liquore di limone e finissimo liquore alle erbe. Queste le due varianti che abbiamo stasera. Però andiamo al telefono, pronto? Ciao, come ti chiami? Michele. Ciao. Sono di Varese. Forza Napoli. Sempre Michele, me lo dici quanto finisce, Michele? In che senso quanto finisce? Il punteggio, il risultato. Secondo me Sì. almeno 3-0. Almeno 3-0. Chi segna Napoli, oltre ad Osimhen? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Non lo so. Va bene, ciao Michele. Ciao. Ma mi spieghi cosa succede a Merano? Ogni tanto vedo passare qualcuno a Merano. Tanto Kim sta lasciando il terreno di gioco. Eccoli là, Merano, c'è qualcuno. Merano che è qualcuno che guarda dietro al bar. Ci sta guardando Merano. Ci guarda come per dire chi sono. Ci hanno abbandonato, ce l'hanno lasciato lì e se ne sono andati quelli amici di Merano. Intanto c'è Mancini, poi
Osimhen lotta su Zalewski, c'è Zelinski, Anghissà, ancora Zelinski, c'è il pallone per Di Lorenzo, poi Lozano la mette in mezzo, Osimhen di testa, palla che termina sul fondo. Allora, dice, intanto ci fa sapere Manuel Guardasole dallo stadio Maradona che nel contropiede di Lozano Osimhen diceva dalla Kvara, e infatti noi abbiamo anche forse qualcosa che ce lo mostrerà. Però voglio andare a Merano, perché eccolo là, è tornato a Merano, eccoci qua. La torta, è arrivata la torta, buon compleanno al Club Napoli Merano. Ti piace, Ciro? Che è bellissima, che gusto è? Questa è fragole e crema. Fragola e crema, allora come piace a me. Questa è stata fatta in casa da mia moglie che è bravissima. Bene. Io prima vedevo un amico dietro al bancone lì che guardava. Sì. Come si chiama questo amico? Eccolo. Sta dietro al bar. Chiami Thomas. Lui è un interista. Bene. Juventino simpatizzante. Beh, interista e Juventino, cioè tutti i mali lui c'ha. Nessuno è perfetto nella vita, sai. Troppo, in ogni famiglia c'è qualcosa che non mi fa. Certo. Intanto c'è cartellino giallo per Osimhen, minuto 68 sul cronometro, è stato ammonito Victor Osimhen. Siamo al 68esimo minuto di gioco, è un Napoli che sta spingendo, e cerca di portare a casa il punteggio. Torniamo a Padova, andiamo a Padova. No, non voglio sapere con chi stavi parlando, caro Emanuele, ma andiamo a Padova. Due cambi, dentro Olivera ed Elmas, fuori Mario Rui e Kvaratskhelia. Come la vedi? Un ruolo per un ruolo, quindi dai, ci può stare, anche se ti dico dopo l'ammonizione di Osimhen, vedi questo che ti dicevo prima, no? Quando tu fai usare il fisico così tanto ad una squadra, dopo crei delle situazioni di questo tipo, perché Osimhen sta piano mazzata quando è iniziata la partita, dopo ovviamente lui reagisce, no? Perché comunque siamo esseri umani. Però se l'arbitro continua a non ammonire giocatori della Roma su ogni azione, succede questo, anche perché il fallo era iniziato prima da là, come cazzo si chiama quello, non mi ricordo mai. Però mi ha fatto innervosire, capito? È un eufemismo, giustamente, che cavolo, capisci? Vabbè, comunque adesso Osimhen ammonito. Minuto 20, allora sono le ore 22:16. Siamo in linea adesso, abbiamo sistemato il collegamento. Meglio così. Attenzione, brutto fallo di El Shaarawy su Osimhen. Ammonito, però caro Emanuele Bernardo, 22:16, dobbiamo ricordarci, minuto 69, questo piccolo estratto secondo me non aveva fatto. Ho una piccola impressione. Brutto fallo su Victor Osimhen, brutto qua, brutto, perché è andato sulle gambe, in pratica il pallone era già passato da un'ora. Calcio di punizione, è uscito Kvaratskhelia dal campo, un po' calato nel corso del secondo tempo, ci sta, viene comunque da un periodo di inattività, quindi è giusto anche tirarlo fuori al 70esimo. È entrato l'Infermas, che sostanzialmente nell'ultimo periodo è uno dei migliori di questo Napoli, anche in zona realizzativa, palla che passa sul secondo palo, non ci è arrivato Olivera, un altro in grado di far male, perché è un ottimo calciatore. Altro acquisto di
Cristiano Giuntoli di questo scorso mercato. Allora, vediamo un po'. Oggi il nostro piccolo portafortuna, dice questo amico. Nel frattempo Olivera la lascia Delif Elmas d'esterno, Zelischi, palla per Olivera, ancora Olivera, la palla per Zelischi d'esterno per Olivera, ancora Olivera, la porta Olivera, Mattias, l'appoggio per Di Lorenzo in verticale, cercava Osimhen, attenzione alla Roma che riparte con El Shaarawy, il pallone per Pellegrini in profondità per Abraham, esce Meret, e che comodità, Alex Meret, esce e blocca, andiamo al telefono, pronto? Forza Napoli! Sempre, bravo! Come ti chiami? Giuseppe, vengo da Spagna! Giuseppe da Spagna! Sì, perché mo sto in Spagna! Mo stai in Spagna, va bene, non è vero! Però ti sempre Napoli! Ti sta crescendo un pochino il naso! Ok, io ti sto vedendo sul telefono! Bravo! Continua a guardare! Napoli finisce con 6-0, la Roma fa schifo! Ciao! Intanto ho visto a terra Abraham, mi sa che si è fatto male Abraham. Di Lorenzo che stava combinando la palla di Osimhen di ritorno per Di Lorenzo, non riesce poi ad arrivarci sul pallone, ma io ho visto Abraham a terra, palla messa fuori, e infatti mi sa che c'è la sostituzione per la Roma, perché Tammy Abraham non ce la fa su questo allungo dove è uscito Meretta, ha sentito tirare dietro il retto femorale, si è accasciato al suolo, sostituzione quindi nelle file della Roma, ad uscire il numero 9 Tammy Abraham, che lascia il campo dentro con il numero 11 il gallo Andrea Belotti. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao. Pronto? Ciao, come ti chiami, da dove ci chiami e soprattutto Michela. Ascolta il telefono. Mi chiamo Michela, chiamo da Gragnano. Ciao Michela da Gragnano, da quella che è un po' anche la mia città, Gragnano. Ah, la conosci bene? Io ho un cognome che mi sa che lo conosci bene anche tu. Come tuo cognome? Io mi chiamo Ciro Novellino. Ah, ecco, sì, è un cognome gragnanese. Diciamo che è abbastanza conosciuto. Sì. Stai guardando la partita da casa, ovviamente. Sì, sto a casa con mio marito stiamo vedendo te come partita. Grazie mille, troppo buoni. Sì, Vi state divertendo almeno, sono di vostra compagnia? Sì, certo, ti seguiamo sempre, ogni volta che gioca il Napoli. Grazie, troppo buoni, gentilissimi. Gridami One che Napoli. One che Napoli. Brava, complimenti, grazie mille. Ciao, grazie. Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie mille. Ciao. Grazie mille. Allora, forza Napoli sempre. Gianmichele Grasso, è arrivato Gianmichele Grasso. Attenzione al pallone in mezzo. El Shaarawy, il gol del pareggio. Ha segnato il faraone. Stefan El Shaarawy. Ha segnato El Shaarawy, palla che è arrivata sul secondo palo. Ed El Shaarawy ha trovato il gol, Meret l'ha anche toccata, non è riuscito però a deviarla e la palla è finita così in fondo al sacco. Minuto 75 sul cronometro, è calato il gelo in tutti i club. El Shaarawy l'ha messa dentro, pallone che passa tutta l'area di rigore e si trova El Shaarawy da solo sul secondo palo. Anticipa Lozano e fa 1-1. Abbiamo una telefonata, Emanuele, andiamo al telefono, pronto? Mi sentite? Sì, ti sento, ciao, come ti chiami e da dove ci chiami? Pasquale, ha pareggiato la Roma. Napoli intendevo. Sì, però dico ha pareggiato la Roma, però.
Deve vincere il Napoli. Vince il Napoli, speriamo bene. Intanto è entrato Raspadori per Osimhen. Scelta giusta, è uscito anche Lozano ed è entrato Simeone, quindi 2 punte dentro. Simeone e Raspadori, fuori Lozano ed Osimhen. Secondo te scelta giusta? Osimhen. Mia nonna è tanto tifoso, Mia nonna è tanto tifoso, lo puoi salutare? Sì, la salutiamo, certo. Un saluto alla nonna. Ti saluto anche a mia nonna. Anche a Mario. Anche a Mario. Ciao Mario, un saluto a tutti. Ciao, grazie. La palla lunga di Zelinski a cercare Elmas. Elmas adesso è venuto a destra, con Raspadori che è andato dall'altro lato a sinistra e Simeone che fa la punta centrale. Simeone che torna in campo dopo un bel po' di tempo. Vediamo, c'è bisogno di trovare il gol. Mancano 15 minuti più recupero per trovare il gol con Raspadori. Raspadori per Zelinski. Piotr appoggia Lobotka per Raspadori all'indietro per Rachmani per Di Lorenzo ancora per Amir Rachmani tiene il pallone. Roma che adesso è tutta nella metà campo sulla tre quarti difensiva. Roma che è tutta lì, diventa complicato trovare spazio, bisogna ovviamente trovare giocate strette. Forse la rapidità e la velocità dei 3 nuovi innesti, Elmas, Raspadori e Simeone può creare problemi. Seguiamo Elmas al limite dell'area di rigore, sul pallone arriva ancora Oliveira, abbiamo una telefonata, andiamo al telefono. Pronto? Ciao Ciro. Ciao Mira ha segnato la Roma. Mira, ho visto Ciro, mi dispiace tanto. dobbiamo trovare un altro gol. Lo sai, mi è chiamata mia mamma da Bulgaria, ha detto senti, vedi che vince Napoli. Ha chiamato tua mamma dalla Bulgaria, ha detto che vince il Napoli. Sì, perché io sono per metà bulgara, per metà turca, Ciro. Per metà bulgara, non ho capito, e metà? Turca, mio papà è turco, mia mamma è bulgara. Ok. Speriamo che mamma abbia ragione però, Però mamma si è risposata con napolitano e pensaci un po' che succede a casa mia. Speriamo che tu possa avere ragione, soprattutto mamma possa avere ragione e che possa arrivare il gol del 2-1. No, penso di sì, speriamo prima che fischia il fischio, perché c'è il Napoli proprio che spacca quest'anno. Sì. Dai, gridami un bel Forza Napoli propiziatorio. Forza Napoli! Brava Mira, grazie. Sempre Forza Napoli. Sempre. Sto 15 anni qui a Napoli, sempre ho tifato Napoli. Grande, fai bene a tifare sempre Napoli. Sempre. Va bene, ciao grazie. Ciao. Allora, nel frattempo c'è il Napoli che gestisce il pallone con la sfera che viene gestita da Oliveira d'esterno verso Simeone, passa per Anghissà, non riesce Simeone a ricontrollarla, poi però è la Roma che si difende. Attenzione a Stanislav Lobotka appoggia Delif, Elmas si accentra, Elmas, ancora Elmas, cerca uno spazio, agganciato, calcio di punizione, Zolla pericolosa, io vi ricordo, lasciate un like alla nostra diretta, iscrivetevi al canale Calcio Napoli 24 di YouTube, potete ovviamente, dovete anzi attivare anche la campanellina. Andiamo al telefono. Pronto? No, non ce l'abbiamo, tanto stiamo rivedendo. Onside con, sì, non è fuori gioco, la posizione è regolare. Kim Min-jae teneva in gioco El Shaarawy sul secondo palo, abbiamo rivisto dal fuorigioco semi-automatico. Allora, vi ricordo che al termine
Al termine del match torneremo allo stadio Diego Armando Maradona con Manuel Guardasolo e Marco Lombardi e con Vittorio Bernardo. Poi circa 30 minuti ritorneremo qui negli studi di Calcio Napoli 24, andremo avanti fino alla mezzanotte passata abbondante per la voce dei protagonisti, per raccontarvi ovviamente ciò che hanno detto. Prima di andare al telefono, 81 sul cronometro, seguiamo questo calcio di punizione con... Sul pallone ci sono sia Zelinski che Raspadori, sul pallone. Calcio di punizione per il Napoli. C'è ancora l'arbitro che è costretto, si avvicina a Rui Patrizio. Rui Patrizio probabilmente gli ha detto sì, del laser negli occhi di Rui Patrizio. Probabilmente verrà fatto un annuncio. Nel frattempo il calcio di punizione sta per essere battuto, si attende la conclusione, parte Raspadori sulla barriera. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, ciao, come ti chiami, da dove ci chiami? Patrick, vi chiamo da Fondi. Bene, questo Napoli che ha subito il gol di El Shaarawy, secondo te riuscirà a trovare il gol del 2-1? Certo. Speriamo bene. Secondo me finirà anche 3-1. Anche 3-1, mancano però 8 minuti più recupero. Speriamo. Speriamo bene. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Piotr Zelinski in verticale, Simeone d'esterno prova a servire Anghissà, non ci riesce, allora la Roma prova a venire su. Ma c'è il controllo di testa di Kim. Poi è Zelinski. Zelinski perde palla, commesso fallo. Pellegrini, calcio di punizione per il Napoli sul pallone. Intanto Bove sta per entrare in campo per la Roma, 83esimo. Bove per Matic, anzi no, Pellegrini. Fuori Pellegrini. Fuori il capitano Pellegrini. La metto in linea. E allora fuori Bove, dentro Bove e Tajrovic, fuori Pellegrini e Matic. Quindi dentro anche Tajrovic per la Roma insieme a Bove, fuori Pellegrini e Matic. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Allora, mi chiamo Francesco, sono un tifoso napoletano dalla nascita. Bravo. E chiamo da Cervinia, dalla montagna, e sono un tifoso di Napoli. Grande. E sono felice che mi avete accettato per comunicarvi che il Napoli potrebbe andare avanti negli ultimi pochi minuti. Speriamo bene, noi siamo contenti ovviamente di averti in collegamento con noi. No, si figuri. Me lo gridi Forza Napoli? Forza Napoli! Bravo. Ciao, grazie. Ciao. C'è il Napoli in possesso del pallone, 84 sul cronometro. Palla per Olivera, all'indietro. Serve Kimmich, poi Anghissà. Porta palla Anghissà, il tocco è per Zelinski. Anghissà per Raspadori per Olivera all'indietro, ha servito Kimmich appoggia Damir, Rachmani, poi Stanislav Lobotka, Kim, Anghissà, ancora Zelinski. Napoli fa girare il pallone ma non riesce a trovare uno spazio, prova in verticale adesso con Lobotka per Di Lorenzo ma perde palla, allora Belotti può ripartire, si ferma Andrea Belotti. Abbiamo una telefonata, allora andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Ciao. Sono Cristian, Ciao Vivo, Cristian. da 30 km da Roma. Ok. Mi dici se te la senti che in questi ultimi 5 minuti magari riusciamo a trovare un gol? Credo che sì, io tifo Lazio, quindi tifo Napoli in questo momento. Bene. Attenzione ad Olivera. Olivera il pallone, resta con noi.
resta con noi, c'è Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo per Zelinski per Simeone, Giovanni Simeone, è il Ciolito l'ha messa, è il Ciolito l'ha messa, 2-1 Napoli, 2-1 Napoli, viene giù il Maradona, e il Ciolito ha trovato il terzo gol di stagione, ha segnato Simeone, 86 sul cronometro, Magna Mangello, e il Ciolito ha trovato il gol, e sei stato profetico, caro amico mio, sei stato profetico. Li sentiamo a Padova, grande, andiamoci a Padova, ragazzi, l'ha messa il Ciolito. Te l'avevo detto che il Ciolito ha fame di gol, perché sta giocando poco, deve dimostrare lui, capito? Che gol, ma dove l'ha messa? Dove l'ha messa il Ciolito? Dove l'ha messa? Grandissimo gol. Eccoli. Grandi. Andiamo anche a Merano, voglio andare anche a Merano, andiamo anche a Merano prima di andare al telefono. Club Napoli Merano, eccoci qua. Giro. Che gol il Ciolito. Grande Ciolito. Che gol. Ci voleva, abbiamo avuto un po' di timore, lo dobbiamo dire. Sì. Però per fortuna è andata bene, l'ha messa dentro il Ciolito Simeone. Tu, se non sbaglio, prima l'avevi detto, no? Che volevi Simeone in campo. Sì, io lo voglio sempre Simeone, Ciro. E sei stato profetico. Che ha fatto i gol, tutti i gol nei pochi minuti che ha giocato, è stupefacente. Grande. Abbiamo una telefonata, Manu. E allora andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Ciao, buonasera a te. Meno male che ha segnato il Ciolito. Mamma mia. Se soffre. Che bellezza. Secondo me i cambi nella Favin si doveva fare prima. Perché Lozano, dopo quell'errore, sbaglio, non lo so, doveva sostituirlo subito. Infatti appena l'ha sostituito è entrata la grinta del Ciolito. Meno male. Eh sì, ci voleva. Nel frattempo entra per la Roma al posto di Cristante Volpato, è entrato Volpato al posto di Cristante per la Roma. Ovviamente è un Maradona in festa, no? Come è giusto che sia, Maradona gremito in ogni ordine di posto, in festa. È un Napoli che ci sta facendo impazzire quest'anno, no? Certamente, ma poi un'altra differenza, la differenza tra chi entra nel Napoli e chi entra nelle altre squadre. La differenza è la panchina pure, i nomi proprio dei giocatori, il peso, quello che stanno in campo, cioè anche a livello proprio di nomi, non parlo di quello che mettono in campo, la qualità. Ma poi vedi, no, che entra... Ma chi ce l'ha in panchina in Serie A? Ma poi entra uno come Simeone, che non giocava da diverso tempo, tocca 2 palloni, al secondo fa gol. Ma è normale. Sta affamato, vuole dimostrare, fa parte del gruppo ed è giusto che faccia così. È il posto, nel momento in cui viene meno un attaccante, il posto è suo, senza ombra di dubbio. Sì, è vero. Gridami Wanam che Napoli... Ogni volta che l'ha chiamato in causa a Milano con Liverpool, vedi tutte le volte che è entrato è stato decisivo e ha segnato, sempre. Sì, è verissimo. 3 gol in campionato, tra l'altro, poi più quelli in Champions League. Gol pesanti che hanno portato punti, quelli è vero. Intanto c'è tutto il Maradona che canta, nel Napoli sta per entrare Dombelé. Io ti saluto, ciao, grazie. Ciao, buonasera. Ciao, grazie. Allora, sta per entrare in campo Tanguy Dombelé per il Napoli. Vedremo al posto di chi. Palla lunga.
controllo di Osimhen, anzi Osimhen no, ma Simeone ovviamente, ha dato 6 minuti di recupero, 6 minuti di recupero, si giocherà fino al 96esimo. Il pallone però viene riconquistato dal Ciolito, attenzione al Ciolito, il Ciolito si butta dentro la Spadoni, va contro tutto e tutti Simeone, arriva Olivera come un treno, Olivera per la Spadoni, la palla deviata da Rui Patricio e poi Bagnez la mette in calcio d'angolo, vicino al terzo gol il Napoli, vicino al terzo gol il Napoli, andiamo al telefono, pronto? Siamo sempre i numeri 1, grande, grande. Sei un mitico, ti giuro, un mitico. Grazie. Ti seguo da Civitanova Marche. Grande, grande. A ma vincere sempre. Dobbiamo assolutamente. Intanto è entrato Dombele e è uscito Zelischi. Ha fatto bene, no Spalletti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Mancano 5 minuti e poi possiamo gridare. Portiamo 3 punti a casa. 3 punti che non so, hanno un sapore strano. Sì, contro la Roma soprattutto. Mamma mia, che gioia, che gioia, che gioia. Volevo ringraziarti veramente perché ci dai emozioni, ti seguo, ripeto, da Civitanova, ti seguo con tutto il cuore e mio figlio Leonardo è veramente pazzo di te. Quindi, e allora lo saluto. E ciao Leonardo. Ecco, perché se ci puoi fare un saluto lui veramente felice. Ma certo, dov'è? È lì al telefono? Sì. E passa. Leonardo, vieni qua. Mandagli un abbraccio forte, forza Napoli. Va. Forza Napoli, sempre. Ciao Leonardo, un abbraccio forte e forza Napoli. Forza Napoli. Ciao Leo, grazie. Grazie ciao, di cuore. Grazie a voi, grazie mille, grazie. Grazie. Ciao, e continuate ovviamente a seguirci. C'è il pallone, mamma mia come si lotta, aiutatemi, mi sto caricando talmente tanto che entrerei anche, cioè come se non avessi lavorato neanche un minuto fino a questo momento. C'è Osimhen in piedi, c'è tutto il Maradona che canta, c'è una telefonata, andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Sono qui per fare un pronostico. Vuoi fare un pronostico? Sì. Vai. Io decisamente penso che la Roma fa il 2-2, però al 90esimo fanno il 3-2. Non lo so, ma lo sento. Siamo al 93esimo però adesso. Scusate. Io allora penso che la Roma pareggi negli ultimi minuti. Io spero di no. Non lo so, è una... Spero che tu ti possa sbagliare. Speriamo. Ciao. Intanto palla in fallo laterale. C'è la rimessa già battuta, lunga. Arriva Cerak, mani di testa. Attenzione al tocco di Bagnez all'indietro. Verso lui Patrizio. Abbiamo un'altra telefonata. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Adam, da Roma, Forza Roma. Però ti sta andando male. No, vabbè, tanto mo recuperiamo. Pareggiamo. Mi auguro di no per te. Forza Roma. Esulterò anche per te dopo. Intanto c'è la palla che viene gestita dalla Roma con Zaleschi. Poi ancora Volpato, c'è rimessa in gioco con le mani già battuta con il lancio lungo palla che arriva in zona El Shaarawy per Volpato ancora. Ancora i Bagnez. Ancora i Bagnez, manca un minuto, poi ovviamente rapidamente andremo a salutare i nostri amici dei club
ci guardiamo soltanto l'esultanza degli amici del club, li salutiamo al volo e andiamo poi subito all'esterno dello stadio. Diego Armando Maradona, attenzione El Shaarawy, palla che viene controllata da Dybala, Dybala prova il sombrero, Lobotka di testa, Anghissano riesce a sfondare, c'è ancora Roma in possesso, Bove la perde, Elmas colpisce Simeone, c'è Dombele che va a pressare, il pallone viene gestito ancora dalla Roma, mancano 25 secondi, arbitro è finita, arbitro fischia alla fine, arbitro basta, basta arbitro, attenzione a Volpato, Volpato salta un avversario, Lobotka mette in calcio l'angolo, si soffre in questi ultimi secondi, si soffre in questi ultimi secondi, si soffre tantissimo, mamma mia, attenzione, calcio d'angolo, abbiamo superato il 96esimo, c'è anche lui Patrizio in aria, di testa il Ciolito, mamma mia ti adoro Ciolito, Volpato di testa, Lobotka non riesce a controllare il pallone che Ibañez lascia finire in fallo laterale, la rimette subito con le mani Ibañez, El Shaarawy in mezzo, colpo di testa, Kim Min-jae libera l'area, ancora Dybala la rimette dentro, colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo e fischia la sta fine, ancora rimessa El Shaarawy. La palla viene gestita, arriva Simeone, c'è fallo, l'arbitro lascia giocare, ancora il pallone al limite, Tanguy Ndombele, ne butta giù due, si gioca, Lobotka, Simeone la porta, vieni su Ciolito, porta palla, ancora Simeone, e il Ciolito la tiene lì, guadagna rimessa laterale, no, è rimessa per la Roma. Ma è finita! E questa è una vittoria che sa di scudetto! Dai ragazzi, sempre così! Vediamo la festa, andiamo a Padova! Grandi ragazzi! Cantano grazie Roma, un saluto agli amici di Padova, ciao ragazzi, alla prossima e grazie, andiamo anche a Merano, al volo anche a Merano, ciao ragazzi, un saluto a tutti, un saluto anche agli amici del Club Napoli Merano e poi anche agli amici del Club Napoli Three States che non ci stanno guardando, ma noi ovviamente li salutiamo. Abbiamo Manuel Guardasole, eccolo lì, Manuel! Eccoci Ciro, è finita ufficialmente, la gente inizia a uscire, si sente all'interno e se ne va. E la capolista se ne va! Grande! Se ne va! Signora, è così bello rivederci qui dopo ogni partita. Ragazzi, che partita è stata? Ti sei divertita? Sì. Chi è stato il migliore in campo? Tutti quanti. Manuel, io intanto ti lascio la linea, ci risentiamo più tardi. Vai, un Forza Napoli? Forza Napoli. Grazie. E tra l'altro, come vedete, questi sono i bracciali Coca-Cola regalati prima. Sì, Ciro, scusami, grazie mille per la linea. Regalati all'ingresso. Napoli, ragazzi, grande alla 10. Vai. Questi sono stati regalati all'ingresso della partita e come vedete si sono illuminati ai gol e si sono illuminati adesso alla fine della gara. Iniziano ad uscire i tifosi, ragazzi, che partita è stata? Siamo i più forti, siamo fortissimi. Che partita è stata? Io voglio leccare il culo! No, non si dice. Però i romanisti sì. Forza Napoli sempre. Migliore in campo? Meret. Grande partita di Meret. Forza Napoli sempre! Ma lo conosci questo coro? Sì. Come fa? Sarò con te tu non devi mollare. Grazie mille. Ciao. Buon rientro, un bacio, ciao. Ragazzi, che partita è stata? È stata una grandissima partita. Bellissimo. Vinciamo il tricolore. Vai. Ragazzi, voglia di commentare questa partita? Ci siete? Ci siamo, è stata bellissima. Ti sei consolato? Sì. Sì, migliore in campo? Osimhen. Ma come fa questo coro e se ne va? La capolista se ne va. Come ti chiami? Luigi, grazie, buon rientro a casa. Ciao, un bacio. Ciao. Ciao. Forza
Signora, è stato meraviglioso. Bellissimo, è sofferto ma bellissimo. Ma se l'aspettava questo vantaggio enorme a questo punto? Io no, però onestamente mi è fatto moltissimo piacere. Sì. Che la Roma pure se l'ha giocata la partita. Ma noi siamo più forti. Siamo stati superiori. Questo è l'anno, però non è solo merito dei giocatori, è pure la mano di Dios. Me l'avete detto, ma... Tanti fuochi, proviamo a farli vedere, Vittorio, i fuochi qui all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. La signora l'ha citato e sono partiti fuochi. Sono partiti fuochi. Tra l'altro c'era anche qualcuno che già vendeva il manifesto funebre della Roma subito dopo la sconfitta. I fuochi, ragazzi, che partita è stata? Grande partita del Napoli. Migliore in campo. Migliore in campo Lobotka, come sempre. Scudetto? Ci siamo ormai? Speriamo. È stato bello, grazie mille. Grazie a voi. Buon rientro. Cantate con me. Vieni. No. A prendere la metro, se no non riescono a rientrare. Che partita è stata? Bellissima, siamo più forti. Non ce l'è per nessuno. Sempre sofferto, Simeone? Simeone bravissimo, abbiamo sofferto molto, Grazie mille, buon rientro. Ciao. Che partita è stata? È stata una partita emozionante. Bellissimo. Infatti una prestazione perfetta del Napoli. Però una cosa da dire è che le altre squadre devono andare in analisi, perché mi sa ogni squadra che viene qua perde. No, poi qui fa freddo, però a meno 13 direi che fa molto freddo. Migliore in campo? Osimhen. Come ti chiami? Michele, grazie mille, buon rientro. Forza Napoli! Ciao, grazie. Insomma, ci sono tantissimi tifosi. Vieni, come ti chiami? Giuseppe Gennaro, Forza Napoli sempre, siamo fortissimi. Grazie. Vieni. Come ti chiami? Forza Napoli! Romanisti a casa! A casa? Il migliore in campo, chi ti è piaciuto di più? Osimhen. Simeone? Che ne pensi tu? Ha giocato bene, bel gol. Mi fate un bel coro prima di andare via. E la capolista se ne va! E se ne va! La capolista se ne va! Romanisti a casa! Grazie ragazzi, grazie. Insomma, è sicuramente una serata memorabile. Abbiamo visto quella di Napoli-Juve, ma direi che anche questa è una serata indimenticabile per la tifoseria azzurra a più 13. Come ti chiami? Come ti chiami? Arcangelo. Ragazzi, che partita è stata? La capolista se ne va. Che partita è stata? Migliore in campo? Chi ti è piaciuto di più? Tutti quanti. Ragazzi, ma è l'anno giusto. Se vinci così sul finale con un gran gol, sono segnali. Napoli! Sempre! Forza! Siamo fortissimi quest'anno, imbattibili! Grazie! Ragazzi, vi saluto, un bel Forza Napoli. Forza Napoli, sempre! Forza Napoli! Buon rientro! Ciao! Ciao agli Forza Napoli, grandissima partita. Migliore in campo? Difficile, Osimhen, pure se è uscito. Simeone ha fatto un bel gol. Giornate precedenti è stato un po' sottotono, pure con la Cremonese, ci vedo 2-3 gol. Però diciamo questi sono segnali, quando segni un gol così importante a poco dalla fine vai a forte, è forte. Però siamo sempre un po' zitti. Siamo calmi, non si sa mai. Abbiamo preso troppe delusioni, eppure siamo giovani, dai, metto nella vostra camicia. L'anno di Sarri, 91 punti. Come fa, ragazzi? Venite pure voi, dai. Come fa? E se ne va, la capolista se ne va. Vieni. Ma che partita è stata? Che partita è stata? Partita in bacio. Un sogno, ragazzi, stiamo vivendo un sogno. No, ma guarda, allora io sull'1-1 ho detto vabbè, abbiamo preso un punto di vantaggio, ma chissà non ci ferma nessuno. Il Napoli li travolge tutti, veramente li Simeone, 2 parole per Simeone. Mamma mia, un ragazzo d'oro, umile e l'ha scassata. Grazie, buon rientro. Grazie, buon rientro, ragazzi. Venite, un coro. Dai! Che partita è stata? Fantastica, ha dimostrato che il Napoli quest'anno ha 2, 3, 4 marce in più. Dopo l'1-1 che ci andava bene, abbiamo insistito e abbiamo meritato di vincere. Migliore in campo, chi l'ha piaciuto di più? Chi vi è piaciuto? Osimhen! Devo dire una cosa, posso? Mancini, piglio culo! No. Solito! Forza Napoli! Vieni, una cosa. È possibile che come
come quell'anno vince l'Argentina, vince il Napoli, è un segno divino. Penso di sì, sì. Ragazzi, grazie, buon rientro, un Forza Napoli. Forza Napoli sempre! Grazie. Dall'Argentina per vedere questo Napoli. Eccoci qua. Solo una cosa devo dire. E se ne va! La capolista se ne va! Forza Napoli! Grazie ragazzi, buon rientro. Insomma, è una festa qui fuori, Che partita è stata? Ragazzi, siamo fenomenali, niente da dire. Non ce n'è per nessuno. Né per nessuno. Simeone? Né per nessuno. Simeone senza parole, basta. Grazie ragazzi. Vieni, come ti chiami? Gianmarco. Marco, che partita? Che partita, molto combattuta. È la bellissima partita dello scudetto, secondo te? No. Napoli vive ancora lunga, sì. Ancora lunga? Ancora lunga. Vediamo cosa accade, però questa ce la godiamo. Sì. Chi è piaciuto di più? Guarda, non lo so, sono troppo emozionato. Devo festeggiare uno scudetto con i miei figli. Sì. Non ne posso più. Posso dire, ma è in queste vittorie che si vede? La capolista se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! È in questa vittoria che si vede che è l'anno dello scudetto? Sicuramente sì. Sono situazioni incredibili, emozioni incredibili. Guarda, quello che stiamo vedendo stasera pensa man mano che andiamo avanti. Vieni qua, vieni. È vero, come a Milano. Diceva mia nonna! Rientriamo in diretta, stiamo riscontrando dei problemi con la linea, ovviamente lo vedete, stanno uscendo tutti dallo stadio Diego Armando Maradona, un Napoli che ha vinto per 2-1, è riuscito a portare a casa un risultato straordinario. Abbiamo nuovamente Manuel. Ci sei, Manu? Mi vedi? Vai, Manu. Mi senti? Sì, vai, ti sentiamo. No, perché qui c'è tantissima gente, quindi potrai capire che ogni tanto va via anche la connessione. L'avevate detto. Te l'ho detto, questa squadra è una squadra felice. Chi gioca bene, segna. Questo Napoli è meraviglioso. Questo è l'anno più bellissimo della mia vita. Ma lei che è esperto, un giudizio tecnico su Simeone, che gol ha fatto? Ma che Simeone, ma è un gol così, lo può fare solo un ragazzo che è un fuori classe. Entrare in una partita così, in un momento difficile, e fare un gol così importante. Forza Napoli sempre, siamo felicissimi. Ragazzi, un coro. E se ne va! Bellissimo, meraviglioso. Ma anche la cosa di vincere nel finale con gol di Simeone sembra qualcosa davvero di tutto scritto. Sembra così, speriamo che sia così. Speriamo che sia così. Per noi che siamo più giovani ancora non l'abbiamo visto. 12 anni, Dobbiamo vederlo, Forza Napoli sempre! Grazie. Vamos carajo! Grande Ciolino! Forza Murigno, sei un buffone, Murigno! Addio! Ragazzi, migliore in campo, chi vi è piaciuto di più? Osimhen, Simeone ha fatto un gol incredibile. Simeone pure, sì, ha fatto un gol eccezionale. Insomma, è una festa.
cosa dobbiamo Non ce dire? n'è per nessuno! È l'anno dello scudetto. È l'anno buono, è l'anno buono. Devi parlare con me, devi parlare. È l'anno buono, me lo sento, me lo Te sento. lo senti? Più 13. Perché stavamo pareggiando. Il fatto che abbiamo vinto, cioè sta proprio nel DNA, è nostro. Ma posso dire, faceva così freddo, ci siamo Ma ripresi. quale freddo, quale prima faceva freddo? Abbiamo il sangue nelle vene che ci riscalda. Voglio fare un saluto dei miei amici di Milano. Ah. Fa molto freddo qui a Napoli, specialmente chi dell'interno, non fanno più 0,81. Stato un guaiato, forza Napoli! Ciao, ero io a Salerno l'altra volta, quando ciao. arrivarono i salernitani. Senti, forza Napoli. che partita è stata? È una partita difficile però meravigliosa. Il gol di Simeone sembra quasi scritto nelle stelle. Sì, è un campione, lo sta dimostrando. Forza Napoli, vinceremo lo scudetto. Ciao. Ciao. Solo una parola. Vai giù, solo una parola. Ciao Solo un messaggio al Ciolito Simeone. Chiamo Tassoro, Lui ci protegge sempre. Sì, è l'anno in cui anche questa volta potrebbe vincere sia l'Argentina che il Napoli. Ha vinto l'Argentina, vincerà il Napoli, noi lo speriamo, facciamo le corna perché siamo superstiziosi. È la nostra tradizione. È la nostra tradizione. Che partita è stata? Che serata è stata? Straordinaria, straordinaria. Indimenticabile. Abbiamo sofferto un po' il secondo tempo, però ce l'abbiamo fatta. Ma ragazzi, vi è piaciuta anche la prestazione di Meret? Che comunque Sì, ha fatto belle parate che ha salvato. Dopo lo scontro salvezza di Juve Monza, voglio dire stasera andiamo a festeggiare a notte fonda. Forza Napoli sempre. Più 13, più 13 da chi? dalle seconde. Dalle seconde, dalla Juve. Grande Ciolito, è stata una partita difficile ma il Ciolito ha fatto il colpo di campione, all'ultimo secondo ha sbloccato la partita. Grande. Una serata memorabile. Questa... Meno 13 fa ancora più freddo, fa meno 13. E poi c'è chi sta a meno 15, chi sta a meno 16. Vabbè, meno 13 siamo ancora più bui, dai. Va bene così. È stato il gol scudetto questo. È stato il gol scudetto con sicuramente. Forza Napoli, sempre forza Napoli. Posso dire una cosa? Non ho mai schifato così tanto l'Egitto. Quando ci ha segnato il non ho mai schifato così tanto l'Egitto. Però poi Simeone c'ha qualcuno prima diceva Simeone ce lo tolse all'epoca a Firenze e Simeone ce lo dà. Ci può stare? Magari. Ragazzi, buon rientro. Ma in Champions invece? Champions arriviamo in semifinale minimo. Con calma. Però buon rientro. Concentriamoci sullo scudetto. Hai ragione, buon rientro, ciao. Comunque da Vicenza sono venuto giù qua per vedere sta partita. Ma tu sei tifoso napoletano? Sono stato adottato napoletano da un amico e queste partite qua meritano di essere viste anche se non si tifa Napoli con il cuore. È stato uno spettacolo. Sì, è stato bello, è la mia prima partita a Diego Armando Maradona. È un'emozione forte. Con il big match. Qualcosa che si ricorderà per sé. Sì, peccato che abbiano chiuso la curva della Roma, perché sarebbe stato bello vedere anche i tifosi della Roma. È vero, è un bel messaggio questo perché siamo comunque per vedere sempre un bello spettacolo da parte di tutti i tifosi. Sì, è stato veramente bello e merita di andare allo stadio. Chi ti è piaciuto di più? Osimhen. Sì. Fortissimo. Sì, è una bomba. Però il gol di Simeone è un gol incredibile. Sì, è merito di Zielinski, cioè quel tocco lì così. È grande partita stasera anche di Piotr Zielinski, hai ragione. Sì. Come ti chiami? Dani, grazie mille. Niente. Grazie, buon rientro. Grazie. Buon rientro a Vicenza. Buon rientro no. Sono qua fino a sabato. Ho una settimana di ferie. Bellissimo, una pizza già l'hai mangiata? Sì, ovvio, è la prima cosa che ho fatto alla sera. Ho preso una bella pizza fritta. Dani, grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, non si parla di scudetto per scaramanzia, ma si va così forte che ci potremo mangiare tutta l'Europa! Grande Napoli, grande Giovanni Simeone! Che partita è stata? Che serata è stata? È stata una serata peggio della Juve. Ancora più bella di quella con la Juve. Sì, perché lì ormai era finita 5-1. Pensate che l'avevi pareggiata, invece Giovanni Simeone ci ha regalato altri 6 punti, quindi mancano altri 3 punti che li farà con la Juve. Ma quando lo vinciamo? Ragazzi, ancora è lunga. Ti ho messo in difficoltà. Ancora è lunga. Eri così brillante, dicevi, eri così. Ora rimaniamo a più 13, quando mancano manca un po'. 18 partite, 19, un altro po'. Forza Napoli, ciao. 18 partite mancano. 18. Questa era la. No, ti volevo dire solo una cosa, oggi è stata la serata dei bambini, come mai visti tutti questi bambini allo stadio. Devo dire è stata anche simpatica questa cosa di Coca-Cola.
gola, perché si è illuminato lo stadio, come vedete sono ancora illuminati, si è illuminata ai gol e a fine partita, insomma, per chi... È stato più piacevole ai gol. Esatto. Perché il Napoli ha vinto. Come ti chiami? Va più sopra. Come ti chiami? Cristian, chi ti è piaciuto di più? Cavara Simeone, i migliori del campo. Gol di Simeone? Grazie a loro vinciamo. Simeone è stato bravo in questa partita, molto bravo. Grazie mille, me lo dai un bel Forza Napoli? Sempre solo Forza Napoli. Tu come ti chiami? Francesco. Francesco, chi ti è piaciuto di più? Osimhen. Però nessuno mi dice Simeone, ma qui se Simeone non fa quel gol ce ne andiamo con l'1-1. Ce ne andiamo con un pareggio. Meret invece è stata una bella serata anche di Meret. Super, fatti due bellissime parate. Sì. Me la dai anche tu un bel Forza Napoli? Sempre comunque Forza Napoli. Grazie, buon rientro. Ciao ragazzi, venite di qua. Allora, che partita è stata, che serata è stata, perché poi la partita quasi va in secondo piano. Allora è stata una serata, guarda, molto sofferta, che comunque la Roma, soprattutto dopo il pareggio, diciamoci la verità, ci ha fatto mettere un po' paura. Ma anche il primo tempo, devo dire, rispetto alla gara d'andata dove non hanno fatto nulla, hanno comunque provato timidamente a fare qualcosa. Io questo temevo, vista la partita d'andata in casa loro, che hanno fatto una partita difensiva, ho detto questi vengono qua, si chiudono dietro. Poi dopo fortunatamente siamo riusciti a sbloccare e non so, veramente una serata fantastica. Il nostro portavoce. Sì, c'è tutto lui. Praticamente il discorso è questo, alla fine l'esplosione è stata bellissima, il gol di Simeone. Può essere il gol veramente scudetto, cioè Napoli-Juve è stato un primo step, però ora andare a più 13 con questa vittoria che credo ti dà un entusiasmo per le prossime gare incredibile. Sì, ma la cosa bella è Simeone che non gioca quasi mai, però entra con la grinta come se fosse un titolare. Tutti i giocatori fanno così. È entrato e credo che quei 20 minuti li ha giocati col sangue agli occhi. Sì, anche un minuto lo gioca sempre così e questa è la vera forza. Voglio fare gli auguri a Mourinho, seppur un po' di ritardo. Augurissimi da Napoli, tanti auguri. E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Forza Napoli! Grazie ragazzi, buon rientro. Ciao, eccoci qua. Antonio. Vinciamo lo squat, però Orsata a me non mi piace proprio. È un arbitro un po' particolare, no, un arbitro che fa un po' il protagonista. Dici ne hai dato 7 di minuti di recupero. Ma al di là dei minuti di recupero è un po' protagonista perché vedi pure all'uscita di Kvara, gli indica. Ma non ce la fanno a incazzarci a noi, non ce la fanno. Il campionato è nostro, dall'inizio del campionato. Ciro Navellino, te l'ho promesso. Vengono in studio. Sente perché sei studio. Ti bacio sulla labbra, Ciro Navellino. Io questa scena preferirei perdermela, però lo scudetto vorrei vederlo. Magari non la vengo a vedere. No, ma lo faccio. Lo fai? Ma io ti credo che lo fai. Poi Vincenzo cosa dici? Antonio, voglio sapere la partita, che partita è stata? Buonissimo. Ti aspettavi di vincere alla fine o comunque temevi un po' sull'1-1? Quando è uscito Osimhen ho avuto un po' di timore. Intimidazione perché? Hola. Arriva a México, arriva a Lozano, il Chucky Lozano. Sei messicano? Sì, sono messicano. Del Pachuca, sì. Sei venuto a vedere la partita? Sì. Che partita è stata? Anche quella di Lozano è stata una bella partita. Muy buen partido. Puso 2 goles que no pudieron meter. Sì. ¿E Simeone? Muy bueno. Salió uno bueno y entró otro mejor. Quanti giorni sei a Napoli? Este año va a quedar campeón Napoli. Año, ¿ok? Thank you. Te vas a acordar del Gustavo, el mexicano, ¿ok? Gracias. Adiós, cuídate. Allora mi dicevi che partita hai visto? Ma ottima, siamo forti, nessuno ci ferma. Ormai fai i pezzi. Ti dirò un'altra cosa, domenica pareggeranno Inter Milan e Napoli vincerà. Andremo a più 18. Ma più 13 con calma. Vabbè, più 3 fa 16. 16 punti. 16 punti, ma io dico che il campionato nessuno ce lo toglie. Allora, che partita vi siete consolati? Bellissimi. Meglio che sia la partita della vita. Chiamando contro i romani. Io glielo chiedo ogni settimana, solo lei me lo può dire. Sente quella sensazione che si sentiva negli anni degli scudetti? Io ho partecipato agli anni 87 e 90, Club Napoli Frattese. E si sente oggi che... Andiamo a mettere lo striscione e 10 anni andiamo a chiamare dopo. Bellissimo, tiene uno striscione. Bellissimo. E qui andiamo... Adesso c'è
sente quella... Nell'aria? Sì. No, è come l'87, però... Anche il gol di Simeone così nel finale, è un segnale. È un segnale che mi sembra che quando è l'anno tuo che devi vincere. Poi avevo fatto un salto di qualità rispetto all'anno scorso, perché probabilmente l'anno scorso queste partite le avevo anche perse. Sì, è vero, magari sull'1-1 avresti rischiato qualcosina. No, io ero contento dell'1-1, comunque ero contento lo stesso, i 10 punti, quindi... Chi le è piaciuto di più al di là del gol di Simeone? Chi l'ha entusiasmato di più stasera? Lozano ha migliorato. Meret ha fatto e Zielinski è stato molto bravo a giocare sul velluto. No, quando Zielinski sta in forma, il Napoli gioca molto bene. E Zielinski quando fa girare il centro, fa girare, poi è fortissimo. Anche qui ho visto un po' spinto, sì, fisicamente è un po' abbattuto. Un po' abbattuto, poi ho visto un Zielinski in forma, quindi lo posso anche dire se Zielinski è paradato. Grazie, migliore in campo per te. Tutto il Napoli, anche se Lozano Osimhen non si discute, è sempre il migliore in campo, quello è 9-1. E poi Kvaratskhelia pure ha fatto la sua. E penso che tutti hanno fatto la loro parte. E si dice che pure è stato uno dei migliori perché diciamo che ha migliorato molto. È vero, è vero. Quindi quando Zielinski è poi molto forte. Grazie mille, buon rientro. Grazie mille, buona serata anche a voi. Insomma, è stata una serata. Avete percepito anche voi a casa quello che era l'entusiasmo qui all'esterno dello stadio Maradona. Vi dicevo, girano anche un po' di manifesti funebri della Roma, però l'amico che li stava facendo girare qui all'esterno dello stadio è andato via poco tempo fa e quindi non ve l'abbiamo potuti mostrare. Questo è il bracciale di cui vi parlavo, particolarità di Coca-Cola oggi allo stadio, che si è illuminato ai gol del Napoli e al finale di gara. Insomma, una iniziativa simpatica e che ha portato bene, se vogliamo, perché comunque ha portato sicuramente bene, e sono anche queste, diciamo, quelle notti e quei segnali che ti fanno capire, che ti possono far capire che è davvero l'anno giusto, ed è anche bello raccontare sia l'entusiasmo dei tifosi che quello che sta accadendo, perché è bellissimo. Posso? Fermatevi tattici, siamo andati a due palloni! Ragazzi, chi vi è piaciuto di più? Fate il coro SN. Grazie mille. Calcio Napoli 24, siamo in diretta. Sì. Grazie mille, un bel Forza Napoli. Grazie, buon rientro, grazie mille. Sempre Forza Napoli! Bravissima. Sempre Forza Napoli! Bravissima. Cresciuti a pane e pallone, bravi. Anche perché è bello vedere nelle nuove generazioni. È bello vedere nelle nuove generazioni. Anche Antonio. è scandaloso stato. Scandaloso è stato. Sì, ma parliamo delle cose belle, che ce ne frega di Orsato. Stavo facendo un bel discorso, che tu sei più grande di me e puoi, insomma, avallarlo. Cioè, 6 minuti da 7 minuti. Ma che ce ne frega di Orsato? No, vabbè, sempre in cibo. Non fa niente. Allora, è bello vedere che tutti i bambini che nascono in questa città si affezionano al Napoli, cosa che magari quando io ero bambino non accadeva, perché il Napoli era fine Serie A, Serie B, fallimento. Erano anni dove i bambini crescevano tifosi della Juve, tifosi dell'Inter, tifosi della Roma. Invece oggi stiamo costruendo una squadra, una società che fa innamorare tutti i tifosi. Prima è venuto un ragazzo di Vicenza, vengono i coreani, vengono tifosi da ogni parte del mondo. È una pagina bellissima della storia del Napoli. Oggi, mamma mia, meglio di questi si muore. Ah no? Sì. Tanto io ti ringrazio, ci vediamo alla prossima Napoli-Cremonese. Un saluto, vai. Bernardo. Tu sei ottimo per me, perché mi fai l'assist, così mi ricordo di ringraziare Vittorio Bernardo, che qui fuori ha dovuto, a parte prendere il freddo, ma combattere con... Anche al fratello poi. E poi Emanuele Bernardo in regia. Ma prima di chiudere, non lo fate voi, lo faccio io. Vai.
Allora, domani alle 16 come al solito, filo diretto con Vincenzo Crescentino. Solo il filo diretto, il resto della palinsesto non è importante. Alle 18, filo diretto dici tu, dai spazi ai tifosi, quindi è più importante. Alle 18 c'è la mattina c'è la rassegna stampa, CN24 Live. C'è un nuovo programma che lo conduce Novellino. Novellino con la scugnizzeria della sera, del venerdì, dove si parla di calcio giovanile. Salvio Passante. Salvio Passato, avete una televisione number one, conduttori numero 1. Novellino, la promessa la mantengo. Io ho paurissima. Però mi prendo l'indirizzo da te in studio, ci baceremo in diretta. Ti ringrazio, buon rientro, al volo, dimmi tutto. Allora è stato un Napoli... Sai che ti vedo in contemplazione, cioè stai riflettendo la serata che hai vissuto. Allora, sto pensando se questa città vince lo scudetto... Cosa accade? Sarà una festa enorme. Sarà... non so che può succedere, però ce la meritiamo tutta. Sì. Che notte è stata? Che serata è stata? Che partita è stata? È stata una partita, vabbè, una come tante, è stata esemplare come partita. I ragazzi sono stati bravissimi, il Napoli merita tantissimo questa vittoria per lo scudetto e questa città soprattutto merita tantissimo. Cioè, dopo Maradona noi stiamo vivendo un sogno e questi ragazzi ce lo stanno dimostrando tutto. Ti ringrazio e voglio sapere chi ti è piaciuto di più al netto dei gol di Osimhen e Simeone. Allora, Simeone perché è entrato in partita, ha segnato e ci ha dato 3 punti importantissimi, non è la prima volta. Simeone come Raspadori, come Elmas sono ragazzi che entrano e fanno il loro dovere. È forse la differenza di quest'anno. Assolutamente. Meret era diciamo l'indiscusso, ma oggi ti posso dire che se noi siamo a questo punto dobbiamo ringraziare anche lui. È stato un grande. Sì. È stato un grande. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Grazie, buon rientro. Ciao. Come ti chiami? Lorenzo. Grazie Lorenzo, grazie. Ciao, buona serata e buon rientro. Ciro, non so se tu ci sei in studio anche per raccontare quello che sta accadendo magari all'interno con le interviste dei protagonisti. Io ricordo che io adesso lo raggiungo, ma anche Marco Lombardi, siamo nel tunnel degli spogliatoi, zona ingresso uscita dallo stadio Maradona dei calciatori, e vi racconteremo su YouTube, sui nostri canali, chiaramente anche sul sito calcionapoli24.it tutto ciò che accade praticamente all'uscita dei calciatori. Lo sapete, lì ci sono sempre tanti tifosi e si creano tanti siparietti con i tifosi che aspettano i loro beniamini, e una notte come questa io mi immagino che all'uscita di Giovanni Simeone piuttosto che di Victor Osimhen veramente potrebbe scatenarsi la qualsiasi, ed è da dire che questi ragazzi se lo meritano assolutamente questo riconoscimento della folla, della piazza, meritano l'affetto, la carica che stanno ricevendo con un'intelligenza da parte di questa tifoseria e di questa piazza che va assolutamente sottolineata, perché credo che ne hanno dette di tutti i tifosi, il merito è di Spalletti, il merito è di Simeone, il merito è di Osimhen, il merito è di Kvara, il merito è di Meret, il merito è di Zielinski, ma il merito secondo me, oltre che di una società che ha allestito una squadra veramente importante, è anche di una piazza che è cresciuta e maturata tantissimo, e oggi è una piazza che non dà mai fastidio alla squadra nelle partite, non l'ha mai fischiata, non l'ha mai criticata, non l'ha mai messa in discussione. Sì, quest'estate si criticava il mercato, si criticava la società, ma mai messa in discussione la squadra. Rispetto al passato non è più una piazza, una tifoseria che dà fastidio ai giocatori o rende la loro vita a Napoli invivibile. Pensate ai nuovi arrivati, come si stanno godendo questa città, Simeone, Raspadori, Kvara, e davvero tutti. E infine secondo me la maturazione di questa piazza si vede anche in momenti come questi, in serate come queste. Si festeggia, si è felici, ma a testa bassa, testa alla prossima partita, scusate la ripetizione. Mi sembra davvero
che anche da questo passi la vittoria possibile del Napoli e vittoria di Napoli, perché è sempre stata additata come la città dei caroselli, delle feste inappropriate, delle vittorie annunciate prima, e vedo una lucidità, una maturità da parte di questa piazza che secondo me è un passaggio fondamentale. Hai pienamente ragione Manuel, ti ho ascoltato e il tuo ragionamento non fa una piega, effettivamente è così, non bisogna mollare, bisogna continuare ad insistere, lo dicevo anche io con Emanuele Bernardo qui in regia quando ho dato la linea a te. Adesso questa vittoria, va detto, è una vittoria che ha il sapore di scudetto. Il vantaggio è ampio, ci sono 13 punti di distacco dall'Inter, 15 dal Milan, senza contare quelli che sono quelle altre che vengono dopo. Solo il Napoli lo può perdere, solo il Napoli deve continuare a fare questo gioco, a continuare a fare risultato, continuando a farlo già settimana prossima contro lo Spezia, no? È vero, assolutamente, un Napoli concentratissimo in campo e fuori, ti ripeto, piazza, squadra, società, tutti concentrati sull'obiettivo comune. Poi guarda Ciro, io credo che oggi come oggi, se accumuli questo vantaggio, arrivi al 22 febbraio, al 21 febbraio, quando stai iniziando a ragionare su Eintracht Napoli, che tu un pensierino a quella cosa lì ce la fai, ma non per vincere, chiaramente, soltanto per arrivare più in fondo possibile, perché chiaramente sei in un momento dove davvero puoi fare un ragionamento importante su fare la storia, perché il Napoli ai quarti di Champions non c'è mai arrivato, il Napoli si sta giocando uno scudetto con un vantaggio enorme che oggi è di 13, ma il weekend prossimo con il derby, con altre gare importanti si può ampliare, si può anche diminuire, perché il Napoli può fare un passo falso è sempre dietro l'angolo. Speriamo di no. Davvero il Napoli sta costruendo qualcosa di forse senza precedenti. Io chiaramente sono 96, non ho vissuto gli anni di quegli scudetti, ma avevamo un fuoriclasse che ti trascinava. E avevi un fuoriclasse che ti trascinava, avevi sicuramente un'ottima squadra, ma oggi hai creato un solco, c'è una differenza, cioè io oggi con Marco Lombardi ti racconto, all'80°, quando mancavano 10 minuti e sull'1-1 stavamo attaccando, io dicevo Marco, non è possibile che un Napoli che fa girare la palla così bene, così forte tecnicamente, che mette in campo questo gioco, questa qualità, non vinca questa gara. È arrivato un gol clamorosamente bello per me, sì, qualitativamente, tecnicamente, di intelligenza, di rapacità, di grinta, di fame, e chi più ne ha più ne metta, ma arrivano questi gol, queste vittorie, perché il Napoli rispetto alle concorrenti è 10 spanne avanti, perché Spalletti ha dato un'identità di gioco, i calciatori sono veramente importanti e qualitativamente una rosa forte. Oggi entrano, e chiudo il mio pensiero, entrano Ndombele, Elmas, Simeone, Raspadori, Olivera, cioè ragazzi 5 che probabilmente farebbero i titolari in tutte le squadre in lotta per la Champions. Manuel, l'ultima che ti faccio riguarda sempre la partita, perché mi concentro un attimo su questo match, in quanto è sembrato un Napoli in controllo di tutta la gara, cioè il Napoli non ha mai sofferto, c'è stata soltanto la sbavatura in occasione del gol di Ash-Sharawi con Lozano che se l'è perso un po' sul secondo palo, su quel traversone dalla destra, se non vado errato, di Zaleschi, ma è un Napoli che sempre ha controllato la partita, anche quando c'è stato quell'errorino di Meret su quel pallone nel primo tempo, cioè è un Napoli vivo, un Napoli che ha combattuto, che non ha creato tantissime occasioni da gol, ma ne ha messe dentro 2 però. Sì, una che ricordo clamorosa credo sia quella di Lozano, sì, poi grossissime altre palle gol nitide no, però c'è da dire, Ciro, io non so cosa ha detto Luciano Spalletti, non so se lo dirà, a breve lo andremo a vedere. Hai ragione tu quando dici che è un Napoli che ha gestito la gara, ma il Napoli di Spalletti per gestire la gara deve giocare sempre purtroppo a un ritmo alto al 100%. Nel secondo tempo secondo me il ritmo l'ha abbassato un po' troppo
e hai dato spazio campo in 5-6 minuti, non di più, una decina di minuti alla Roma di creare quelle 2-3 occasioni pericolose, poi è arrivato il gol, però erano 10 minuti dove la Roma aveva creato dei pericoli, certo non palle gol nitide, però dei pericoli al Napoli. Questo è il Napoli di Spalletti che, vi ripeto, è nettamente più forte delle avversarie, non se lo può permettere perché per caratteristiche non è una squadra che può andare a un ritmo più basso. Lo vedi, ed è evidente, quando negli ultimi 10 minuti gioca a 2000 e non ti fa toccare palla, poi è chiaro, dopo il 2-1 è tutto relativo perché vai nella paura di perdere la partita e concedi qualcosa alla Roma, ma nei minuti che dovevi recuperare l'1-1 hai giocato ad un ritmo elevatissimo e hai giocato un calcio molto molto bello, molto godibile, anche se sei tifoso del Monza e guardi la partita ti godi 10 minuti di grande Napoli, quindi forse il neo, se vogliamo proprio trovarlo a questo Napoli, è che anche quando gestisce la palla deve tenere un ritmo alto, altrimenti va in difficoltà. Diciamo intanto che ti dico che fuori grotta è praticamente paralizzata, pochi istanti fa continuavano ad esserci fuochi d'artificio, però come ti ho detto c'è anche una serenità, calma apparente di chi, ok, abbiamo portato a casa altri 3 punti importantissimi, ma è ancora lunga. Grazie Manuel. Grazie a te Ciro e grazie soprattutto a Vittorio che mi ha assistito oggi, a Marco Lombardi che, come vi dicevo, è all'esterno del tunnel dello spogliatoio e quindi anche da lì avremo altri contenuti. E allora grazie a Manuel Guardasole, Marco Lombardi e Vittorio Bernardo per l'ottimo lavoro come sempre. Manuel, ci vediamo in redazione. Grazie, buona serata e un saluto a tutti i tifosi che ci hanno seguito anche stasera. Li ringraziamo perché poi è bello raccontare quello che accade qui, è bello farlo per loro, certamente. Grazie mille a Manuel Guardasole, eccoci qua, rientriamo negli studi di Calcio Napoli 24, buonasera nuovamente da Ciro Novellino, un ringraziamento sempre a quel signore lì di Emanuele Bernardo in cabina di regia. Io voglio cominciare così, Manu, facciamogliela vedere, cominciamo così, con questa cosa qua, però la facciamo vedere meglio ovviamente, eccola qua, Napoli, 20 partite, 53 punti, Inter 20 partite, 40 punti. Ci sono 13 punti di differenza tra Napoli e Inter, ci sono addirittura ben 15 punti tra Napoli e Lazio, Atalanta e Milan. Diventano 16 con la Roma e via via con tutte le altre. È un Napoli che ha spaccato il campionato, Napoli che ha fatto fino a questo momento 20 partite, 17 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, 48 gol fatti, 15 gol subiti, media inglese di 33, differenza reti appunto di 33, con 53 punti. Questo vuol dire che in questo momento il Napoli è miglior attacco con 48 gol, miglior difesa con 15 gol. Signori, se non è un Napoli da scudetto questo, ditemi che cosa deve fare di più questa squadra per portarlo a casa. È una stagione incredibile quella che stiamo vivendo con il Napoli. E allora vado subito a mostrarvi le pagelle del nostro Claudio Russo, credo. Allora, eccole qua. C'è chi ha Osimhen e chi è logorato da non averlo. Se sarà scudetto, questa verrà ricordata come una partita decisiva. Scendiamo nel dettaglio delle pagelle del nostro Claudio Russo. Meret, 7. Rinvio Svilenko al 10°, forse si intende poco con Kim quando il coreano sfiora il palo. Risponde presente al destro di Spinazzola, riflesso pazzesco su Cristante, anticipa Abraham in uscita bassa, riesce solo a toccare il pareggio di Esharawi. Di Lorenzo 6, sfida tutta nazionale con Spinazzola, mantiene la posizione rinunciando ad essere il solito trenino. Ad inizio ripresa il Shaarawy colpisce di testa con mezzo metro di vantaggio, lo soffre un pizzico, avvia l'azione che porterà alla vittoria. Rachmani 6,5.
concede falli laterali se proprio deve, non soffre il pressing giallorosso quanto il suo compagno di reparto, salva in corner su un destro di Bagnez, arriva di testa su una marea di palloni. Kim 6,5, fondamentale nella gestione palla che rischia con Meret al 12°, Mura un destro di Pellegrini al limite dell'area, da un altro rinvio così arriva la più grande chance per la Roma, perfetto su Abraham all'inizio di presa, migliora col passare dei minuti. Mario Rui, voto 6,5, qualche minuto per entrare nel match, poi con calma serafica, in mezzo a due avversari riesce a trovare Kvaratskhelia nell'azione del vantaggio, lo fa sembrare la cosa più facile al mondo, dal 69esimo Oliveira 6,5, si tiene altissimo per giocare la palla indemoniato, Anguissa 6, si aggira su ampie zone, stende le sue lunghe leve, non vuol dire che apporti enorme qualità, ma lotta nei contrasti e fa valere la stazza. Lobotka 6, Pellegrini gli ronza attorno per infastidirlo, ma non dura molto, sbaglia poco come sempre, ma non ruba l'occhio. Zelinski 6,5, la Roma è la squadra contro cui ha giocato più gare nel massimo campionato, senza mai segnare, arcigno nel pressing, sguscia nell'avvio dell'azione del vantaggio, danza sul pallone, cerca e trova la porta, sul pareggio reagisce tardi e permette il cross, si rifà dando la palla a Simeone per il 2-1. Dombelé 88esimo senza voto, Lozano 6, Spalletti lo sceglie per tenere più basso Spinazzola, Anguissa a metà primo tempo lo lancia con un pallone troppo lungo, si sacrifica molto mantenendo una posizione vicina a Di Lorenzo con tanto di rincorsa al pallone per evitare un corner. Un paio di scatti sulla fascia e Bagnez non lo vede mai, per poco non confeziona l'assist del raddoppio. Contropiede in solitaria, ne esce un corner con due compagni liberissimi, sprecone. Peccato si faccia beffare da Shaarawy, 76esimo entra da Spadoli 6, sbaglia qualche passaggio, un tiro respinto da Rui Patricio, Osimhen 7,5 all'andata un destro terrificante, al ritorno un capolavoro tra stop di petto, appoggio, missile sotto la traversa, che somma potenza e controllo, ancora più bello e da solo vale un voto in più. Al 29 gennaio ha già eguagliato il record di marcature in una singola stagione nei maggiori 5 campionati europei, 14 gol lo scorso anno, sfiora la traversa girandola di testa da fermo, Smalling non la tratta con i guanti altro che. Dal 76esimo Simeone voto 7, gli basta un movimento per mandare Smalling altrove, un pallone per mandare in estasi la città. Kvaratskhelia 6, Mancini nel prepartita aveva detto che serviva concentrazione per fermarlo, lui risponde subito con un destro al quinto e poi l'assist dell'1-0, si divora il 2-0 stoppando male il pallone in posizione ghiottissima. Elmas 6, gira sul pallone, si accentra muovendosi in orizzontale sul campo e si guadagna una punizione da ottima posizione. Spalletti, voto 6,5. Ride e scherza con Mourinho, dopo oltre 14 anni di imbattibilità. I due si pressano ad alterna intensità. La Roma attende ma non si limita a ripartire, poi per sbloccare la partita c'è chi ha Osimhen e chi non ce l'ha, ovvio. La gioca come vuole, girando palla velocemente ed evitando rischi, alzando all'occorrenza una delle due mezzali. La Roma accetta l'1 contro 1 sulla fascia, Lozano ne approfitta, ma Kvaratskhelia non è cinico. La Roma crea, sfrutta maggiore fisicità e dà spunto migliore, ma sbatte su Meret e subito dopo Lozano rovina un 3 contro 2. Nel secondo tempo, a dirla tutta, i giallorossi meritano il pareggio perché sembrano avere maggiore voglia e soprattutto sono più precisi visti gli errori di Lozano e Kvaratskhelia. Poi per vincere la partita c'è chi ha Simeone e c'è chi non ce l'ha, ovvio. Altra partita vinta con i cambi. Se il Napoli vincerà lo scudetto, questa verrà ricordata come una partita decisiva, soprattutto dal punto di vista mentale. Ed era quello che dicevo, questa è una partita decisiva. Nel frattempo state vedendo anche le foto del nostro Ciro De Luca, che il nostro Emanuele Bernardo vi sta mostrando. Arriva il tweet presidenziale, arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis, applaude alla squadra con un tweet il presidente De Laurentiis con tanto di scatto verso il tabellone luminoso. Eccolo qui, ecco il tabellone, gli applausi del presidente Aurelio De Laurentiis che twitta dopo il distacco ampio di 13 punti. Andiamo a vedere
Allora, eccoli qua. Allora, ci sono. Nel frattempo prego il nostro Emanuele Bernardo di cominciare a scaricare quelli che sono i video che possiamo mostrare, perché c'è anche uno all'uscita dallo stadio con il coro che è già sul nostro portale di riferimento calcionapoli24.it. Questo è Lozano, ai microfoni di Sky. Osimhen, gol bellissimo, per lo scudetto c'è una strada precisa che dobbiamo fare. Mister Spalletti ci dice sempre una cosa, andiamola a vedere questa cosa, ai microfoni di Sky Sport durante Sky Calcio Club dice Irving Lozano: Osimhen è così anche in allenamento? Sì, gli ho fatto i complimenti per un gol bellissimo. Cosa fa la differenza? Gli uomini che entrano in campo fanno sempre bene, abbiamo segnato tanti gol ed il mister ce lo dice che la panchina può essere importante e quelli di stasera l'hanno fatto benissimo. Come si gestisce durante la settimana la competizione per una maglia? È bellissimo lottare giorno per giorno, manteniamo sempre un altissimo livello. Scudetto, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partita dopo partita. Questa è la strada che dobbiamo fare fino all'ultimo. Era la partita più difficile del mese di gennaio? Sì, lo era e come, e forse era la più difficile della stagione, dice Irving Lozano ai microfoni di Sky. Abbiamo un ok per quel video? E allora guardiamoci il video delle immagini all'esterno dello stadio Maradona e poi commentiamo ancora il match di questa sera. Ascoltiamo la voce dei protagonisti. Un fiume di persone c'era all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona al termine del match che il Napoli ha portato a casa con un gol del Ciolito. Il Ciolito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di DAZN, lo andiamo a vedere, eccolo qui, è stato bellissimo, abbiamo fatto una grande partita, continueremo a lottare per i tifosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le dichiarazioni del Ciolito Simeone ai microfoni di DAZN. Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima e non ci siamo riusciti contro una squadra così forte. Alla fine è stato incredibile, sono felicissimo perché siamo un gran bel gruppo. Sono felice, anche se non mi sentivo molto bene, avevo mal di pancia, dice. Meno male che avevo mal di pancia. Oggi è stata una delle cose più belle, sono 3 punti importanti, continueremo a lottare su ogni partita, lo faremo così fino alla fine per i tifosi del Napoli. Oggi sono importantissimi i punti presi, alla fine non avevo più aria, è difficile tenere il ritmo alto, io ho cercato di dare il massimo, è stato bello con il mister, continueremo a segnare per la dinastia Simeone. Questi gol di Giovanni Simeone, il gol di Giovanni Simeone segnato contro la Roma è un gol davvero importantissimo. E c'è una statistica che riguarda questo signore qua, perché Giovanni Simeone ha segnato il gol vittoria, lo vediamo esultare proprio negli scatti del nostro Ciro De Luca. Simeone pazzesco nella media gol minuti giocati, un gol ogni 65 minuti, impressionante. Giovanni Simeone con la maglia del Napoli, l'argentino arrivato in estate a una media gol minuti giocati con la maglia in questa stagione, maglia azzurra in questa stagione, che è di 1 ogni 65 minuti, vuol dire sono 8 i gol in tutte le competizioni, in 16 presenze e in 527 minuti giocati. Ma avete capito che numeri ha questo giocatore? 8 gol in 16 presenze in soli 527 minuti. Un qualcosa di incredibile, Giovanni Simeone, un qualcosa di incredibile. Voglio andare a vedere, allora,
Mourinho fa i complimenti ai suoi sui social, scrive: che squadra, che spirito, che prestazione, forza, ci vediamo mercoledì all'Olimpico. Questo è il commento di José Mourinho, che comunque fa i complimenti ai suoi. José Mourinho che ha parlato ai microfoni di DAZN, e José Mourinho dice secondo me una cosa non giusta, anche perché io vorrei capire che partita ha visto José Mourinho, perché dice: meritavamo noi di vincere, l'1-0 di Osimhen è un'ingiustizia, Spalletti mi ha fatto un regalo che non ho aperto. Andiamo a vedere nel dettaglio delle parole di DAZN di José Mourinho. Dal primo minuto abbiamo giocato una grande partita, ingiustizia il gol dell'1-0, loro con Osimhen per quello che si era visto in campo. Ecco, per quello che si era visto in campo io credo che il Napoli l'ha meritato il gol del vantaggio. La squadra si difendeva molto bene, ci sono partite che perdi ed esci con più convinzione di prima, siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli e messo paura a tutto loro. Lo stadio è stato tremendo e sembrava vuoto, usciamo dal Maradona più fiduciosi, lo stadio sembrava vuoto, ma come sembrava vuoto? Caro Giuseppe, ma cosa hai visto? Che partita hai visto? Usciamo dal Maradona più fiduciosi, i nostri 3 cambi finali sono stati 3 bambini e mi fa piacere per lui. Certe volte la squadra che meritava di più esce sconfitta, dispiace per il risultato e per la sconfitta perché dovevamo vincere noi oggi. Ho ringraziato Spalletti prima della partita per il regalo che mi ha fatto per i miei 60 anni. Dopo la partita solo un grande abbraccio. In dei momenti chiave la stella si illumina per lo scudetto. Lo so bene io che ho vinto tanto. Oggi si è illuminata per loro e per Spalletti. Sono una grande squadra di campioni. Pellegrini si è allenato solo ieri in questa settimana, ha fatto un sacrificio per giocare, non era al top della condizione, gli mancava l'intensità e ha dato tutto. La nostra squadra con una partita alla settimana può essere una squadra molto forte, ma giocare 2 o 3 volte durante la settimana diventa difficile. Il Napoli ha una qualità tremenda quando gioca nella metà campo avversaria. I risultati della Roma avevano un blocco tattico e mentale lo scorso anno, oggi giochiamo in grandi stadi con grande mentalità. Non rivedremo Zaniolo al centro della Roma dopo l'infortunio di Abraham, non sappiamo ancora se è infortunio o stanchezza. Quindi queste le parole di José Mourinho, che onestamente mi è sembrato un pochino andare per le sue, però lo posso anche comprendere in quanto grande comunicatore José Mourinho. Buonasera, chi è? José Mourinho, che ha parlato anche di Osimhen, dice per Lorenzo, si tratta di appunto Pellegrini, solamente ieri alla rifinitura ha parlato, abbiamo pensato che il Napoli facesse fatica sotto pressing, abbiamo preso i rischi molto bene, Matic molto bene, così come i difensori, bene Smalling su Osimhen che è un giocatore top, ma se va in Inghilterra lo ammazzano, sta sempre per terra. Va visto il calendario, la classifica e vedere che abbiamo giocato in trasferta contro Napoli, Milan, Inter e Juventus. Oggi esco di qua e se penso che giocavamo in questi stadi sembrava che ci fossero dei blocchi mentali. Ora giochiamo in questo modo qui a San Siro allo Stadium, anche se abbiamo fatto 0 punti. Abbiamo una telefonata, Emanuele? Se abbiamo una telefonata andiamo subito al telefono, perché ritrovo un amico, il grande amico Massimo. Ciao Massimo. Ciao Ciro, mi spandegato stasera. Mamma mia, però che bella soddisfazione, Massimo. Mamma mia. Oh, ma ti posso dire una cosa? Sì. Osimhen ha fatto un culo, mamma mia. Spettacolare. Mamma mia, come si fa? Ha alzato pure la porta da terra. Sì. Ma Mourinho, Mourinho vorresti sapere che dice in conferenza stampa. Vabbè, ma Massimo, tu che sei un attore, sei un attore, sai che la comunicazione è importante e Mourinho è secondo me il comunicatore per eccellenza. Questo sì. Quindi quello che dice va sempre preso con le molle. Sì. Però lui si è buttato avanti perché voleva vincere la partita, perché voleva ancora sperare. Certo. Ha fatto un gol spettacolare, ma pure Simeone, non è proprio... Qui quando entra sempre voglio dire. È incredibile.
Ciro, tutto a posto, ma insomma, poi ti sei ripreso quella ragazzina, ha detto che ti ha fatto lo scherzo, ha detto che non era tifoso del Napoli. Hai capito? E questa è stata una cosa importante. Senti, comunque io ti seguo finché domani mattina finisce la trasmissione. Guarda, non lo dire perché sennò il nostro editore veramente ci fa tirare fino a domani mattina. Ma sì, perché poi, guarda, ti dico la verità, sì. Alle volte no, tu vedi, ma questa è una televisione che comunque la vostra emittente, scusa, ma voi dove state come sede? Noi siamo a Casalnuovo. Ah, a Casalnuovo, sì, Casalnuovo, sì. Ho visto che, ho visto un promo, ma fai pure una trasmissione tu? Io ho visto così. Sì, io conduco oltre che le live reaction delle gare anche Scugnizzeria, che è un programma del venerdì sera che è in pratica partito 2 giorni fa, venerdì scorso con la prima puntata. Ho visto il promo, però non sono riuscito, non avevo capito. Sì, Scugnizzeria è un programma sul settore giovanile, poi ovviamente sono anche impegnato negli altri programmi. Ma io sono stato per un grande allenatore io. Perché noi facevamo, io sono stato a pallone e era forte. Massimo, tu non ti sei fatto mancare niente. No, vabbè, ma mi sa divertire, ma la vita bisogna divertirsi, bisogna godersela, ma quest'anno ce la godiamo ancora di più perché volevo vincere anche lo scudetto. E poi ti dico una cosa, che comunque ho fatto anche l'arbitro, hai capito? L'arbitro proprio, arbitro di serie giovanile, insomma, mi ha divertito tanto, capito? Ma è cosa bella, ma detto Scugnizzeria, guarda che ho fatto anche un film che si chiama Scugnizzi, cerchiamo di dare spazio anche al settore giovanile del Napoli che di solito non viene preso in considerazione, noi invece cerchiamo di raccontarvelo a 360 gradi, dalla primavera fino all'Under 13, anche perché io sono in maniera particolare legato ai ragazzi, io che sono anche responsabile della comunicazione della Juve Stabia, nella Juve Stabia io tratto i ragazzi come la prima squadra e la volontà era quella di creare, realizzare un programma anche per il settore giovanile della SSC Napoli e il mio editore mi ha dato la possibilità e io ne sono contento. Ma tu sei bravo, io me ne sono accorto subito, se non ti chiamavo Ciro, hai capito? È chiaro, non ti chiamavo se non eri bravo, ma io avevo un carissimo amico di Castellammare, Italo Celoro, che era un attore. Te lo ricordi? Tu lo conosci? L'hai conosciuto? Di nome sì, però adesso non ce l'ho presente. No, ha fatto pure il film con me Scugnizzi. Sì. Ma non ci sa più perché poi è morto. Però era una brava persona. E poi c'è degli amici a Castellammare. Anzi, mi hanno pure invitato a mangiare, cioè dice la verità. Ci ha parlato aspetta, capito? La Roccamambina a Castellammare, proprio. Ma ti conviene farla perché si mangia bene e si sta bene. Lo so. Te lo dice lo stambiese doc. No, l'unica cosa che mi è piaciuto c'erano quelle fontane, quell'acqua termale, l'acqua termale, le nostre acque. Castellammare è la città delle acque, Massimo. Bravo, no, e quelle là poi hanno tolto di mezzo, mi pare, l'hanno rubato. Subito fanno, capito? Poi fanno i paccheggi per gli abusivi, capito? Che è la cosa bella. Senti, comunque io ti lascio la trasmissione. Grazie, poi mi piace, vi seguo, perché poi sai che cos'è la cosa bella? Che comunque è una replica dopo, lo dico, una replica bella. Sì. Senti, è come la radio, io accendo la radio e senti, capito? Sì, sono contento. Grazie. Io ti faccio i miei saluti. Grazie Massimo. Un bacione a tutti che da Giaricere. Alla prossima. Tre volte forza a me, sai come piace tu? Quando dici, ma dici forza Napoli e il bambino che ti fanno seguire, bello, quello è emozionante. Comunque sempre forza Napoli e forza Napoli.
Ciao Massimo. A tutti, un saluto anche a Emanuele e poi sta pure quello là che mi ha discutato un uomo, quell'altro come te che fa la trasmissione, che ci sta un tuo collega Vincenzo, Roberto, Renato, Riccardo, come si chiama Riccardo? Riccardo, c'è Vincenzo Credendino, siamo in tanti. No, ho fatto un paio di telefonate a lui. Allora Vincenzo Credendino. No, non è Vincenzo. Riccardo con la barba. Alessandro. No, Riccardo. Riccardo Catapano allora. Bravo, Riccardo Catapano, bravo, sì. Riccardo Catapano. Salutiamo pure, buonanotte ragazzi. Ciao Massimo, Forza Napoli. Grazie mille. Ciao, buonanotte. Ciao Massimo, ciao. Allora, Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN. Osimhen non può giocare fino alla fine di ogni partita, rispetto per chi si allena dando il massimo. Queste partite si vincono con l'Unione. Ho regalato Pulcinella a Mu. Quindi ha detto il regalo che ha fatto a appunto José Mourinho. Queste partite le vinci se fai vedere di essere che sei determinato a vincerle, dal magazziniere fino all'ultimo della panchina. Sono partite delicate, ma quelli in panchina avevano già dimostrato che la stavano giocando con l'atteggiamento. L'hanno dimostrato poi dopo in campo. Questi campionati qui, a questa intensità qui, se non hai tutti dentro con il lavoro quotidiano e di sostenere il compagno senza pensare di sostituirlo, diventa difficile. Abbiamo avuto poco coraggio oggi di costruire e far girare la palla, poca qualità rispetto al solito. Possiamo fare molto di più, loro hanno avuto l'agevolazione di crearci parità numerica. A quel punto possiamo sempre sfruttare Osimhen sugli spazi. Oggi però non è stato bravissimo a farlo. Il gol è stato fantastico, c'è qualità tecnica per come se la mette sul destro e per la cannonata che spara. Ha tirato una fucilata, è un giocatore forte fisicamente, diventa difficile andargli addosso e pensare che lui non accetti il contrasto. Lui riesce sempre a contrastare tutti. Non si può sempre usare gli stessi giocatori e usarli per tutti i 90 minuti e oltre. Ho tolto Osimhen perché bisogna guardare quello che accade nel lavoro quotidiano, ogni volta dell'impegno di tutto quello che danno i giocatori, ogni volta. Simeone e Raspadori ci hanno sempre dato tutto e non dimentichiamo come hanno sostituito Osimhen nel periodo quando era infortunato. Ci hanno permesso anche di superare il girone di Champions. Ormai con le 5 sostituzioni ognuno può essere sostituito, ognuno può dare il suo contributo, come è accaduto anche oggi. Ho regalato un Pulcinella a Mourinho, un simbolo di Napoli, lo faccio con tutti gli allenatori che vengono qua dalla Champions, lo regalerò anche a te, riferito al conduttore DAZN Cattaneo, e se la ride. Quindi svela anche un retroscena Luciano Spalletti, perché regala un Pulcinella a tutti quindi gli allenatori che vengono qui a giocare in Champions League. Il commento, intanto c'è un messaggio da parte di Miki082, dice: Napoli d'applausi determinato fino alla fine, CN24 da ringraziare per i programmi, Ciro Novellino e tutto lo staff CN24, la migliore informazione calcistica di compagnia, buonanotte a tutti. Questi messaggi che mi piacciono perché ci riempiono ovviamente di orgoglio. Grazie a tutti che ci seguite. Commento: SSC Napoli, staffetta della gloria, Osimhen, Simeone, si abbassa la temperatura in tutta Italia. Ciolito scrive: la voce è notte del Maradona, ha il cuore napoletano e l'animo argentino. Giovanni Simeone è il cuor di leone che fa esplodere l'urlo di fuorigrotta, che parte dalla terra e arriva fino alla stratosfera, superando il muro del suono, scandendo il battito di un popolo intero. Sono le 10:30 di sera, quando il Ciolito si gira di sinistro e solleva l'incrocio dei pali con un colpo da campione di tazza. Circa un'ora prima, dall'altro lato, Victor Osimhen aveva firmato un diadema di luce abbagliante che vale un intero collier di perle. Stop di petto, rifinitura di coscia, destra sotto la traversa, un terzo tempo che applaudono pure in NBA. La Roma in mezzo al match ci mette corsa, potenza, orgoglio, tecnica e vigore, Maidomo, quello che porta al pareggio di El Shaarawy ad un quarto d'ora dalla fine.
Poi Spalletti mette dentro Simeone Perosi, la staffetta della gloria. Il Ciolito a minuto 86 disegna la parabola che entra di diritto sulla copertina del campionato nei giorni della Merla. Il Napoli abbassa la temperatura in tutta Italia e alza la testa verso la vetta tibetana. Un brivido irresistibile che parte dal cuore attraverso l'anima. Oi vita mia, la melodia della felicità, la struggente voce e notte del Maradona. Questo è il commento della SSC Napoli che vi abbiamo mostrato qui appunto su Calcionapoli 24. José Mourinho ha parlato in conferenza stampa, ha detto il Napoli vincerà lo scudetto e dagli, lo ribadisce, ma risultato ultrameritato, immeritato. Osimhen non deve tuffarsi, ma stavo applaudendo il suo gol. Andiamo a vedere un po' in conferenza stampa. José Mourinho dice: Roma favorita per la lotta Champions. Quando si giocano 3 partite a settimana è una corsa che si basa sulla rosa e non sulla squadra. Quando abbiamo tempo e condizione per preparare una gara in una settimana è difficile non vincere la partita. Si fa lavoro offensivo, difensivo, palla inattiva, è difficile non vincere. Quando invece giochi 3 partite a settimana, le squadre con più opzioni hanno più possibilità. Noi stiamo crescendo come squadra e facciamo crescere giocatori che non erano opzioni per noi. Non parlo di Zalewski, ma di Tajrovic, Bove, Volpato. Li facciamo crescere in una rosa che con il tempo migliorerà. Dopo la partita ho detto ai miei di dimenticare la tristezza per la sconfitta, ma di pensare alla performance offerta, al calendario, alla classifica. Ogni partita è sempre difficile, dice, ma abbiamo giocato fuori casa con tante avversarie dirette. Adesso ci sono 2 partite, mercoledì e sabato, poi l'Europa League. Oggi dentro la tristezza di un risultato ultra immeritato. Sono orgoglioso dei ragazzi. Dybala, non mi piace fare analisi individuali, bisogna analizzare anche il profilo della partita ed il gioco imposto. Non era la partita che il Napoli ed i napoletani volevano. Lo stadio sembrava vuoto, ma abbiamo fatto un gioco non facile per Dybala e Pellegrini. Volevamo pressare alti, rischiare, cercando di prenderli in fase di costruzione. Abbiamo cercato di non averli alti sul campo. Sentivo Spalletti dire tante volte a Meret di andare su Osimhen. Per loro era difficile costruire. Poi quando recuperiamo palla non è che siamo molto freschi. I meriti sono anche di un avversario che con 2 difensori centrali che nei duelli individuali sono fortissimi, bravi e veloci. Kim è un giocatore fantastico, va dato merito anche all'avversario perché hanno grandissima qualità. È la squadra che vincerà lo scudetto. Io ho vinto dei campionati e la stella non va via mai. Ci sono partite in cui puoi perdere ma alla fine vinci, c'è qualcosa che ti illumina sempre. Al Napoli è successo proprio questo. Senza dubbio il Napoli vincerà lo scudetto. Cosa ho detto ad Osimhen e cosa mi ricorda? Gli ho detto che ha segnato un grandissimo gol e che non deve tuffarsi sempre. Lo penso, ha segnato un gol fantastico ed io quasi ho applaudito dalla panchina. Ha fatto la stessa cosa all'andata, quindi per me è un giocatore fantastico, ma non deve tuffarsi. Paragoni con Drogba? Il livello è quello, ma Didier non si tuffava. Se Victor cambia è ok, se avessi un club con tanti soldi lo comprerei. I cambi? Tutti quelli usciti l'hanno chiesto. Spinazzola, Abraham, Matic avevano dolori muscolari. Cristante è uscito perché la squadra perdeva 1-0 e volevo più dinamismo e ho inserito un ragazzo che gioca un calcio fluido. Ma una cosa è avere Elmas, Raspadori e Simeone, un'altra Bove, Tajrovic e Volpato. Noi però siamo questi. Io non sono triste ma gioioso nel farli giocare. Vedo Zalewski al mondiale e ciò mi fa piacere. Devo dire che però quello che ha notato José Mourinho è che, e l'ha ripetuto sempre, ha detto che in pratica Osimhen si tuffa. Cioè, noi non l'abbiamo capito, cioè non l'ha detto mai Emanuele Mourinho che Osimhen si tuffa. Mi è sembrato strano onestamente, però ricordiamo che all'andata, se non vado errato, lo disse chi è Lozano, cioè, quindi lo conosciamo José Mourinho, sappiamo che tipo di allenatore è, quindi nessun problema, ci gustiamo però Luciano Spalletti
che ha parlato in conferenza stampa. Io sto andando a vedere anche se ci sono magari altre notizie, altri video, magari su questo mi puoi aiutare tu direttamente, Emanuele, se abbiamo altri video da poter mostrare. Spalletti in conferenza, +13, non si gestisce niente, fondamentale non accettare mai il pareggio, l'esplosione della panchina al gol e l'immagine della serata. Andiamo a vedere la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Scudetto, abbiamo 3 punti in più in classifica, 3 punti importanti. La squadra ha vinto un match difficile contro un grande avversario. La Roma ha dimostrato di essere una delle più forti viste qui al Maradona. È vero che la partita l'hanno giocata tutti quelli della rosa, anche quelli in panchina, da quello che ha giocato di meno al magazziniere Dottori, tutti concentrati al 100%, e la cosa fondamentale è stata quella di non accettare mai il pareggio. La squadra, quando si è vista rimontare il gol, ha avuto una reazione feroce, forte, per andare a provare a vincere la partita, e forse questo dettaglio qui l'ha premiata. Simeone ha giocato pochi minuti, conseguenza del fare le sostituzioni. I giocatori, quando si allenano bene in settimana, poi diventa difficile andare a togliere uno come Osimhen dal campo. Però perché non dare possibilità a chi ha potenzialità come Raspadori e Simeone, e che quando è mancato Osimhen ha determinato il passo della squadra? Facile per un allenatore metterci mano se la testa è quella di questi due, o di Elmas oppure di Olivera. Sono entrati tutti benissimo, poi è chiaro che bisogna ricordarsi che in campo servono equilibri, ma uno in 70 minuti ha avuto a disposizione gran parte della partita e ci si può metterci mano con i cambi. L'esplosione della panchina al gol è l'immagine della serata? Sì. È bellissima per un allenatore, perché si vede che la partita la stavano giocando anche quelli che stavano fuori. Chiunque avessi inserito avrebbe dato una risposta corretta, però anche se non ci fossimo riusciti a vincerla, questa è una mentalità che premia. Avendo un po' di punti di vantaggio la si potrebbe anche gestire. Non si gestisce niente, si fa quello per cui si viene pagati e che si fa vedere in uno stadio che si chiama Diego Armando Maradona. Atteggiamento in fase di non possesso, ci siamo dovuti abbassare in alcuni momenti, dice Luciano Spalletti, potevamo gestire meglio la palla. Noi siamo abituati ad avere più qualità con la palla tra i piedi, loro ci hanno pressato forte e hanno scalato sul terzino e sull'esterno offensivo, però noi preferiamo questo, e quando loro lo fanno dobbiamo sapere che è un vantaggio che possiamo sfruttare. Noi vogliamo che ci vengano a pressare, dobbiamo avere un comportamento conseguente alla volontà avversaria di giocare a viso aperto. Giocare dopo le altre partite ha cambiato qualcosa? Ha cambiato qualcosa? Secondo me, davanti a tutto e ai risultati, loro prima di andare in campo devono avere ben chiara l'occasione che hanno. Se mettono a fuoco l'occasione, non ci sono cose che possono disturbare e far sentire pressioni. Poi dice: per fare i risultati fatti finora la pressione la sappiamo gestire, abbiamo capito che per fare risultati bisogna anche andare addosso agli avversari. Dopo il pareggio l'abbiamo dimostrato, abbiamo un carattere forte, siamo andati a fare baruffa al limite dell'area. A me è piaciuta molto, è stata giustamente premiata per l'atteggiamento. Osimhen, pur sostituito, ha continuato a giocare da fuori, dice. Leader, Victor è uno forte, la partita è una scatola che va riempita di cose, in dei momenti ci vuole il tacco e il gioco di piatto, poi una tramvata, una spallata, un duello fisico, una scivolata, una corsa di 40 metri. Non è che se uno non ha qualità non può fare altre cose. Osimhen perché è leader? Perché ha tutte queste qualità. Lotta con avversario, ci mette la faccia fisicamente, è uno che prende la palla a metà campo e se la porta alla bandierina, è uno che salta contro 3 avversari. Questi giocatori qui hanno tutto per riempire la scatola della partita, che sono chiamati ad essere leader più di altri. Poi la qualità fondamentale è che sia dentro il gruppo indicava i passaggi da fare. Tutto questo è molto bello.
il regalo a mister Mourinho gliel'ho fatto davvero, gli ho regalato un pulcinella per il suo compleanno e pensavo di essere invitato alla sua festa, non mi ha invitato, e ci siamo visti qui. Quindi questa è la lunga conferenza stampa di Luciano Spalletti, a breve altre dichiarazioni, però ne abbiamo un video. Il presidente Aurelio De Laurentiis e Riff El Mas che lasciano lo stadio. Grande! Oh, siamo 4-5. Beresisco. Ma perché siamo fatta roccia Beresisco? Isso o lado sei que é. E abbiamo visto i tifosi in festa, Napoli che esulta ovviamente per la vittoria della squadra. C'è Matteo Politano che dice un'altra grande partita, un'altra faccia di questa squadra straordinaria. Matteo Politano ha scritto un tweet, Politano che non ha giocato appunto il match di questa sera, però ci sono anche altre voci. Allora voglio Abram, per esempio, dice orgoglioso della mia squadra. Tammy Abraham, che ha affidato ai social un breve messaggio di incoraggiamento ai compagni e ai tifosi, dice orgoglioso della mia squadra, non abbiamo ancora finito, ha scritto l'inglese ripostando nelle sue storie Instagram la foto di squadra pubblicata poco prima da José Mourinho, e qui lo vediamo in azione con Amir Rachmani. Però oltre a Tammy Abraham, allora problemi al flessore, riportiamo su Calcionapoli 24, dice problema muscolare per Tammy Abraham, costretto ad abbandonare il campo al 73esimo di Napoli-Roma per lasciare spazio ad Andrea Belotti. L'inglese è stato lanciato in campo aperto da Lorenzo Pellegrini e dopo essere stato anticipato dall'uscita bassa di Alex Meretta ha sentito tirare il flessore della coscia destra, accasciandosi subito a terra. Anche Leonardo Spinazzola, oggi titolare, uscito dopo i primi 45 minuti di gioco, ha accusato un problema al flessore destro. Le condizioni di entrambi sono da valutare e appunto ve lo riportiamo su calcionapoli24.it. Però Osimhen
sui social, la gente di Osimhen sui social, altro super gol, troppi falli pericolosi però, gli arbitri facciano attenzione. Eccolo qua, Roberto Calenda, il manager, l'agente di Victor Osimhen, scrive su Twitter, altro gol super, troppi falli pericolosi però, gli arbitri facciano attenzione. Questo è il tweet di Calenda, l'agente di Victor Osimhen, però abbiamo un video, Emanuele? E allora abbiamo fra qualche minuto un video di Osimhen. Prima, allora fra 5 secondi, 4, 3, 2, 1, a breve abbiamo il video di Osimhen, poi dopo ci sono anche le dichiarazioni di Alessandro Del Piero su Victor Osimhen. Ce l'abbiamo? C'è, e allora guardiamoci Osimhen. Però non vi addossate, Forza Napoli, Victor Osimhen. Andiamo al touch, Alessandro Del Piero, pazzo di Osimhen, che gol, coordinazione straordinaria, prima di sparare una bomba, arrivederci e grazie. Ai microfoni quindi di Sky Sport, durante Sky Calcio Club, dice Alessandro Del Piero il gol di Osimhen. Va fatto un commento sullo stop, il controllo di palla è importante per qualsiasi calciatore, col petto porta via la palla dall'uomo, se la aggiusta con il ginocchio e la coordinazione è stata straordinaria, prima di sparare una bomba, arrivederci e grazie, fa tutto in pochissimo spazio e tempo, il controllo è tutto e se lo dice uno come Alessandro Del Piero bisogna crederci. Nel frattempo 081 353 4588, ovviamente se volete chiamare in diretta ancora una ventina di minuti insieme a voi qui dagli studi di Calcio Napoli 24, vi ricordo ancora una volta il numero 081 353 4588. Ciao, mi chiamo Emanuele, Forza Napoli, Emanuele Carinelli, ciao, un saluto a te. Poi Maurizio Giordano, le parole di Mu valgono poco, ha detto anche la Roma meritava di vincere, se la ride questo amico. Sei un grande presidente, De Laurentiis applaudito all'uscita del Maradona, l'abbiamo visto, regala anche Victor Osimhen la maglia ad un bambino a fine partita e vi facciamo vedere su Calcio Napoli 24 lo scatto, eccolo qua, la maglia di Victor Osimhen lanciata ad un bambino, eccolo qua, ve la stiamo facendo vedere su Calcionapoli 24.it, trovate ovviamente tutti i dettagli. Questo è Osimhen che lancia la maglia al bambino, lo vedete, la prende, a dire il vero non mi sembra tanto un bambino chi la prende, però probabilmente la darà ovviamente al figlio o al bambino che è vicino. Si diceva prima con Manuel Guardasole che c'erano tanti bambini ed effettivamente anche in questo scatto che abbiamo appunto visto con Victor Osimhen che regala la maglia, ve lo facciamo rivedere, eccolo qua. Vedete quanti bambini sono presenti in curva, questo è sicuramente il settore, dovrebbe essere la curva B vista la posizione, quindi è un Napoli che adesso diverte, fa divertire, porta la gente allo stadio, soprattutto porta tante donne e bambini e questo è ovviamente un qualcosa che fa bene
al calcio. È stata una partita sofferta, ma vincere così è più bello. Sempre Forza Napoli, dice questo amico. Io voglio andare a vedere Simeone, c'è il Ciolito, bellissima notte, strada lunga ma siamo pronti a dare tutto, grazie per l'atmosfera pazzesca. Andiamo a vedere, eccolo qua, Giovanni Simeone che su Instagram posta un messaggio dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma. Bellissima notte, la strada è lunga ma siamo pronti a dare tutto minuto per minuto. Grazie per un'atmosfera pazzesca. Queste le parole del Ciolito Simeone, che nel post partita, oltre ad aver parlato a Sky, ha parlato anche ai microfoni di DAZN, anzi non a Sky, ha parlato anche attraverso il proprio profilo Instagram. Allora, Napoli nella storia, prima volta nell'era dei 3 punti che la capolista vanta 13 punti di distacco dopo 20 gare. Andiamo a vedere, ecco qua, il post, il messaggio, o meglio il tweet di Opta Paolo, che dice, un dato statistico ovviamente, per la prima volta nell'era dei 3 punti a vittoria dal 1994-95, la prima in classifica a 13 punti di distanza dalla seconda dopo 20 partite. Il precedente maggior distacco erano gli 11 punti della Roma dall'Inter 2006-07, abisso. Quindi Napoli che entra nella storia. Napoli che entra nella storia anche grazie ad una parata importante del portiere del Napoli, Alex Meret, che si è messo sugli scudi sostanzialmente, perché ha fatto una parata importante, una parata che regala anche grazie a lui 3 punti per la corsa a scudetto, arrivati grazie al gol poi di Giovanni Simeone nel finale. Alex Meret e Mario Rui lasciano lo stadio Maradona e noi ce li guardiamo. C'era l'uscita dal campo di Mario Rui, ma c'era anche Elif Elmas che ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona. Allora, voglio andare a vedere, tanto andate su calcionapoli24.it, trovate ovviamente tutte le immagini che vi stiamo mostrando anche qui, però allora ci sono un bel po' di cose da farvi vedere. C'è Costa Curta, con Kim pensavo ci potesse essere un passo indietro, in realtà mi sembra di vedere Koulibaly. Dice Osimhen si può dire tra i primi 5 attaccanti al mondo, stasera ha fatto un gol straordinario e i difensori potevano fare poco. Io non ricordo il Napoli quest'anno così tante volte negli ultimi 30 metri, complimenti alla Roma. Il primo gol del Napoli nasce da un errore di Zalewski, non so se si può dare assist a Kvaratskhelia perché fa davvero tutto Osimhen, è un gol pazzesco. Mandare via tanti senatori ha dato una sveglia, con Kim pensavo si potesse essere un passo indietro, ma in realtà mi sembra di vedere Koulibaly. Gli astri si stanno allineando in una certa direzione, dice anche Alessandro Costacurta. Però oltre a Costacurta ha parlato anche Elif Elmas, dice
senza parole, squadrone, scrive sui social Elif Elmas. Eccolo qua, senza parole, squadrone, lo scatto con Matic che cercava di rubargli palla. Elif Elmas è entrato, ha fatto anche abbastanza bene, tanto che Claudio Russo gli ha dato voto 6. Andiamo a vedere Roma El Shaarawy ai microfoni di DAZN. Abbiamo giocato a viso aperto con la miglior squadra del campionato, dice Stefano El Shaarawy, che ha trovato il gol ancora una volta allo stadio Diego Armando Maradona. Come ti trovi da quinto di centrocampo? Dice, in quel ruolo il mister mi chiede di pressare il loro terzino e quando la palla gira di entrare subito sulla fase difensiva. È un ruolo che devo ricoprire per esigenza, ma posso farlo tranquillamente. Gioco dove serve e questo è importante per aiutare la squadra. Stasera c'è stato grande spirito e voglia di giocare, poi andiamo subito al telefono. Voglia di giocare a viso aperto, poi davanti a noi c'era la migliore squadra del campionato, non era semplice. Per caratteristica a me viene più facile essere propositivo in zona gol. È chiaro che da quinto le occasioni sono minori e i numeri diversi, però è ciò che serve al gruppo. La mia preferenza è giocare davanti, come è accaduto alla Spezia. Mi facilita giocare nel tridente perché sono più vicino alla porta, poi le decisioni le prende il mister e mi adatto. Ovvio che giocare davanti è il mio ruolo. Zaniolo, sicuramente non è facile ora parlare di un compagno che vive questa situazione delicata, non mi sento di entrare nel merito di questa vicenda. Noi siamo concentrati sull'obiettivo Champions e continuiamo a pensare a questo obiettivo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Ciao, sono Marisa, ti chiamo da Formia. Ciao Marisa, ben trovata. Ciao, bellissima vittoria. Assolutamente. Anche io l'avevo messo in preventivo che se la Roma se la veniva a giocare, il Napoli l'avrebbe vinta. E seppure la Roma si fosse messa a pullman davanti alla porta, il Napoli l'avrebbe vinta lo stesso, perché ha i mezzi per farlo, ovviamente. Non so se si è notato la grande prestazione di Zielinski, che poi secondo me Zielinski è l'arma vincente, quando gioca non ce n'è per nessuno, perché Spalletti pure l'ha sottolineato parlando in TV, ha detto è il centrocampista di sinistra, il centrocampista di sinistra se funziona è Zielinski, c'è poco da fare. Lui ha fatto girare la squadra, ci sono giocate che sa fare solo lui e che mettono in difficoltà chiunque, anche le sue sterzate, cioè a volte è illuminante, sì. È meno diciamo vistoso di altri, però è determinante, secondo me la pedina chiave, e io vedo che Spalletti lo fa giocare anche quando non è in formissima, perché io mi chiedo come mai abbiamo vinto senza l'attacco quando non c'è stato Osimhen, Kvara. Si è vinto perché il centrocampo ha fatto in modo che gli altri, Simeoni, Raspadori, eccetera, centrocampo retto benissimo da Zielinski, perché stasera a Missà non l'ho visto in grande spolvero. È vero, sì, un po' sottotono. Ha deciso partite facendo arrivare palloni determinanti, quindi diamo merito a sto ragazzo che veramente stasera è stato decisivo secondo me. Sono d'accordo con te. Quindi tu ritieni Piotr Zielinski come il migliore in campo? No, non migliore in campo, perché i migliori in campo sono stati tutti. La storia del migliore in campo, quando una squadra gioca così per la squadra, quando vedi gente che rientra e che raddoppia come ha fatto Lozano, come ha fatto Kvara, cioè non puoi dire chi è il migliore in campo, perché il migliore in campo è la squadra. Non c'è stato uno che ha brillato. Io ho visto il bellissimo abbraccio tra Osimhen e Kvara appena dopo il gol. Quello vuol dire che il gol non l'ha fatto solo Osimhen, l'ha fatto pure Kvara e l'ha fatto la squadra. Guarda Zielinski cosa fa in occasione del secondo gol e guarda Zielinski cosa fa in occasione del primo gol, quando entra Mario Rui nell'azione. Quindi è la squadra che gira. E ti ripeto, questa cosa oscura di Zielinski che non si vede e invece si deve vedere, perché è un ruolo importante, quando gira lui non ce n'è per nessuno. Lui sa fare passaggi no look, lui ha inventiva, ha estro, è un buon giocatore, ma potrebbe
con un po' di continuità in più diventare un grande, secondo me. Speriamo bene, intanto ce lo godiamo noi. Bene. Non so se sei d'accordo con quello che ho detto. Sono d'accordo, anche se io ho sempre stimato Piotr Zielinski, però da lui ci si aspetta tanto anche in zona realizzativa, e lì sta forse mancando un po', però è anche vero che nel corso del tempo lui ha avuto dei problemi e si sta riprendendo come alla grande. Infatti, però io spero, guarda, che Osimhen non vada via, io spero che la fame di Osimhen è quella che proprio fa da traino a tutta la squadra. Vedi con quale determinazione sto ragazzo appena segna, c'è proprio... è leader, sì. A parte che un po' tutti, ci sta Mario Rui, ci sta Di Lorenzo, ma si vede anche, tu vedi Kim che cosa ha fatto oggi, veramente ha fatto un muro, ho detto, un po' così. Durante la live reaction ho detto un muro coreano. Sì, un muro coreano, Lobotka non ne parliamo, io stasera sottotono ho visto solo Anghissà, mi meraviglia perché in genere lui è uno che insomma la fa girare la palla, invece stasera non lo so perché era un tantinello, non dico distratto, ma non era proprio dentro la partita. Forse paga ancora un po' lo scotto del mondiale, perché io che ho avuto... Probabile, è probabile. Magari ha bisogno ancora di un po' di tempo. Forza Napoli sempre, e 13 punti non ce li toglie nessuno. Grande, ciao, grazie. Ciao. Di Lorenzo, un'altra straordinaria prova di forza di un gruppo che non molla e non si accontenta mai. Questo è il tweet del capitano Giovanni Di Lorenzo, che vedete in azione, eccolo qua, con alle spalle il Shaarawy, qui c'è Mancini, quindi questo è il post, il tweet, il messaggio di Giovanni Di Lorenzo. Poi c'è, eccolo qua, Raspadori, il nostro gruppo, la nostra forza, scrive Giacomo Raspadori tramite i social nel post partita della gara. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, sono Edoardo. Ciao Edoardo, ben trovato. Bene. Comunque oggi è stata una partita un po' diversa dalle altre, più combattuta rispetto alle ultime come ci siamo abituati, no? Sì. Ma ho sentito alcune dichiarazioni di Mourinho che mi fanno tanta rabbia. Ha detto che lui addirittura meritava di vincere, ma vediamo le occasioni che ha avuto il Napoli, non penso che ha avuto meno della Roma, no? Quando lo hanno sprecato, con il Raspadori abbiamo dato 10 gol, cioè quante occasioni hanno avuto più di noi? Non ho capito io che lui dice che meritava di vincere, sempre il solito questo Mourinho. Poi per quanto riguarda la squadra, io sono d'accordo che tutti sono stati bravi, però io vedo anche il campo sottotono, l'ho visto sottotono anche giocare, il merito che tutti dobbiamo dare, c'è anche il portiere che fa parte della squadra, ricordiamocelo, perché pochi hanno criticato Meret, ma ora gli elogi vanno a lui che ha fatto 2 stupende parate, veramente bellissime, e tu lo sai che penso io di Meret, no? L'ho sempre difeso. E poi io ti dico una cosa, il Napoli ormai deve concentrarsi, perché come ha detto Spalletto non vogliamo niente, non cerchiamo di amministrare il vantaggio, ce la giochiamo tutte le cose, però io darei anche un occhio alla Champions, perché questo Napoli può andare oltre, anche in semifinale può andare benissimamente per il gioco che c'ha, e io vedo un Napoli più europeo, c'è una squadra molto europea anche nel senso, a livello di gioco, quindi tu che ne pensi, Ciro, di questo? Il fatto che è più europeo che italiano come gioco il Napoli? Ma guarda, questa è una cosa, questa cosa che stai dicendo è una cosa che pensano tanti, però ti dirò, il Napoli è in testa alla classifica con un vantaggio così ampio, dire che è una squadra europea, cioè che sia una squadra europea perché in Europa sta facendo anche bene, tra l'altro andando agli ottavi di Champions, sì, ci sta, però comunque la differenza la fa soprattutto in Italia. No, io dico il gioco a livello europeo, non gioca all'italiana. L'italiana, per esempio, gioca all'italiana che più pensa di prendersi. Però Edoardo, sai, quando tu giochi, ho capito quello che dici, guarda i numeri, aspetta, ti voglio fare su questo esempio, guarda i numeri dell'Arsenal e guarda quelli di Napoli, sono quasi identici. Non ho capito, Edoardo, scusami.
se tu guardi i numeri dell'Arsenal e quelli del Napoli sono quasi identici a livello di però la Premier non è la Serie A. È molto più difficile. Sono campionati diversi. Il Napoli gioca un calcio europeo. Sì, gioca un calcio europeo, però il campionato italiano è un campionato diverso dalla Premier, quindi è un calcio che in Europa anche comunque ha creato problemi a tutti. Il Liverpool stesso, che è di Premier League, ha sofferto, no? Contro il Napoli, pur vincendo poi la gara di ritorno. Ma il Liverpool è un'annata proprio disastrosa. Oggi ha perso anche, uscito anche dalla Coppa. Vabbè, però questo non vuol dire sminuire la vittoria del Napoli, No, ultimamente si è parlato di Liverpool, ha perso anche in Coppa d'Inghilterra, vedi adesso? No, per l'amor di Dio, sono contento che abbiamo vinto. No, direi mai, anzi, stiamo dimostrando di essere forti su tutti i fronti, perché ho detto sia in Europa e sia in campionato, quindi sono tutti bene, però non accetto le critiche gli altri che dicono come Mourinho, il Napoli ha avuto una stella in più quest'anno, è stato uno fortunato, vuole dire, questa partita. Ma io ho detto, una stella che sta il Napoli. L'ho detto anche prima, Mourinho lascia il tempo che trova quando dice quelle cose. Ma io penso che dovrebbe andare un bel pensiero, perché il suo gioco non serve più adesso. Ha fatto il suo. Penso che se ne va in mezzo del match. Ok, Gino, per parecchi che non ti sentivo, Sono sempre qua, quando vuoi. Quando siamo là, Quando vuoi sono sempre qua. Io lo sai, ti voglio bene, ok? Ciao, grazie Edo. Ciao, grazie mille. Allora, abbiamo il video di Juan Jesus che lascia lo stadio, andiamocelo a guardare. Se vi spostare, quella si sposta, la macchina se ne va. Spostatevi un attimo. Sì, dovete spostatevi un attimo. Spostatevi che deve passare. Spostatevi. Non c'è nessuno, Spalletti, solo un umano. Cioè siamo solissimi stasera. Forza Napoli! Vai Mario! Eccoci qua, rientriamo, abbiamo visto l'uscita anche di Juan Jesus dallo stadio, trash talking tra Zelinski e Zaleschi, insulti e minacce amichevoli, ovviamente prima di Napoli-Roma, eccolo qua, dice Piotr Zelinski e Nicola Zaleschi si conoscono, sono compagni di squadra nella nazionale polacca, si sono scambiati quello che nello sport è conosciuto come trash talking, uno scambio di insulti e minacce, in questo caso però ovviamente amichevoli. Zelinski ha avvisato Zaleschi di andarci piano e di non giocare duro. A quel punto il giocatore della Roma ha risposto minaccioso tu sei il prossimo e Piotr ha risposto ma che dici? E ancora chiudi il becco. Per fortuna nulla ovviamente di serio, i due stavano soltanto scherzando. Allora io vado a fare un ultimo refresh per cercare nuove notizie. Vi ricordo ovviamente che potete trovare tutte le notizie su Calcio Napoli 24, vi ricordo anche, correte subito se non l'avete fatto, se non l'avete fatto ancora fino adesso, domani mattina correte nei migliori negozi per trovare Amarischia, l'amaro appunto di Ischia, le erbe, amaro alle erbe, tante varianti, davvero molto buono e ve lo consiglio. Siamo in chiusura, voglio ringraziare, parto da Emanuele Bernardo che come al solito è preciso e puntualissimo. Inizio con Emanuele Bernardo, ringrazio Vittorio
Bernardo, ringrazio Manuel Guardasole, Marco Lombardi che erano appunto con Vittorio Bernardo all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Io ringrazio tutti quanti voi, anche stasera siete stati tantissimi. Vi ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato sul canale 79 del Digitale Terrestre, tutti quelli che ci hanno guardato sul nostro canale YouTube, che hanno lasciato un messaggio, che hanno telefonato in diretta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace alla nostra diretta, attivate la campanellina per avere tutto in anteprima. Un ringraziamento, come detto, a tutti quanti voi, un saluto da Ciro Novellino e Forza Napoli sempre. Ciao!